Apriamo questa sera la 59esima seduta del Consiglio Comunale di mercoledì 20 dicembre 2023. La seduta pubblica aperta può essere vista sulla diretta TV della Tenda TV, su internet, in streaming. Passo la parola al segretario per l'appello. Casagrande Andrea, Zareggia Antonio, De Antoni Giulio, De Bastiani Alessandro, De Nardi Barbara, Dus Marco, Per cortesia inserite i badge Salezze, Miatto De Antonio, Nardi, Tonon, Baliana. Pagotto Alberto, Parrella Roberto, Rasera Gianni, Rosset Mario, Salezze Silvia, Sant'Antonio Paolo, Scottà Giancarlo, Tonon Roberto, Baraschin Gianni. Sì, il numero legale c'è. Ecco, vedo De Bastiani è entrato, Bagliana è entrata, consigliere Tonon e perfetto, De Nardi ok, Tonon ok, basta, dovremmo essere tutti. Anche gli assessori se vogliono, e il sindaco, Fasan, Miatto, Antiga e basta. Allora, nominiamo gli scrutatori, Pagotto, va bene, Rasera, va bene, De Nardi, va bene, grazie. Comunicazioni non ne mi sembra che non ce ne siano. Sindaco, assessori, nessuno. Bene. Apriamo i lavori con il primo punto all'ordine del giorno ed è un'interrogazione a risposta orale del consigliere comunale Giulio De Antoni, gruppo Marco Sindaco Marco Dus Sindaco, in merito alla soppressione del passaggio a livello del chilometro 8 più 5,50 della linea Conegliano-Ponte nelle Alpi. Lascio la parola al consigliere De Antoni per l'illustrazione dell'interrogazione. Prego, consigliere. Sì. Buonasera a tutti intanto. All'interrogazione che ho mandato domenica scorsa, in effetti il sindaco mi ha già risposto sulla stampa, 2 giorni dopo la presentazione di questa mia interrogazione. Questa interrogazione l'ho fatta perché più volte ho dichiarato la mia contrarietà ad un'opera che consideravo una cattedrale nel deserto. Un'opera sulla quale sono stati investiti e impegnati oltre 1,5 milioni di euro di risorse proprie, di soldi derivanti dagli avanzi di amministrazione e quindi di tutti noi cittadini di Vittorio Veneto, soldi che sono fermi da almeno 3 anni. L'opera, infatti, era già inserita nel piano triennale delle opere pubbliche del 2021. Soldi che nel frattempo hanno subito un'inflazione di circa il 10% in questi 3-4 anni, oltre a un aumento dei prezzi dei materiali edili come da preziario regionale di oltre il 25%. Oltre alla perdita di valore delle risorse impegnate, che si può stimare attorno ai 400.000 euro, c'è anche la responsabilità di non aver provveduto a realizzare con tali risorse, che non sono state utilizzate immediatamente, altri lavori ben più urgenti e necessari come la ristrutturazione delle piscine o la messa a norma della biblioteca. Alle mie numerose sollecitazioni in diversi consigli comunali, sia il sindaco che l'assessore ai lavori pubblici hanno risposto di non preoccuparmi se i lavori non andavano avanti. Dicevano, i lavori saranno realizzati nei termini concordati. Ora siamo arrivati al 31 dicembre del 2023, che è il termine indicato e sottoscritto dal Comune per terminare i lavori e leggo dal giornale che il progetto esecutivo non è ancora stato approvato. Certo, c'è scritto sulla stampa, verranno avviate delle interlocuzioni con Rete Ferroviaria Italiana per ottenere una proroga e non pagare la penale, che è prevista nel contratto di 6.000 euro al mese. Avvieremo queste interlocuzioni da una posizione di grande debolezza, credo,
perché ricordo che quando è stata firmata la convenzione, ancora nel 2020 mi sembra, un altro assessore che era presente mi diceva che siamo andati da Rete Ferroviaria Italiana con il cappello in mano, questa era l'indicazione, perché effettivamente dovevamo far spostare, far cambiare, eccetera. Però, nonostante il cappello in mano, non siamo ancora riusciti a far realizzare da parte di Rete Ferroviaria Italiana la convenzione che era stata sottoscritta dalla precedente amministrazione Tonon, che prevedeva il completamento dei lavori. Stranamente sul giornale di oggi è tornato fuori questo tema che riguarda proprio quello che volevo dire, ma comunque era previsto in questa convenzione firmata nel 2018 la realizzazione dei marciapiedi definitivi a 0,55 metri, 55 centimetri dal piano del ferro e le relative pensiline nuove. Poi era prevista la realizzazione del sottopasso di stazione con uscita anche dal lato ovest della stazione. Questa è la situazione. Quindi io chiedo al Sindaco se siano state avviate queste interlocuzioni con Rete Ferroviaria Italiana, se ci siano delle soluzioni che ci consentano di non pagare questa penale di 6.000 euro al mese e se questo il Sindaco ritiene sia un corretto modo di procedere nella realizzazione delle opere pubbliche, perché quest'opera era presente nel piano triennale 2021. I soldi sono stati stanziati nel 2021, solo di inflazione e di aumento dei prezzi ci abbiamo rimesso 400.000 euro. Mi auguro che il progetto che faranno, che è sempre di 2 milioni di euro, che ancora non abbiamo visto, si possa realizzare con l'aumento dei prezzi che c'è stato, perché se poi venisse fuori che anche dobbiamo tirare fuori altri soldi, ecco, allora a me dispiace. Un'altra cosa volevo segnalare, signor Sindaco, che a parte diciamo, questa procedura che è stata seguita e che io ho sempre in qualche modo contrastato, a parte questo anche mi dispiace che rispetto a un'interrogazione che ho fatto il giorno domenica, martedì mi trovo sul giornale la risposta. Sembra quasi, ma non, spero che sia così, che è arrivata l'interrogazione si abbia ritenuto opportuno comunque rispondermi sul giornale, però è successo, stranamente è successo proprio così, quindi va bene, io spero che non sia successo questo e anzi sono convinto che lei non l'ha fatto, però è una circostanza strana che è proprio avvenuto questo. Grazie consigliere. Prego Sindaco. Allora provo a rispondere. Tanto per fare il punto della situazione, dobbiamo ricordare che, come diceva lei, consigliere, abbiamo dovuto andare col cappello in mano da Ferrovie dello Stato, perché Ferrovie dello Stato aveva pattuito con la precedente amministrazione la chiusura famosa della via Martel. Passaggio per passaggio non era possibile ottenere il cambio, visto lo stato di progettazione e altri ammenicoli che rincaravano quelli di signori amministratori di RFI. Sono stati molto sensibili invece e hanno accettato quando abbiamo proposto la chiusura di 2 caselli, dando quindi la possibilità a noi di lasciare aperto via Martel, chiudendone uno di minore importanza, e concedendoci anche di pensare di fare un sottopasso che era già previsto ancora non mi ricordo quanto, del periodo di quanti anni era stato preceduto da quel disegno, da quel pensiero di poter accedere a quella che era una parte della zona industriale, no? Oltre la ferrovia, che non è mai stata usata praticamente da nessuno proprio per l'impossibilità di accedervi comodamente. E quindi, ecco, dal 93, mi aiuta il consigliere Tonon. E quindi, avendo intravisto noi come amministrazione una grande utilità, contrariamente a quello che magari pensa lei, consigliere, nel fare questo sottopasso, proprio per dare adito, ne abbiamo parlato anche pochi giorni fa, no? del discorso della zona industriale che è fondamentalmente esaurita e le nostre brave industrie stanno premendo per potersi allargare, poter ampliare la loro produttività.
è uno dei motivi per cui abbiamo anche gradito dare questa seconda opportunità a RFI, cioè quella di fare questo sottopasso. Lei ha accennato anche, già che parlavamo di tanti anni fa, 2018 era ieri, dell'intervento sulla nostra stazione da parte di RFI relativamente all'altezza del marciapiede e del sottopasso per i fruitori dei treni e anche al binario 2. Mi dispiace, ma in quella convenzione che fu firmata era un obbligo non del Comune ma di RFI farlo e non è stata messa nessuna data entro la quale fare quel lavoro. Quindi bisognerebbe incidere su RFI, in qualche modo indurli ad anticipare i tempi, ma non hanno nessun obbligo neanche loro relativamente ai tempi di esecuzione. Sì, rimane il loro impegno, però non è temporizzato, quindi speriamo, come ho detto ancora in passato, che mettano mano sulla coscienza e lo facciano, insomma, questa miglioria, queste migliorie nella nostra stazione. Relativamente all'opera in sé, avevamo previsto di farla entro il 31 dicembre di quest'anno, però come tante altre opere, anche questa ha patito un rallentamento, stiamo subendo un rallentamento generale delle nostre opere pubbliche. Perché? Ma perché le potenzialità dei nostri uffici fin là arrivano. Se poi considera che abbiamo dovuto rifare il PAT, che abbiamo subito 2 anni di Covid, che il PNRR da solo quasi assorbe tutte le potenzialità gestionali dei nostri uffici, che il nostro personale, bravo personale, ha trovato modo di cercare un po' di promozione personale nel vincere diversi concorsi in altri comuni dove poter sviluppare meglio la loro professionalità. E molti altri memorie storiche sono andati in pensione, sono stati sostituiti da giovani valenti, bravi, ma magari privi delle memorie storiche e delle abitudini che avevano i nostri uffici ad essere efficienti e a produrre molto. È chiaro che praticamente, facendo il riassunto, il conto della serva, noi siamo in ritardo di circa 2 anni, che corrispondono grosso modo al Covid, un po' si è recuperato, ma un pochettino stiamo soffrendo di questa cosa. Per cui, avendo ben chiaro in testa questa interruzione, diciamo così, di funzionalità dei nostri uffici, l'interlocuzione con RFI non solo su questo tema ma anche su altri ci ha visti sempre impegnati, e RFI al momento è abbastanza conscia, è sempre stata conscia di questa cosa, per cui speravo già questa sera di arrivare anche con una rinnovata convenzione che lasciasse il tempo sufficiente per realizzare questa opera senza incorrere appunto nel pagamento di more di nessun tipo. Confido nei prossimi giorni di potergliela far avere, di poterla fare conoscere a tutti quanti i consiglieri, ma confidiamo proprio, insomma, di poter ottenere anche in modo formale questo procrastinarsi dei tempi. Secondo me, facendo riassunto dei riassunti di quest'opera e dell'altra, diciamo così che abbiamo subito un ritardo di circa 2 anni. Lei saprà benissimo che il lavoro di progettazione è in corso, è stato fatto un bando, la provincia ci ha aiutato in questo, abbiamo definito la ditta di progettazione che ci sta aiutando, probabilmente anche con delle soluzioni che contrarranno quei costi che lei ricordava prima, con delle possibili semplificazioni, che fondamentalmente adesso si tratta semplicemente di farci 4 muri, scavar sotto, e non sono più cose dopo aver fatto il supporto al binario. Quindi confido che le cose, perdendo un pochettino di tempo, ma si concludano come sperato. Ok, lascio la parola al consigliere per la replica.
Sì, grazie. Sì, come avevo già anticipato alcune risposte, come dicevo, sul giornale. Sì, effettivamente, come vedremo quando parleremo del DUP, la situazione delle opere pubbliche si può dire con un termine che è drammatica, perché effettivamente per una serie di concause comunque i ritardi sono rilevantissimi. Riporterò dopo anche le differenze, insomma, no, del costo di alcuni progetti che erano stati inseriti nel 2021 e il costo che abbiamo messo quest'anno nel piano triennale. Effettivamente è un grosso problema. Sì, quello che non capisco, e ne abbiamo parlato anche altre volte, perché di fronte a questa situazione non si sia fermati un attimo per dire, ripeto, purtroppo sempre il discorso della piscina. C'è sta piscina che è messa male, c'erano 1.600.000 di soldi nostri che potevamo con un pezzo di carta in una sera di consiglio comunale spostarli da lì alla piscina. Non è stato fatto e io ve l'ho chiesto, ve l'ho detto. A me dispiace ecco, che quando anche si fanno delle osservazioni che sembrano essere positive, che non vogliono mettere in discussione niente, che non sono critiche, che non vengono neanche prese in considerazione. Questo mi dispiace. Io credo che se siete andati con il cappello in mano per risolvere il problema di Via Martel, potrete tornare con il cappello in mano per chiedere anche che, rispetto anche a quello che si è letto oggi sul giornale, di quel mancato incidente, non c'ero, ma è stato riportato che un ragazzo ha attraversato i binari proprio mentre sopraggiungeva il treno, nella stazione di Vittorio. È riportato oggi sul giornale, non lo sapevo, quindi di fronte anche a queste situazioni che, ecco, che non ci scappi anche non diciamo il morto, ma insomma che non succeda anche un incidente grave. Volevo aggiungere che, tanto per ricordarci tutte le cose, che nella convenzione che è stata sottoscritta, nella convenzione che avete sottoscritto, è anche previsto, una volta che verranno trovati i finanziamenti, anche di risolvere il problema del passaggio di Via Martel. C'è scritto all'articolo, se lo ricordano? Ecco, quindi c'è anche quel problema, quindi teniamo conto tutto, cioè, io le ho sempre detto che avevate fatto una buona azione riportando, diciamo, togliendo, non chiudendo il passaggio a livello di Via Martel, però tenete conto anche di questa cosa. Quindi sì, mi dispiace, cioè io ho sollevato questa cosa perché mi ero segnato sull'agenda che verso novembre del prossimo anno provo a vedere se, e in effetti era come ci si aspettava. L'assessore Fasan diceva sempre, mi ricordo, Giulio, non preoccuparti che il problema, i lavori li finiremo. Assessore, non sei riuscito neanche, visto che mi dai del tu qualche volta, non sei riuscito neanche a fare il progetto esecutivo. Questo è un problema e questo non dipende neanche dagli uffici che sono sovraccarichi, perché l'incarico che è stato dato poteva essere per dare un incarico, a parte che c'era già un incarico dato allo studio Martini, mi sembra di ricordare, per fare una parte. C'era, ecco, quindi poteva essere compreso anche quello. Comunque, sono contento di aver sollevato il problema e che spero che venga risolto facilmente, però chiedo un impegno vero da parte vostra, con il cappello o senza il cappello in mano, di risolvere il problema del sottopasso della ferrovia e della stazione ferroviaria, perché effettivamente è una situazione precaria che può dar luogo anche a un incidente. Hanno terminato i lavori di elettrificazione, si potrebbe anche dire che avendo terminato quei lavori finiscono anche i lavori che si erano impegnati a fare, anche se non c'è il termine, sono passati 5 anni, credo che il termine potrebbe essere risolto. Grazie. Passiamo ora al punto numero 3 del Consiglio Comunale, l'ordine del giorno, verifica quantità e qualità di aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività produttive terziarie ai sensi della legge 18 aprile del 62, numero 167, 22 ottobre 1971, numero 865 e 5 agosto 1978, numero 457, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie. Lascio la parola all'assessore. Lascio la parola quindi all'ingegner Curti, responsabile dell'ufficio tecnico.
Se c'è, chiedo al messo se c'è il badge dell'ingegner Curti, perché altrimenti esce sulla... ecco, perfetto, grazie. Prego, ingegnere. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Con questa delibera facciamo, come ogni anno prima dell'approvazione del bilancio, la verifica della quantità e della qualità delle aree fabbricabili da destinarsi a edilizia residenziale pubblica, sotto qualsiasi forma essa sia vista, e a PIP. Infatti richiamiamo le leggi 167 del 62, la 865 del 71 e la 457 del 78 che disciplinano appunto l'edilizia residenziale pubblica convenzionata piuttosto che sovvenzionata e il PIP. Il Comune di Vittorio Veneto al momento non dispone né di aree né di fabbricati idonei da concedere sia in proprietà che in concessione per la realizzazione né di edilizia residenziale pubblica né di PIP, quindi la verifica è negativa. Bene, apriamo la discussione. C'è qualcuno che vuole prenotarsi? Niente. Nessun intervento? Allora, dichiarazione di voto. Non c'è dichiarazione di voto. Passiamo in votazione. Prego, votate. La delibera è approvata con 13 favorevoli, 0 contrari e 2 astenuti. L'immediata eseguibilità, votiamo l'immediata eseguibilità. Parrella e Scottà, votazione perché... Bene, la delibera è immediatamente eseguibile con favorevoli 13, contrari 0, astenuti 2. Passiamo all'ulteriore punto numero 4. Variante numero 71 al PRG per la riclassificazione di un'area in zona industriale ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 11/2010 adozione. Lascio la parola all'ingegner Curti, sempre per l'illustrazione. Prego, ingegnere. Buonasera. Questa variante prende avvio da una richiesta specifica che ci è pervenuta nell'aprile di quest'anno di un'azienda di poter acquisire un'area in zona industriale collocata in via Podgora a confine con la linea ferroviaria. Come sapete, il nostro regolamento sulle alienazioni prevede la possibilità, a seguito di richiesta di parte, di fare una istruttoria e quindi valutare la possibilità di modificare il piano delle alienazioni inserendo l'area oggetto di richiesta specifica. Quindi è stata svolta l'istruttoria. Nell'agosto di quest'anno abbiamo adottato la variante del piano alienazioni inserendo quest'area.
Dopodiché, siccome l'area oggi ha una destinazione di scalo ferroviario e in parte zona F1 del depuratore dismesso, si rende necessario fare una variante urbanistica, variante possibile ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 11 del 2010, che consente per la valorizzazione delle aree inserite nel piano di alienazioni di fare varianti urbanistiche ancorché il Comune non sia dotato di PAT, e questo utilizzando l'articolo 50 della legge 61. Io adesso passo la parola al dottor Gobbo, che è il professionista che abbiamo incaricato per la redazione della variante. Grazie ingegnere, buonasera a tutti i presenti. Come è stato correttamente anticipato nell'intervento, la variante consiste nella riclassificazione di una porzione di territorio di circa 25.000 metri quadrati, 2,5 ettari, che il piano regolatore vigente, il PRG, attualmente destina per circa 6.000 metri quadrati a zona F1, zone per attrezzature pubbliche di uso pubblico esistenti, e ZTO di 7 SCA, zona dello scalo merci, nello specifico circa 19.000 metri quadrati. La variante quindi consiste nella riclassificazione a zona D di questa porzione, diciamo, di territorio, che, come è stato ben detto, è individuata nella parte meridionale del territorio comunale a confine con, lungo il confine comunale, lungo via Potogora. La variante è stata preceduta da un'analisi e una verifica urbanistica finalizzata a appurare la compatibilità e la conformità con il piano assetto territorio che è stato adottato nel mese di luglio dal Consiglio Comunale. L'area interamente ricade all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata, come si può evincere dalla... Sì, nella relazione anche. L'area ricade nel tessuto urbano consolidato perché di fatti è un'area già trasformata ad usi insediativi. Per quanto riguarda la verifica della strumentazione adottata del piano assetto territorio, l'area ricade, per quanto riguarda la carta dei vincoli, non risulta caratterizzata da particolari, diciamo, vincoli importanti, se non la fascia di rispetto ferroviaria che si attesta al confine della zona di 7 SCA. Per quanto riguarda la carta delle invarianti non emerge nessuna indicazione ostativa, stesso discorso vale per quanto riguarda la tavola delle fragilità, che classifica l'intero ambito come terreno ottimo, come area idonea all'edificazione. Per quanto riguarda invece la carta della trasferabilità, l'intero ambito di 25.000 metri quadrati ricade all'interno delle aree ad urbanizzazione consolidata. La porzione di ambito attualmente destinata a zona F è classificata come urbanizzazione consolidata, residenziale e servizi per la residenza, per effetto che l'individuazione in sede di PAT aveva preso atto della presenza in passato di un depuratore, anche se ad oggi è, come voi sapete, dismesso. La variante, per essere adottata, quindi per essere portata in Consiglio Comunale, è stata preceduta da una verifica del dimensionamento, in quanto andiamo a sfruttare circa 6.000 metri quadrati di zona F. Tale verifica è stata effettuata non solo a livello territoriale, quindi per tutto il territorio comunale, e come si può vedere dalla pagina 9 della verifica della relazione, l'area F sottratta di circa 6.000 metri quadrati non va a incidere alla dotazione, diciamo, di PRG, in quanto il fabbisogno è meno della metà della dotazione di piano per l'intero territorio comunale. Sulla base anche dei dati a disposizione, e per questo abbiamo colto anche gli studi effettuati in sede di PAT, abbiamo affinato la verifica per l'ambito territoriale omogeneo che interessa, diciamo, l'ambito di variante, quindi lato numero 4. Anche in questo caso abbiamo fatto la verifica puntuale di tutte le aree a destinazione F
ed è emerso che a fronte di un fabbisogno di 6.700 metri quadrati, l'ambito, diciamo, lato 4 del comune di Vittorio Veneto ha una dotazione di 8.647 metri quadrati. Questo valore è già, diciamo, depurato dei 6.000 metri quadrati che vengono riclassificati da zona F e a zona D. Ulteriore verifica, proprio per essere, diciamo, ancora più certi della coerenza, della congruità per quanto riguarda questa riclassificazione, è stata fatta per la zona industriale di San Giacomo di Veglia. Quindi abbiamo ancora ristretto il campo, diciamo, di analisi per supportare questa modifica di piano e abbiamo verificato che ovviamente sono cambiati i parametri perché, come voi ben potete immaginare, la zona produttiva è una zona a destinazione, diciamo, non residenziale, quindi sono cambiati anche i parametri di riferimento, quindi non metri quadrati per abitante teorico insediabile, ma 10 metri quadrati ogni 100 metri quadrati di superficie fondiaria di stazione produttiva. Anche in questo caso la verifica ha dato esito positivo, in quanto a fronte di un minimo di legge di 10 metri quadrati su 100 abbiamo una dotazione di 18,4 metri quadrati ogni 100 metri quadrati di superficie fondiaria delle singole zone. Quindi la verifica, anche in questo caso, quindi questa zoomata possiamo definire per quanto riguarda l'ambito di San Giacomo di Veglia, ha dato esito positivo. Per tale motivo, diciamo, ci sono tutti gli elementi tecnici per poter riclassificare questa porzione di ambito, possiamo dire che è un quinto circa dell'intero ambito di trasformazione, e quindi di poter procedere con la presentazione e l'adozione della variante. È stata anche verificata la congruità con il piano di gestione del rischio alluvionico che, come ben sapete, ha sostituito il PAI, i piani di assetto idrogeologico che connotano, per quanto riguarda la tutela dal rischio idraulico, la strumentazione pianificatoria non solo regionale ma di carattere nazionale. In questo caso il PGRA, per quanto riguarda l'ambito in questione, non presenta nessuna classificazione diciamo particolari, infatti non è individuata alcuna zona P1, P2 e P3. Questi, diciamo, sono i contenuti della variante e le motivazioni tecniche che hanno portato alla predisposizione degli elaborati. Rimango a disposizione per ogni domanda in merito. Grazie per l'attenzione. Grazie ingegnere. Bene, apriamo la discussione. Consigliere De Antoni, prego. Sì, se volete se volete togliere un attimo le slide, così vediamo. Prego, consigliere. Sì. Vabbè. Allora lasciamo le slide. Poi vedremo il tempo, ma ci metto meno del doppio previsto. No, l'ingegner Curti, nell'introdurre l'argomento, ha detto che è pervenuta in data, preciso io, 19 aprile, al protocollo comunale la manifestazione di interesse per l'acquisto di un'area di proprietà comunale in zona industriale a condizione che la stessa sia edificabile per fini produttivi, eccetera. Nella richiesta dell'azienda, che non è riportata in allegato alla delibera, ma che io ho richiesto di avere copia agli uffici, c'è scritto: essendo a conoscenza che codesto spettabile amministrazione intende procedere all'alienazione dell'area sita in via Caduti del Lavoro, via Podgora, a ridosso della linea ferroviaria Conegliano-Calalzo, cioè dalla lettera del privato, dell'azienda, sembra che sia venuta a conoscenza l'azienda che noi comune volevamo vendere questo terreno, non come è stato detto invece che è arrivata la domanda e quindi noi abbiamo fatto la variante. Ma se anche così fosse, cioè è arrivata la domanda e noi facciamo la variante, il senso della legge che consente di fare queste varianti, come ha detto giustamente l'ingegnere, non è quella di correre dietro a tutte le singole richieste che vengono presentate e in relazione alle richieste, diciamo, si fa l'intervento. La norma dice, le ho citata qui, ma insomma non le conoscete forse meglio di me, la norma dice che rispetto all'esame, alla situazione complessiva urbanistica di un certo territorio, si valutano
quali possono essere le aree che non sono più diciamo, connesse strettamente all'attività produttiva e che non devono rispondere all'esigenza che coloro che 50 anni fa hanno progettato questo intervento prevedevano, cioè hanno, onestamente, come è stato già riconosciuto, in questo piano delle attività produttive, questa zona industriale è stata pensata alla grande, è una zona industriale importante in cui anche le zone a servizio, le strade, le zone a verde sono molto ampie rispetto ai parametri più stretti che c'erano una volta, adesso si sono anche ampliati. E quindi voglio dire, intervenire a spizzico, dico io, una volta me lo chiede il consorzio agrario per fare un'attività commerciale, un'altra volta un privato che ha un'azienda vicino al Parco Dan chiede di acquistare questo terreno e noi abbiamo la variante, poi vi chiedo perché non è andata avanti, e poi adesso arriva un altro e chiede questo. Il giusto modo di approcciarsi dell'ufficio e dell'amministrazione dovrebbe essere quello. Guardiamo dall'alto la zona industriale, vediamo quali sono le zone che possono opportunamente essere messe a disposizione dei privati che sono interessati, aree che possono essere messe a disposizione dei privati interessati ad ampliare la propria attività, e in relazione a quello definiamo quelle che sono le aree che sono comunque necessarie per completare i servizi che sono propri di un'area industriale così importante. Tant'è che anche nell'articolo 38 delle norme tecniche di attuazione della PAT si legge, per quanto riguarda la zona industriale delle Prealpi Travigiane, trattandosi di area che per caratteristiche e dimensioni risulta, insieme con la porzione ricadente in comune di Conegliano, una delle aree produttive più importanti, strategiche e popolate della provincia, le dotazioni di servizi alla persona e alle aziende dovranno essere opportunamente dimensionate e incrementate rispetto all'esistente. In coerenza con tale indirizzo, oltre alle funzioni esclusivamente produttive secondarie, quali industria, artigianato, logistica, magazzini, depositi e simili, il piano degli interventi potrà prevedere l'insediamento di destinazioni terziarie a servizio delle attività esistenti, come pure delle persone, quali ad esempio uffici pubblici e privati, spazi ricettivi e ristorativi, attività commerciali, palestre, centri di formazione, centri di congresso e centri di servizi. Questa cosa è stata valutata prima di procedere semplicemente uno mi chiede e io ti faccio la variante. Diciamo, dalle carte non risulta che sia data questa attenzione né che sia stato fatto un discorso complessivo. Passa quasi in secondo ordine che quest'area, D7 mi sembra, era prevista nello strumento urbanistico come scalo merci. Ora, si è parlato diciamo, del problema dell'intermodale, si è detto che le aziende che sono sul territorio della zona industriale non sono interessate a questo tipo di scambio, però chiuderci la possibilità per il futuro di fare questo, con i cambiamenti che ci sono e che anche tutti voi riconoscete nell'ambito della moderna industrializzazione, togliersi questa possibilità senza neanche preoccuparci di dirlo perché lo facciamo, oppure di dire la togliamo perché c'è questa azienda che vuole realizzare questa cosa e questo ampliamento e lo facciamo da un'altra e ci riserviamo di poterlo fare da un'altra parte e lo facciamo senza neanche dirlo. A me sembra che sia un modo, come dire, superficiale di affrontare un problema che invece è molto più importante. Allora, è questo aspetto che mi lascia molto perplesso e anche mi sembra che anche in questo caso si proceda così. Sì, ma tanto all'assessore ai lavori pubblici le cose che dico non interessano. Si passa così a richiesta senza avere questo quadro complessivo. Un altro aspetto che volevo sottolineare in questo caso al professionista, credo che abbia visto sicuramente la domanda che ha fatto l'azienda, dove individua anche il capannone che vuole realizzare e l'ingombro che questo capannone avrà. Come ha visto, il capannone va a finire sulla fascia di rispetto di 30 metri della ferrovia.
credo che forse questa cosa qui si dovrebbe anche evidenziare, no? Perché altrimenti, a noi è successo recentemente in un altro caso, che gli uffici dicono una cosa, l'amministrazione ne dice un'altra, andiamo in consiglio comunale, approviamo una valorizzazione una definizione di interesse pubblico di un'opera, il giorno dopo gli uffici partono con la richiesta di demolizione di questa. Insomma, se dobbiamo fare questa variante, la dobbiamo fare per l'impresa, facciamola, perché prima di tutto conta il fatto di poter dare spazio a un'impresa che vuole espandersi. Però teniamo conto di questa cosa e diciamolo chiaramente all'impresa, all'azienda, il capannone non potrà essere realizzato nella fascia di rispetto della ferrovia. E insisto anche sull'altro aspetto, se decidiamo di togliere quest'area di scalo ferroviario, teniamo conto che ci togliamo anche la possibilità in futuro, non si sa mai, di poter realizzare, se non si realizzerà lo spazio per lo scambio intermodale, non potremo realizzare neanche il doppio binario che consentirebbe alla treni che percorrono la linea Vittorio-Veneto e Conegliano di non avere una frequenza di un'ora, ma di avere una frequenza di mezz'ora. Ultimissima cosa che chiedo sempre al progettista o all'ufficio, secondo voi le norme del PAT, quelle dell'articolo 29, quelle dell'articolo, adesso mi scappa il numero, poi lo dico, quelle diciamo precedenti a quello che ho detto prima, se prima era il 38, adesso sarà il 37, precisano esattamente come le aree produttive inserite pure nel consolidato potranno espandersi, potranno cioè realizzare nuove cubature. Avevamo previsto che ci fosse un indice che poteva consentire la costruzione di nuove volumetrie a condizione che una parte di quella capacità edificatoria fosse legata ai come si chiamano? Ai crediti edilizi. Questa cosa, consentendo adesso la realizzazione di questi 9.000 metri cubi, questa cosa non la rendiamo possibile, cioè quindi passa quella cosa che era stata deliberata anche dal Consiglio Comunale sul nostro emendamento ed approvata dal Consiglio Comunale, che prevedeva che anche nelle zone del consolidato le nuove edificazioni dovevano essere realizzate sulla base di un indice edificatorio base e un indice edificatorio legato ai crediti edilizi. In questo modo ci togliamo questa possibilità che il PAT prevedeva. E allora non dovrebbe forse essere, non dovrebbe essere una norma di salvaguardia che deve essere rispettata? Grazie. Grazie. Altre prenotazioni? Altrimenti andiamo avanti. Consigliere Tonon, prego. Grazie. Talvolta sembra quasi che se si parla dei massimi principi ci sia una certa linea, poi quando si scende nel particolare cambia un po' l'atteggiamento. Mi spiego. Lo faccio ritornando su quello che è stata l'ultima parte dell'intervento del collega De Antoni. Si sono fissate, diciamo così, alcuni parametri, o meglio, alcune linee di indirizzo nel PAT e sembra quasi che poi nell'applicazione, in questo caso questa variante, in qualche modo si tradisca quello che è stata l'indicazione. Ora, siamo, credo davvero tutti, consci che in questo caso si dà la possibilità a un'azienda molto strutturata nel nostro territorio, che lavora e quindi porta ricchezza al nostro territorio, di poter ampliare uno dei suoi siti produttivi. Però non tanto dalla parte tecnica
che ha semplicemente il compito di verificare la possibilità di dare corso a questa variante, ma dalla parte dell'amministrazione io credo sarebbe opportuno ricordare cosa questo comporta. Nella fattispecie quello che è appena stato ricordato, cioè si inibisce la possibilità di un'eventuale possibilità dello scalo merci, che è una scelta legittimissima, si può fare, ma bisogna essere consci di questo, cioè non fare una scelta non ricordando quali possono essere le conseguenze di questa scelta. Se si ritiene di gran lunga maggiore o comunque più importante l'ampliamento di un'azienda florida che lavora nella nostra zona industriale rispetto a quella che è una teorica per ora ovviamente possibilità di un raddoppio di una parte della ferrovia, lo si dice molto chiaramente e si può anche, come dire, concordare, ma mi parrebbe molto più serio mettere sul piatto tutte quelle che sono le conseguenze di una scelta. La domanda poi che ha fatto il collega De Antoni riguardo al regime di salvaguardia delle norme del PAT, vedremo come viene gestita, visto che fra l'altro era stata approvata, se non ricordo male, a maggioranza o quasi. Fossimo stati in una situazione analoga a questa, facciamo 6-7 anni fa, qualcuno avrebbe probabilmente parlato di urbanistica alla carte, cioè si chiede, in base a quello che è il menù, e questo si può dare o non si può dare. Più coerente, secondo me, è cercare da parte di chi amministra di collocare anche questa legittimissima richiesta assieme alle altre che sono pervenute precedentemente in un piano organico. Non facciamo questo pezzetto, poi ne facciamo un altro, perché giustamente il sindaco prima ha ricordato abbiamo dovuto prendere in mano il PAT e la cosa ha comportato un impegno notevolissimo per gli uffici. Ma appunto per questo, avendo in mano il PAT, era bene ricordare anche, visto che la domanda era di aprile, fra l'altro, dire c'è anche questa possibilità in corso. Non a patto adottato dice, bon, adesso cominciamo con le variantine. Secondo me sarebbe molto più coerente, diciamo, col disegno che il PAT, fra l'altro, ha anche dato. L'altra domanda è quella relativa alla distanza. In commissione la dirigente di settore ha ricordato che la norma che riguarda la distanza rispetto alle ferrovie è di 30 metri, prescrive 30 metri. Ha anche ricordato, se non ricordo male, che in qualche caso le ferrovie hanno concesso la possibilità di derogare a questa distanza, avvicinandosi quindi a quella che è indicata nella proposta, nell'estratto delle norme tecniche di attuazione, cioè dei 10 metri. Presumo siano ovviamente i 10 metri, perché qui non è segnato come fosse distanza dalla strada. Chiedo una domanda che faccio. Sì, siccome si parla, allora, al punto 9, articolo 58.9, comma 9, è quello che riguarda proprio, nello specifico, dice superficie coperta massima 9.000 metri quadri, che è quella, fra l'altro, che si vede anche nella cartografia. A quella si arriva considerando 10 metri dalla ferrovia, non 30 metri. Se non ho letto male. La domanda è, i 10 metri sono quelli che sono indicati al comma 6, anche quelli della ferrovia? Lo chiedo perché io, ripeto, io non ho visto da strade, da confini, da altre proprietà, eccetera, ma non dalla ferrovia. Siccome appunto si è ricordato che sarebbero 30,
derogabili eventualmente, ma non su indicazione del Comune, ma ovviamente su concessione di Rete Ferroviaria Italiana, RFI, a 10 metri, volevo capire dove era evidenziato questo. No, non è così. Quindi restano 30 metri e non si può derogare. Perché forse allora io ho letto male la cartografia, perché io avevo visto che la distanza era, però chiedo di essere corretto, se non è così, la distanza del teorico, diciamo, ampliamento del sito industriale, mi pare che rispetto alla ferrovia sia distante 10 metri, però ripeto, se sbaglio chiedo di essere corretto, grazie. Altri interventi? Non ci sono interventi? Precisazioni? Altrimenti andiamo avanti. C'è qualcuno che risponde? Allora, vedo Ingegner Curti. Allora partiamo dal discorso della distanza dalla ferrovia. Viene disciplinata una fascia di rispetto di 30 metri a partire dal binario più esterno e la norma dice, articolo 60, quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze lo consentono, possono essere autorizzate dagli uffici lavori compartimentali delle ferrovie dello Stato riduzioni alle distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56. L'articolo 49 è quello appunto che ci dà la distanza da rispettare, che è quella che è cartografata in questo elaborato, che è l'elaborato di variante e che indica, come vi sta mostrando il dottor Gobbo, una fascia di 30 metri. È misurata dall'ambito del ferroviario, non dal binario. Ecco, in questo caso sì, in realtà è cautelativa perché sulla carta tecnica regionale non abbiamo indicato il binario, ma abbiamo indicato l'ambito. Poi, quando si va effettivamente a fare un progetto, come si fa sempre, viene misurata la distanza reale dei 30 metri. Chiaramente possono essere in fase di progetto edilizio gli interessati che chiedono alle ferrovie l'eventuale deroga, perché lo dice chiaramente la norma, sono le ferrovie che la danno, non possiamo pensarla noi. Noi quando abbiamo fatto una simulazione abbiamo visto che i 9.000 metri quadri richiesti ci stanno all'interno della fascia edificabile, quindi al di fuori dei 30 metri. Noi abbiamo contato i metri quadri che ci sono, i 9.000 metri quadri ci stanno, dopodiché... non abbiamo approvato il progetto. In ogni caso noi non possiamo pensare di costruire a 10 metri dalle ferrovie perché non è possibile. Consigliere, la richiesta è legittima, ma noi non possiamo rispondere in maniera difforme alla norma. Quindi noi possiamo dare 9.000 metri quadri di edificabilità all'interno di questo ambito, rispettando la norma, e abbiamo verificato che ci stanno. Dopodiché si parlava del regime di salvaguardia del PAT, che ovviamente è vigente. Vi è da dire che i 9.000 metri quadri di edificabilità all'interno di questo ambito sono già inferiori all'indice della D2 e comunque poi le salvaguardie valgono, però i 9.000 metri quadri sono inferiori di quello che è l'indice che oggi avrebbe una D2. E poi cos'altro era stato chiesto? Sì, mi pare di sì, che era circa, forse anche di più di 12.000. Non so, c'era qualcos'altro che mi è sfuggito? No, Se vuoi...
Volevo solamente aggiungere che per quanto riguarda il regime di salvaguardia si applica nei vincoli e nelle prescrizioni, non nelle direttive. Tutte le strategie definite per l'atto numero 4, per ogni atto del PAT, quindi carta della trasformabilità di un PAT, Vittorio Veneto, ma di qualsiasi PAT, sono strategie, sono direttive che si applicano in sede di piano di interventi. Le misure di salvaguardia si applicano sulle prescrizioni, sui divieti e sui vincoli che si attivano con l'adozione. La possibilità di aumentare l'indice, di sviluppare la zona produttiva, che come avete ben detto è la zona più importante della provincia di Treviso, sono strategie, linee di indirizzo strategiche e strutturali che dovranno essere applicate, attuate mediante non il primo PI, ma i vari PI che il Comune di Vittorio Veneto si doterà a seguito dell'approvazione del PAT. Grazie. Consigliere, Assessore Antiga, voleva dire qualcosa? Ok. Consigliere De Antoni per il secondo intervento. Sì, non volevo fare un secondo intervento, volevo ribattere a quello che ha detto il tecnico, ai due tecnici. Posso o lo dico sul secondo intervento? Già che siamo in colloqui così. Va bene. Consigliere Bagliana. Grazie. Allora, io mi stavo chiedendo una cosa. Di solito le aree F, aree di servizio, come in parte è questa, servono per un servizio. E in effetti adesso noi se andiamo in questa zona industriale, quell'area attualmente è utilizzata per parcheggio. Cioè la mattina quell'area è piena di automobili, va bene? E addirittura piena, è un parcheggio appunto che serve all'IRCA e che serve anche in parte alla SIPA. Io mi sto chiedendo se voi avete valutato, al di là che ci sono aree F in tutto il comune di Vittorio Veneto, perché immagino è stato conteggiato l'area F su tutto il comune di Vittorio Veneto, avete conteggiato le F all'interno della zona industriale, ma io chiedo, le aree che sono state deputate aree di servizio, aree di aree F, erano state deputate perché c'è un problema anche di parcheggio, ok? Quindi per dare un servizio alle persone che si recano al lavoro la mattina di poter trovare spazio per parcheggiare. Allora io mi sto chiedendo se è stata valutata questa questione, perché se viene costruito appunto per una cubatura di 9.000 metri quadri, chiedo se in questo cambio di destinazione che noi adesso andiamo a dare, voglio dire, perché non abbiamo visto nel cambio di destinazione una parte destinata ad area F proprio di servizio alla fabbrica? Perché altrimenti noi con questa logica ci ritroveremo le macchine parcheggiate in strada, non so dove a questo punto, perché anche questa è una questione da sollevare. Ecco, prima questa questione che volevo chiedere. Dopo un'altra questione, quella famosa di 30 metri, no? della sicurezza, perché poi 30 metri sono una questione di sicurezza, perché poi vediamo, succedono degli incidenti ferroviari abbastanza importanti in giro per l'Italia, i limiti vengono posti per evitare che ci siano degli incidenti ferroviari anche, chiedo. Quindi, voglio dire, la fascia di sicurezza di rispetto, ma perché non viene mantenuta pubblica e quindi per forza maggiore questa fascia di rispetto la manteniamo a destinazione area F di servizio, in questo caso di salvaguardia rispetto alla ferrovia. Voglio dire, se vogliamo mantenere i 30 metri di rispetto, la possiamo delimitare e vincolare come area di rispetto, no? Quindi, uno. L'altra cosa che volevo dire era la questione che è già stata preannunciata prima, è la questione della destinazione dell'area a scalo merci,
E qui mi ricollego un po' ai discorsi che sono stati fatti in precedenza nel dire che con questa scelta andiamo a ipotecare il futuro di quello che può essere la zona industriale. Più volte in quest'Aula abbiamo detto che la zona industriale di Vittorio Veneto non potrà mai essere convertita da un punto di vista del trasporto merci in trasporto merci ferroviario. Però voglio dire, i presupposti per uno sviluppo del trasporto merci su ferrovia mi sembra che ci sono tutti da qui in avanti. Dal mio punto di vista si andrà in senso opposto, cioè le merci su gomma verranno prima o poi dismesse. Invece noi con questa scelta andiamo a precludere quello che potrebbe essere un importante snodo di servizio alla rete ferroviaria. Questa diventa una scelta che, ripeto, andrà a compromettere dal mio punto di vista anche quello che può essere lo sviluppo logistico dell'area. E qui per il momento mi fermo. Allora mi chiedo principalmente la questione dei parcheggi. Grazie. Grazie, consigliere. Ingegner Curti, prego. Allora, la zona F in realtà esiste perché lì c'era un depuratore che ora non è più in uso. E infatti i parcheggi che lei vede non sono sulla zona F ma sono sulla zona D. Quello è un depuratore che è stato dismesso quando tutto l'impianto fognario della zona industriale è stato collettato verso Conegliano e quindi è stato in disuso, tant'è che è un'area recintata e in disuso attualmente. I parcheggi che ci sono effettivamente utilizzati oggi dalla ditta che ha chiesto l'acquisto, la quale utilizza quell'area in virtù di una convenzione che ha con il comune e continuerà poi a parcheggiare all'interno di quell'area. Farà lei un progetto, quando verrà presentato il progetto edilizio ci sarà anche la progettazione dei parcheggi interni. Ma non è che noi togliamo una zona F a parcheggio, togliamo una zona F destinata al depuratore. Per quanto riguarda la scelta di tenere pubblica l'area di rispetto dei 30 metri, faccio presente che non lo è mai, è sempre privata. Io credo neanche sulle strade che non sia mai tenuta pubblica, è di norma privata, dopodiché l'amministrazione può decidere di non vendere, però di norma è sempre un'area che appartiene al confinante, non è mai un'area pubblica. Dico solamente una cosa, che la fascia di rispetto non è vocata per la sicurezza dei fruitori delle aree contermini, ma per l'ampliamento, lo sviluppo della sede stradale, della sede ferroviaria, quindi per ampliare potenziare, integrare, allargare, in questo caso i sedimi, che in questo caso ferroviario. Consigliere Denardi. Grazie Presidente. Ho la voce che va e viene, per cui siete fortunati o sfortunati a seconda del momento. E volevo chiedere solo fare solo una domanda tecnica in questo momento. È stata fatta una verifica formale con le ferrovie se questa edificazione, questo intervento non crea assolutamente nessun problema nel caso di, chiamiamolo in modo tecnico, raddoppio, perché in ogni caso molto difficilmente sarà un raddoppio della linea, che quindi comporta uno spostamento anche del complesso del posizionamento dei binari rispetto al limite attualmente esistente. Grazie. Prego, Ingegner Curti. No, noi nel fare questa variante non abbiamo interloquito con Ferrovie, ma proprio perché il fatto di prevedere la fascia di rispetto di 30 metri, che ovviamente non potevamo non prevedere essendo prevista dalla legge, è quella che garantisce l'eventuale possibilità di un raddoppio della linea ferroviaria. Quindi non c'era bisogno di andare a chiedere un parere alle Ferrovie nel fare questa variante.
Allora, i 30 metri di fascia di rispetto sono solo cartografati, non vengono riportati nelle norme, valgono per tutta la linea ferroviaria. Cioè, se lei guarda anche sulle nostre norme di attuazione, c'è un articolo alla fine dove si parla delle fasce di rispetto e dice la larghezza, ma vale per tutta la linea ferroviaria, la fascia di 30 metri. Sì, perché l'avremmo riportata sulle norme se fosse stata una fascia di rispetto su cui avevamo competenza di intervenire, tipo una fascia di rispetto stradale all'interno del centro abitato, è il comune che decide di quant'è, ma questa qua non abbiamo proprio, per cui è cartografata come vincolo ed è cartografato ovviamente in scala, quindi... Altri interventi? Prego. Sì. Sì, sentiamo l'assessore. Prego. Prego, consigliere. Sì, a seguito della precisazione dell'architetto Gobbo, no, sul fatto che i 30 metri di fascia di rispetto sono per consentire un eventuale ampliamento della sede ferroviaria o della strada, nel caso delle strade, mi viene in mente quanto il sindaco ha dichiarato quando abbiamo fatto il sottopasso e ha detto abbiamo fatto il sottopasso tenendolo più largo in maniera tale che si possa poi fare. Allora, abbiamo fatto quel lavoro lì, spendendo qualche euro in più, no? Bene. E adesso andiamo a non porre un vincolo urbanistico di 30 metri perché indipendentemente da quello che dice la rete ferroviaria italiana in base a quel decreto, quella cosa che è stata letta prima, andiamo noi a imporre questa cosa perché noi pensiamo ancora che possa essere fatta la seconda linea. 1. 2. Se non si farà la seconda linea, pensiamo che possa essere fatto il binario per fare il passaggio di cui si è parlato. Allora, proprio in virtù di questa cosa e anche dei soldi che abbiamo speso e spenderemo in più per fare quel sottopasso più largo, io chiedo che venga messo come norma della variante l'obbligo di rispettare i 30 metri. Non perché ce lo chiede Ferrovie dello Stato, ce lo chiede la legge, perché a noi sta bene fare questo in maniera tale di consentirci un possibile sviluppo. Questo era il primo punto. Il secondo punto era quello che effettivamente nelle norme della PAT, le norme di attuazione del PAT, all'articolo 38 si dice per le aree di urbanizzazione consolidata il piano degli interventi prevede il completamento dell'edificazione secondo la destinazione d'uso produttiva e rapporto di copertura così individuato. Rapporto di copertura primario corrispondente allo ius edificandi attribuito direttamente dal piano degli interventi alle superfici fondiarie, rapporto di copertura perequato corrispondente allo ius edificandi localizzabile crediti edilizi. Allora, so che il piano degli interventi non è ancora operativo perché non c'è. Però è chiara l'indicazione, sembra quasi una prescrizione del PAT che dice noi vogliamo, lo dichiariamo, vogliamo fare questo. Quindi c'è una salvaguardia in qualche modo individuata e noi non la rispettiamo in questo modo, perché noi consentiamo questa copertura senza tenere conto di questa indicazione. A me sembra che, sempre nell'ambito di questo discorso che si faceva, di programmare le cose con un po' a distanza, pensando al futuro, penso che questa cosa sia... Perché ci sarà se no la corsa adesso, no? Se ci sono altri che vogliono costruire, tutti verranno a chiedere la variante in maniera tale che intanto non rispettano il PAT. Il PAT prima o poi, speriamo, verrà approvato, l'abbiamo aspettato, come ricordava il consigliere Scottà, per 14 anni, adesso che ce l'abbiamo andiamo il giorno dopo a modificare le previsioni che non sono una vera prescrizione, ma sono un'indicazione forte. Quindi per quanto riguarda, ritorno solo un attimo sul discorso dei 30 metri, io chiedo che venga messo nella norma, se serve faccio un emendamento, che venga messo nella norma di attuazione, non so come si possono chiamare, nelle norme della variante, questo obbligo del rispetto dei 30 metri. Se serve fare l'emendamento lo presento.
Consigliere Del Re. Ma innanzitutto vorrei dire che i 30 metri della ferrovia è una norma nazionale. La deroga la dà solo in maniera esclusiva, casomai le ferrovie dello Stato, se ci fosse il raddoppio della ferrovia, cioè l'esproprio per ente nazionale. Quindi che lei mi venga, no, le spiego perché confinando con col mio poco lavoro che ho, con la ferrovia ho avuto diciamo parecchi contenziosi e a 30 metri non è che allora io ho una struttura per lavoro che è entro i 30 metri perché ho 30 metri di ferrovia e dall'altra parte ho la strada statale. Chiaramente pagando una multa ho messo, ma è una struttura tecnica, non è un edificabile. L'edificato lo dà solo l'ente ferrovie. Se ci dovesse essere il raddoppio della ferrovia, c'è l'esproprio immediato. C'è l'esproprio immediato. È inutile che poi se vogliamo mettere la deroga noi i 30 metri sono delle ferrovie dello Stato. Se lei parte e fa la strada dal Conegliano e viene su verso il Menarè, ci sono case storiche che sono circa, credo, a meno di 10 metri. E ci sono anche edificazioni nuove fatte a meno di 10 metri. Però sono cose che è l'ente ferrovia che lo fa, quindi noi possiamo dare una norma, ma è una norma nostra, cioè noi mettiamo una norma su un 30 metri che non sono nostri, anche no, è solo una precisazione della ferrovia. No. La fascia di rispetto. Scusate, una battuta veloce, prego, consigliere. Sì, però, no, apprezzo il suo, scusi consigliere, apprezzo il suo intervento, perfetto, però non è che noi diciamo alla Ferrovia dello Stato, vedi tu perché questa è area tua. Nel nostro piano regolatore prevediamo che nei pressi della ferrovia ci debbano essere comunque 30 metri di fascia di rispetto. Perché? Perché ci vogliamo mantenere la possibilità, senza ricorrere a un esproprio, perché se espropriamo, no, senta, espropriamo un pezzo di fabbricato, ha visto com'è il progetto, il fabbricato che è riportato qui va a finire su un triangolo così, questo è il fabbricato, no, non l'ha visto, perché non c'è quello, il fabbricato viene tagliato così dalla fascia di rispetto e noi gli andiamo a espropriare questa cosa, cioè facciamo i seri e diciamo subito all'impresa, guarda che devi stare dentro i 30 metri, perché può succedere che decidiamo di fare il raddoppio della ferrovia. Consigliere De Antonio, una battuta. Consigliere Del Re, un secondo solo. Sì, prego. Secondo intervento. Allora, se lei va a Salsa, la ferrovia a 30 metri da tutte e due le parti, non mi pare. Cioè, cerchiamo di essere anche in maniera logica. C'è un'azienda che chiede di sviluppare, poi si arrangeranno loro con l'ente ferrovie, non è che deve essere il comune di Vittorio Veneto che fa tu sì o tu no, secondo me. Cerchiamo di fare un ragionamento logico, c'è un'azienda del territorio, tra l'altro importante, che chiede di avere uno sviluppo, io sono per darlo, poi qualcuno fa la propria scelta, insomma. Bene. Assessore Antiga, prego. Grazie Presidente e buonasera a tutti. Ovvio che in un ragionamento collettivo il raddoppio della linea ferroviaria fino a Belluno sarebbe ottima, però anche rifare tutte le infrastrutture su per il Fadalto o buttare giù tutte le case che andiamo a trovare lungo la via credo sia una cosa un po' impossibile, ma non importa, può essere che un domani sia possibile. Il vincolo di 30 metri che le ferrovie ha e il 30 metri parte dal binario più vicino rispetto a, quelli sono i 30 metri, oggi la ferrovia lo deroga massimo a 20 metri per la costruzione e la deroga massimo a 6 metri per la viabilità alla condizione che i muri siano fatti a seconda delle norme che loro precisano in merito all'urto rispetto a quel muro. È una cosa che so perché stamattina si parlava proprio di queste cose, c'erano i tecnici che ne parlavano con presente anche rappresentanti di RFI.
In merito invece a quello che diceva prima il buon De Antoni, non è che noi siamo andati, consigliere, ad offrire, come dice il buon consigliere Tonon, alla carta i nostri gioielli. È stato la SIPA, tramite il loro direttore, non quello di adesso, ma quello di prima, che ha contattato l'amministrazione per poter risolvere i loro problemi che hanno in primis di parcheggio, perché ad oggi tutti sanno che gran parte degli operai della SIPA parcheggiano di fronte a Tegola Canadese e poi a piedi scendono tutte le mattine. E siccome lì dentro c'è un depuratore che è in disuso, dicevano c'è la possibilità di acquisire quel e quindi fare di parcheggi e di altro, e noi abbiamo detto beh, la disponibilità c'è, di costruire eventualmente no, perché non abbiamo lo strumento per costruire, però se nel vostro interesse è che l'azienda rimanga a Vittorio Veneto e non vada in Romania dove aveva messo già dei piedi saldi e c'è la necessità di realizzare dei depositi per poter fruire meglio la vostra produzione, noi potremmo valutare la cosa, fate la domanda. La cosa poi è rimasta ferma nel cassetto per un po' di tempo perché poi c'è il subentro di un altro direttore. Molto probabilmente il direttore dice saputo, ma l'aveva saputo del suo collega che non c'era più, non perché il comune andava giù a offrire quanto. L'intermodalità, per quel che riguarda quelle due parti basse, faceva parte sì dell'intermodalità, ma intermodalità privata, nel senso che lì entrava solo per SIPA e solo per Sangalli il loro sgancio, perché l'intermodalità si concludeva sopra il sottopasso che andremo a fare. Intermodalità che come società, lo possiamo già dire a tutti, con oggi è stata messa in liquidazione con atto notarile perché per l'impossibilità di raggiungere il proprio scopo sociale, non per altro. E al tavolo del notaio c'erano tutti i componenti a meno uno, se non ricordo male, tutti assolutamente favorevoli della cosa, non è che ci siano state vicissitudini un po' particolari. L'area rimane in proprietà del comune, quella che è in proprietà del comune, e quindi l'intermodalità speriamo che un domani possa ripartire perché gli spazi ci sono. Non è che andiamo a vendere nulla. Sto parlando che l'intermodalità a sud erano binari privati. Lì entrava solo SIPA e entrava Sangalli, perché l'intermodalità finiva a nord, sì, tanto così per precisare la cosa. Quindi questo è quanto. Grazie. Grazie Assessore. Consigliere Tonon. Grazie, una breve replica perché di solito io cerco di dire non mi sono spiegato bene, stavolta devo dire l'assessore Ontiga non ha capito, perché io sono stato anche molto preciso, ho detto qualcuno 6-7 anni fa forse avrebbe parlato di urbanistica alla carte, non ho detto io che voi fate urbanistica alla carte. Beh, vuole andarsi a sentire la registrazione? So bene quel che ho detto, so bene, lei evidentemente no. Anche perché usa un po' la fantasia nelle cose. Lei ha detto che ci hanno chiesto perché avevano bisogno gli operai di parcheggiare. Allora rileggiamo la richiesta dell'ingegner Narder, procuratore speciale della SIPA. Essendo a conoscenza che codesta spettabile amministrazione comunale intende procedere all'alienazione dell'area sita in via Caduti del Lavoro via Podgora a ridosso della linea ferroviaria Conegliano-Calalzo, eccetera, eccetera, la SIPA comunica fin d'ora la disponibilità ad acquisire le aree catastalmente censite al foglio 82 mappale 244 ed ad un'ampia porzione del mappale 242. Tali aree, non leggo tutto, confinano con lo stabilimento principale. Non c'è scritto che è solo l'area dell'ex depuratore, confinano con lo stabilimento principale della ditta scrivente posto in via Caduti del Lavoro numero 3. Superficie catastale presunta 29.395 metri per fare il parcheggio? Assessore Antiga, io capisco la fantasia, no, lei ha esordito dicendo che la ditta, siccome gli operai devono parcheggiare di fronte in via
dell'industria, forse quella è, di fronte alla tegola canadese poi scendere a piedi, avevano chiesto di utilizzare l'area del già in disuso da oltre 10 anni depuratore per fare il parcheggio. No, non hanno chiesto questo. Assessore Antica, non hanno chiesto questo, hanno chiesto tutt'altro. Siccome, come ogni tanto qualcuno dice, le amministrazioni parlano per atti e non per l'interlocuzione come fa lei, queste sono carte scritte, quindi per cortesia, almeno un po' di serietà. E già a proposito di atti fatti bene, solo un'annotazione, a pagina 7 della delibera, il punto 2, magari oltre al dottor pianificatore Matteo gli aggiungiamo anche il cognome perché sicuramente è noto, però io metterei anche Gobbo, ecco. Grazie. Grazie consigliere. Altri interventi? Allora proseguiamo con consigliere Denardi, prego. Sì, adesso non vorrei... No, la voce ormai l'ho passata un pezzo. Non vorrei sparare sulla Croce Rossa, vedi Assessore Antica. Assessore Antica, lei continua a parlare dell'intermodalità, ma voi nel PAT avete previsto a servizio della zona industriale una stazione a servizio del trasporto viaggiatori. È inutile che continui a parlare solo di quello. È una stazione a servizio viaggiatori, se anche non pensiamo ovviamente a una stazione stile quella che è qui in centro, ovviamente, non penso che l'idea sia di costruire un manufatto di 3 piani e cose del genere, quantomeno come a Sofrata ha bisogno di un marciapiedi se non vogliamo far tirare sotto le persone. Quindi le misure sono leggermente superiori a quelle di un esclusivo binario per fare il raddoppio e in ogni caso non limitiamoci a ragionamenti che riguardano l'intermodalità, perché in sede di PAT, ribadisco, avete indicato la stazione a servizio del trasporto viaggiatori, che poi anche in quella sede vi abbiamo detto, se non c'è diciamo in senso tecnico, come dicevo prima, il raddoppio della linea, che non vuol dire fare 2 binari dall'inizio alla fine, vuol dire fare eventualmente un posto movimento, ma diciamo raddoppio inteso come raddoppio di capacità, perché non serve, ribadisco, assolutamente a niente una stazione viaggiatori dove c'è un treno all'ora, perché già è un problema per quelli che partono da Vittorio e devono andare a Conegliano, e ricordo che tanti vanno a Conegliano a prendere il treno perché un treno all'ora è troppo poco. Mettiamo altri paletti, non c'è problema, tanto dopo facciamo l'esproprio, tiriamo giù un pezzo di fabbrica già costruita, io qui vedo un'operazione che mette ancora i bastoni fra le ruote a un servizio, quello del raddoppio della frequenza dei treni sulla nostra tratta, che è indispensabile, uno per sgravare la rete viaria su gomma di tante persone che devono andare in macchina, 2 per ridurre l'inquinamento, 3 e non è il meno importante per agevolare e ridurre i costi di trasporto delle persone che adesso vanno a Conegliano a prendere il treno o continuano a partire da Vittorio Veneto e da Sofrata, sobbarcandosi i fastidi di dover avere pochissimi treni a disposizione. Grazie. Bene, dichiarazione di voto. Prego, consigliere De Antoni. Sì, chiedo che questa dichiarazione poi venga riportata a verbale nella delibera, come abbiamo parlato prima della riunione della conferenza di capigruppo. E quindi io dichiaro il nostro, credo, non so, comunque il mio e forse il nostro voto di astensione, in quanto, pur essendo assolutamente favorevoli alla richiesta dell'azienda che vuole sviluppare le proprie attività nel nostro comune,
Non riteniamo che la procedura seguita risponda a criteri di corretta programmazione urbanistica e non risponda alle indicazioni contenute nel PAT appena approvato. Consigliere, se ce l'ha scritto, può lasciarlo anche qua, che così Esatto. verbalizziamo. Sì, facciamo la votazione a questo punto. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Balliana? Faccio la dichiarazione di voto personale. No, io voterò contro, ma per il semplice motivo che secondo me con questa scelta, come è stato detto precedentemente anche dai consiglieri comunali di opposizione, andiamo a ipotecare quello che potrebbe essere lo sviluppo ferroviario di Vittorio Veneto in termini di servizi alla persona e al cittadino, quello di implementare l'uso del treno. Lo diceva prima bene il tecnico che ha redatto un po' che ha redatto la variante, dicendo che questa area, quella di 30 metri, sarebbe un'area da utilizzare nel qual caso ci fosse un ampliamento dei binari. Quindi un raddoppio della linea. Quindi in ogni caso io proprio per questo motivo e perché penso che il futuro del pianeta, il futuro anche nostro, dell'Europa e dell'Italia in particolare e anche nel nostro piccolo, debba proprio passare per delle scelte consapevoli e per delle scelte anche coraggiose, come sarebbe quella di mantenere quest'area a quello che era stato destinato preventivamente quando è stata fatta quella scelta. Io mi chiedo come mai quando si è fatta la progettazione della zona industriale sono state fatte delle scelte secondo il mio punto di vista lungimiranti, adesso noi stiamo andando in senso opposto, quindi il mio voto sarà contrario. Grazie, consigliere Balliana. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Tonon, prego. Grazie. Confidando nel fatto che, come ha detto la dirigente di settore, la norma dei 30 metri che è riportata in cartografia venga effettivamente rispettata proprio per quelle che potrebbero essere le eventuali future possibilità di uno scalo per persone, quindi non per merci in zona industriale. Ci associamo quindi alla dichiarazione del collega De Antoni con l'astensione. Grazie. A questo punto passiamo in votazione. Prego. Consigliere Parrella, consigliere Salezze, se potete votare. Perfetto. Allora, la delibera è approvata con 10 favorevoli, 2 contrari e 3 astenuti. Votiamo ora l'immediata eseguibilità. No, non c'è? No. E allora la delibera è approvata. Ecco, approfitto del fatto che il consigliere De Antoni ha chiesto di verbalizzare per fare un attimo una precisazione relativamente al discorso dei verbali, perché prima in conferenza di capigruppo, giustamente, il consigliere De Antoni e il consigliere Tonon hanno richiesto i verbali che ormai alcuni verbali che ormai è tanto tempo che giacciono, diciamo così, fermi e non riescono ad uscire ed essere pubblicati. Allora, chiederei per cortesia alla dottoressa Costalunga di venire un attimo a dare lo stato, siccome i verbali di fatto sono compito degli uffici, no? sono responsabilità degli uffici, di dare lo stato dell'arte e gli uffici si sono mossi in questo periodo, quindi
diciamo, è passato qualche mese, ma gli uffici hanno lavorato, hanno cercato di capire come mai i verbali avevano qualche problema ad uscire. Allora chiedo cortesemente alla dottoressa Costalonga, che è la responsabile dell'ufficio affari generali, di dare lo stato dell'arte. Ci sono delle motivazioni e approfitto insomma della dottoressa. Prego, se vuol dare lo stato delle motivazioni perché i verbali. Sì, prego. Così approfitto e in diretta diamo. Prego, dottoressa. Sì, allora buonasera a tutti. Allora, noi avevamo incaricato una ditta che ci aiutava, cioè una ditta incaricata a fare la sbobinatura di tutte le sedute del Consiglio Comunale. L'incarico alla ditta è scaduto ad agosto, quindi abbiamo pensato di ricorrere alla stessa ditta che aveva installato, che aveva vinto la gara per l'installazione del nuovo sistema dei microfoni all'interno della sala consigliare, proprio per anche un discorso di diciamo collegamento, di colloquiare con questo nuovo sistema, e quindi abbiamo pensato di incaricare la stessa ditta di effettuare anche la sbobinatura diciamo, di tutti i verbali di ogni consiglio comunale. Quindi abbiamo dato l'incarico e diciamo che abbiamo cominciato a vedere che non c'era una risposta da parte di questa ditta, e quindi le abbiamo già contestato attraverso una serie di mail e telefonate la violazione sostanzialmente sia della tempistica, perché la ditta ha 5 giorni di tempo per ritornarci il verbale diciamo della seduta, sia anche la forma del verbale stesso. Non siamo riusciti ad ottenere alcun risultato, per cui la scorsa settimana è stata inviata, peraltro diciamo a firma del segretario generale, della dottoressa Napolitano, la comunicazione dell'intenzione del Comune di Vittorio Veneto di risolvere il contratto con questa ditta e quindi di individuare una nuova ditta che possa garantirci, diciamo, un sistema più celere e anche, diciamo, corretto. Sono comunque, posso assicurare che sono in fase, diciamo, di definizione, quindi di pubblicazione, i consigli comunali, 3 verbali dei consigli comunali, quindi dovrebbero essere quelli di ottobre e di novembre, mentre ha avuto qualche difficoltà il verbale della seduta del consiglio comunale di settembre, perché è successo un problema anche tecnico perché probabilmente è rimasto aperto diciamo, il sistema, per cui c'è stato un problema tecnico. Ecco. Detto questo, comunque stiamo cercando di risolvere il problema della sbobinatura dei verbali e quindi c'è la nostra intenzione di risolvere il contratto e di individuare una ditta che ci possa garantire diciamo, un servizio migliore, come è stato insomma finora garantito. Ecco, mi sembrava giusto, a fronte delle osservazioni comunque giuste dei 2 consiglieri, dare una risposta in diretta, perché gli uffici insomma si sono mossi in qualche modo. Ecco. Va bene, consigliere Nardi, prego. Volevo solo chiedere alla dottoressa Costalonga se mi ricordava quanto è costato l'impianto. Sì, all'incirca 50.000 euro, mi sa. No. L'impianto dei microfoni con... Sì, okay. Tutto il sistema, sì. Sì, tutto il sistema. Diciamo che è stata fatta una gara, quindi sono prezzi di mercato. Bene, passiamo al prossimo punto. Austi. No, l'immediata esecutività non c'era, quindi passiamo al prossimo punto.
L'immediata eseguibilità non c'era, passiamo al prossimo punto. Punto numero 5, l'ordine del giorno. Approvazione e nota di aggiornamento del documento unico di programmazione. Lascio la parola al vice sindaco. Sì, prego, vice sindaco, per l'illustrazione della proposta di delibera. Prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Questa sera come proposta di delibera vedete che abbiamo una serie di punti legati al bilancio di previsione, partendo dal documento di programmazione del DUP 2024-2000, la nota di aggiornamento, e con tutti gli atti propedeutici all'approvazione del bilancio. Innanzitutto questo è l'ultimo bilancio di previsione della Giunta Miatto. Su 5 anni, se approviamo stasera, 4 volte siamo riusciti a approvare il bilancio entro il 31 di dicembre, e questo ha permesso in 4 annualità di averla dal 1 gennaio, avere a disposizione di tutti gli uffici, diciamo, la possibilità di partire con il programma dell'annualità. Per quel che riguarda quest'anno, per l'approvazione di tutto quel che riguarda gli atti di bilancio di previsione 2024-2026, vorrei ringraziare senz'altro l'ufficio economato con il dottor Sarri qui accanto a me e tutto il suo staff, che sono stati veramente eccezionali a gestire una situazione fatta di tante problematiche a fine anno. Loro non sono un esercito in ufficio, però lavorano come un esercito, e quindi sono contento per la professionalità, per la qualità che hanno, e farà bene anche nei prossimi anni queste persone al nostro comune. Ecco, quindi vorrei ringraziare loro, ringraziare il collegio dei revisori dei conti. Questa sera c'è il presidente, il dottor Genovese, qui presente, e io penserei non so nella riunione di capogruppo cosa avevate pensato, però nella discussione lascio la parola al dottor Sarri per via della presentazione del DUP, poi vediamo insieme anche probabilmente con la prossima discussione il bilancio di previsione. Ogni assessore dopo la presentazione, diciamo, delle parti tecniche del bilancio farà un attimo una relazione su quello che andremo un attimo a fare da qui alla scadenza del mandato, calcolando che la scadenza, noi come amministrazione arriveremo all'approvazione del rendiconto col 30 aprile, poi tutto sarà, come detto, sospeso, e toccherà alla prossima amministrazione andare avanti. Ecco, quindi io lascerei la parola intanto per questo punto al dottor Sarri. Grazie. Buonasera a tutti. Allora, vedo di essere abbastanza sintetico per quanto riguarda questo punto. Allora, non si tratta del documento unico di programmazione in sé per sé, ma di una nota di aggiornamento, per adeguare il contenuto del DUP alla proposta del bilancio di previsione. Tuttavia, con l'approvazione del documento unico di programmazione ci si era avvalsi della facoltà prevista dal vigente regolamento di contabilità di differire proprio alla nota di aggiornamento la programmazione settoriale, intendendosi per tale il piano triennale dei lavori pubblici, il piano triennale delle forniture di beni e servizi e del piano di alienazioni. Quindi la parte, diciamo, quella già approvata dal Consiglio Comunale, ha subito delle modifiche, diciamo, non importanti, nel senso che nella parte descrittiva è stata modificata la parte relativa, ad esempio, alle note introduttive del governo.
Dopodiché tutta la parte finanziaria è stata adeguata allo schema di bilancio di previsione che poi vedremo al punto successivo, mentre il cuore della variazione riguarda principalmente proprio questi 3 elementi di programmazione, sui quali mi soffermerei un attimo, in una parte più veloce, lasciando eventualmente la parola ai dirigenti competenti sul piano, andando appunto a parlare di piano triennale delle opere pubbliche ed elenco annuale. Abbiamo detto che alcune opere sono nuove per quest'anno, mentre ritroviamo delle opere già previste in schemi o programmi degli esercizi precedenti perché non sono ancora appaltabili, quindi rimangono comunque inserite nella programmazione. Ad ogni modo, andiamo a vedere gli interventi previsti nell'elenco annuale, quindi nell'annualità 2024. Ritroviamo l'adeguamento impiantistico del polo museale di Serravalle, il cui totale dell'intervento è 570.000 euro. Come nuova opera abbiamo il miglioramento delle prestazioni energetiche della scuola primaria Francesco Crispi, il sottopasso di via Callarga, che abbiamo già visto, ne abbiamo parlato precedentemente, la manutenzione straordinaria per dissesto idrogeologico per 780.000 euro, il famoso PNNR che abbiamo parlato nei consigli comunali precedenti, il percorso pedonale protetto lungo SP35 della Vallata in località Longhere per 500.000 euro, il progetto di videosorveglianza, la discarica di Forcal, anche questa grazie al contributo PNNR, le progettualità strategiche di collegamento della pista ciclabile La Piave per 190.000 euro, gli interventi di riqualificazione delle piscine comunali. È una nuova opera inserita quest'anno nell'elenco annuale con finanziamento di mutuo, quindi di indebitamento, secondo la formula che è stata vista per il Teatro Lorenzo da Ponte, quindi tramite l'Istituto del Credito Sportivo, aderendo però anziché al bando cultura al bando sport, che prevede il totale abbattimento della quota interessi sul finanziamento. Altro intervento, la sistemazione delle viabilità, quindi asfaltature 2023, opera di 300.000 euro, la realizzazione di un tratto della pista ciclabile Venezia-Monaco lungo la sponda nord-ovest del Lago Morto, 770.000 euro, gli interventi di asfaltatura di 300.000 euro, la sistemazione della scalinata di Sant'Augusta e sostanzialmente il PNNR per la sistemazione degli immobili di via Galilei in collaborazione con il comune di Conegliano, anche questo intervento finanziato da PNNR. Questo gli interventi annuali 2024. Non andrei oltre, tutti gli altri interventi previsti nell'annualità 2025-2026 sono comunque coerenti con il bilancio e quindi inseriti in entrambi i documenti. Per quanto riguarda il piano delle alienazioni, non vado a riprendere tutti gli interventi, eventualmente lascio la parola all'ingegner Curti per domande puntuali su ogni singolo intervento del piano delle valorizzazioni e delle immobilizzazioni immobiliari. L'unica cosa, appunto, anche questo è coerente con lo schema di bilancio di previsione che abbiamo visto, che vedremo nel punto successivo, con l'accortezza che è bene ricordarlo, che il 10% delle alienazioni che si realizzeranno devono essere obbligatoriamente per legge destinate all'estinzione anticipata dei prestiti. Ma comunque lo vedremo dopo, in sede di equilibri di bilancio. Io mi soffermerei qua, non terminerei qui l'intervento, grazie. Grazie dottor Sarri, io aprirei la discussione.
Scusi una cosa, una precisazione solo, grazie. Signor Vice Sindaco, cioè è il DUP che stabilisce la programmazione dell'ente? No, mi sembra che sia più corretto, perché è del DUP che parliamo di programmazione, di obiettivi strategici e obiettivi operativi. Il bilancio è la trasposizione di quelli che sono gli obiettivi indicati nel DUP, quindi credo che sia corretto, per darci anche la possibilità di fare un intervento più organico, che se gli assessori intendono intervenire, che apprezzo molto questa cosa, che lo facciano adesso, perché sul bilancio parliamo di numeri, ma di numeri che rispecchiano quelle che sono le indicazioni del programma del DUP. Grazie. Sì, assolutamente. Prego, Vice Sindaco. Sì, consigliere, io in premessa ho detto, non so come vi siete accordati ai capogruppo, se vogliamo fare una discussione unica o no, gli assessori intervengono, se voi tecnicamente, il dottor Sari vi presentava la nota di aggiornamento, se volete, siccome è vero, riguarda tutto DUP e bilancio di previsione, alla fine io lo vedo come un unico documento continuo, però se ci sono due discussioni, capisce? Quindi se voi volete che interveniamo adesso senza nessun problema. Ecco. Andiamo avanti con 2 discussioni perché in conferenza dei capigruppo non si è detto nulla, quindi procediamo come da ordine del giorno. Prego, primo intervento. Consigliere Tonon. Sì, Presidente, in capigruppo non si è detto nulla. Cioè non si è detto non intervengono gli assessori, intervengono dopo. È una richiesta semplicemente, credo, più che legittima che ha fatto il consigliere, se anziché posticipare gli Ma interventi... io non parlavo di questa, ho detto che nell'ordine del giorno sono 2 punti, per me non stavo parlando di questa richiesta. Ho capito, ma lei ha detto che si dava corso agli interventi, il consigliere aveva chiesto se volevano farli adesso gli interventi, punto. Per cui se parliamo noi Mi non sembra di aver parlo capito cioè. che nessuno si è offerto, quindi andiamo avanti con l'ordine del giorno. Ma è ordine del giorno questo, eh? Cioè non è che se devo parlare di un'altra roba. Prego, Assessore Caldart. Bene, buonasera. Allora inizio io. Dunque, io vorrei dire alcune cose che riguardano le aree di mia competenza, partendo questa sera dal personale, che è un tema sul quale abbiamo discusso varie volte senza mai avere modo di approfondire. Allora, noi abbiamo preparato, ci siamo un attimo confrontati i numeri, sugli importi e anche su ciò che abbiamo messo in piedi in quest'anno e che deve continuare anche nel 2024 rispetto alle politiche che riguardano l'organizzazione del lavoro. Allora, per quanto riguarda il numero di dipendenti, cosa che ci avete chiesto varie volte, noi oggi siamo a 143 dipendenti, compresi i dirigenti, e visto che siamo a fine mandato in un confronto con l'inizio del nostro mandato, con diciamo il 2020, in questi anni abbiamo avuto 78 assunzioni, 72 cessazioni, quindi chiudiamo ad oggi con 6 dipendenti in più rispetto a quando ci siamo insediati. Abbiamo attualmente in previsione, ma in previsione molto breve, l'assunzione di un agente di polizia locale. In questo momento la polizia locale è sotto di 4 persone, quindi una viene recuperata immediatamente, viene poi aperto il nuovo concorso ad inizio anno per altri 3 agenti. Rimane in sospeso solo un ex D, sapete che adesso non si parla più di C e D, ma insomma per capirci un ex D, per il quale non è prevista stanziamento di bilancio, ma potrà esserlo, speriamo, nel corso del 24 con una variazione.
Poi abbiamo anche in previsione un'immediata, il 1° gennaio 24, l'assunzione di un istruttore amministrativo per i demografici. Attualmente verrà assunto con tempo determinato, perché poi grazie all'intervento dello Stato, perché quando ci sono le europee ci riconoscono una parte dei costi del personale, potremmo prorogarlo senza incidere sul bilancio del Comune. Poi, sempre per il 24, ci sono a previsione 3, e quindi finanziati, 3 ex-D, 3 funzionari amministrativi, che vanno in parte a coprire le uscite per pensionamento e in parte anche no. Il 3 agenti ve l'ho detto, un operaio e un C tecnico, un istruttore tecnico C, e sempre nel settore tecnico un funzionario D. Quindi, ripeto, ad oggi siamo, rispetto all'inizio, abbiamo detto, a più 6, avremo alcune di queste figure che vi ho detto andranno ad implementare ulteriormente il numero dei dipendenti, alcuni vanno, perché alcuni vanno a sostituire chi va in pensione e alcuni no. Per quanto riguarda la spesa, voi sapete che abbiamo dei limiti di legge, noi attualmente potremmo spendere, mettiamolo così, 5.496.000, quindi circa 5 milioni e mezzo sul personale. Se voi controllate il bilancio di previsione 24 vedrete che l'importo è più basso, è a 5 milioni e 100 circa. La differenza, per la differenza, allora una parte comunque abbiamo deciso di non volerla nemmeno impegnare, perché voi sapete che abbiamo 2 mobilità di D che nel caso dovessero rientrare ovviamente devono essere pagati, quindi dobbiamo tenerci questi circa 110.000 euro possibili nel caso i 2 dipendenti rientrassero dalle loro mobilità. La differenza in questo momento non è coperta dal bilancio, ma si spera sempre che in corso d'anno possa essere implementata, perché ci sarebbe dal punto di vista appunto giuridico la possibilità di avere qualche altra assunzione. Abbiamo però lavorato, abbiamo lavorato anche su tutto il discorso degli incentivi. Su 2 piani abbiamo lavorato, sul piano degli incentivi e sul piano dell'organizzazione del lavoro. Allora, per quanto riguarda la maggiore spesa legata diciamo, agli incentivi, ai vari incentivi, al fondo incentivante, si chiama Fondo Risorse Decentrate specificatamente. In questo periodo, con effetti che poi ricadranno anche sul 24, quindi è un lavoro in itinere più che in fieri. Allora, noi abbiamo confermato anche per il 24 i 45.000 euro che corrispondono all'1,2% su base annua rispetto cos'era, il monte salari del 97, c'è sempre un parametro di riferimento che è a discrezione dell'amministrazione comunale e è stato comunque confermato. Poi ci sono gli 8.000 euro per il piano neve, quindi nel caso ci siano eccezionali eventi climatici. Poi c'è stata un avanzo, una somma residua dagli straordinari che viene reinvestita nell'anno prossimo, quindi una cifra che poi verrà erogata. Per il 2023, con effetti sul 24, c'è stata poi una nuova norma che incrementa di una misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari di 2018, anche questo fa riferimento al passato, e questa viene erogata a tutti i dipendenti. E per quanto riguarda poi le elevate qualificazioni, quindi le ex PO, chiamiamole così, abbiamo ecco, innanzitutto va sottolineato il fatto che noi abbiamo in questi anni aumentato il numero di posizioni, passatemi il termine, posizioni organizzative,
perché da quando ci siamo insediati ad oggi ne abbiamo aggiunte 3, quindi oggi sono 11, di cui una assolutamente nuova con l'istituzione dell'ufficio appalti e gare. A loro complessivamente vanno 117.000, quasi 118.000 euro, e di cui il 15% da destinarsi a retribuzione del risultato, che viene erogata in base proprio a tutto un sistema di misurazione e valutazione della performance che è stato migliorato in questo periodo proprio con l'evoluzione dei nuovi regolamenti. Ci sono poi le progressioni economiche all'interno delle aree, in questo caso proprio recentemente, quindi a valere sul 2024, abbiamo aumentato il fondo da 10.000 a 15.000 euro in accordo con le RSU, e queste sono le progressioni economiche orizzontali. Poi ci sono le indennità per specifiche responsabilità, cioè chiamiamoli i capi uffici, no? Tipo i servizi demografici, il CED, i tributi, il paesaggio, eccetera, e qui abbiamo un fondo di 12.500 euro. C'è poi la funzione sempre speciale del vicecomandante e gli incentivi di produttività legati alla performance, e anche questi erogabili poi in base al sistema di valutazione della performance. Quindi complessivamente tutte questi nuovi istituti praticamente che sono nati, che sono legati ai nuovi contratti di lavoro, hanno fatto sì che il Fondo Riserve Decentrate dal 2020 ad oggi sia passato da 528.700 euro a 769.500. Quindi c'è stato anche un'implementazione delle risorse aggiuntive. Questa è testimonianza del fatto che per quanto ce lo permettano le norme, si cerca, sempre in accordo con le RSU naturalmente, di incentivare laddove c'è la possibilità. Ecco, e poi c'è tutto il tema dell'attivazione dell'ufficio, che è un lavoro che non si vede immediatamente, cioè non ha un riflesso in consiglio comunale sui numeri, però è un lavoro che prepara il miglioramento proprio dell'organizzazione. Ovviamente, essendo noi anche, come quasi tutti, sottodimensionati a livello di personale, lavorare sulla migliore organizzazione permette di migliorare il funzionamento e la performance. Abbiamo quindi il cosiddetto funzionigramma, che proprio finalmente inquadra ogni dipendente nel suo ruolo e nella relazione con i colleghi. Abbiamo il nuovo regolamento appena prodotto il regolamento sul part-time, sulle dimissioni, stiamo lavorando al codice di comportamento, quindi tutta una serie di regolamenti che stanno aiutando e devono continuare ad aiutare il funzionamento del personale. Per quanto riguarda poi l'area alla persona, senza far entrare troppo nel merito di tutti i capitoli, ho pensato di dare uno sguardo, diciamo, a quelle che sono le principali attività in fieri e che si protrarranno poi nel 2024. Allora, quando dico area alla persona penso ai servizi sociali, alla scuola, alla famiglia, che incide moltissimo sul nostro lavoro e sui vari settori tipo la disabilità, la salute mentale, l'asilo nido da una parte e poi il centro antiviolenza. Queste azioni sono in parte hanno un riflesso immediato nel nostro bilancio, in parte non lo si vede direttamente perché sapete che facendo parte dell'ambito territoriale alcune risorse vengono erogate direttamente ai potenziali beneficiari dall'ambito, quindi non c'è uno riscontro immediato, però penso che sia molto interessante sapere che cosa sta succedendo. Allora, in questo senso, cioè il nostro lavoro diciamo in accordo da un lato con l'ULSS e dall'altro legato ai piani di zona, prevede in modo particolare con l'ULSS, per quanto riguarda diciamo, la famiglia in senso lato,
Una grande attenzione alle famiglie fragili, c'è il cosiddetto progetto Pippi che prevede di lavorare con le famiglie fragili per evitare l'allontanamento dei bambini dal nucleo familiare originario. Abbiamo 62.500 euro, parlo di fondi a livello di ambito. Poi un altro progetto molto importante con la famiglia si chiama Primula e serve da un lato a rafforzare i sistemi interistituzionali, quindi c'è un forte lavoro ora dell'ULSS, del Comune, degli assistenti sociali e della scuola, ancora una volta per individuare immediatamente le fragilità ed intervenire. E in questo progetto Primula la seconda azione è proprio un'azione diretta sui nuclei familiari con dei voucher. Complessivamente questo progetto Primula pesa per 491.000 euro sul nostro ambito, quindi ci sono molte risorse che abbiamo iniziato ad usare e che continueranno anche nell'anno prossimo. Poi c'è tutto il lavoro che fa lo IAF, cioè l'unità infanzia, adolescenza e famiglia, con il tavolo minori a livello di piani di zona. E noi abbiamo attivato, come sapete, lo sportello famiglia, che viene in parte finanziato anche questo dall'ambito. L'anno appena che sta per concludersi abbiamo avuto 2.860 beneficiari, quindi è un trend che riprende anche l'anno precedente, quindi è un trend che possiamo pensare continui anche nel 24. Ci sono dei fondi specifici per le famiglie fragili, famiglie con orfani 18.500 euro, monoparentali 92.000 euro, famiglie numerose lo stanziamento è di 74.000 euro e tutti questi fondi anche nell'anno in corso e l'anno precedente vanno sempre esauriti, quindi ancora una volta qui ci sta dietro tutto il lavoro delle nostre assistenti sociali che ovviamente devono lavorare per segnalare i casi in modo che il denaro, i fondi, i voucher arrivino alle famiglie anche del nostro territorio. Abbiamo anche il cosiddetto fattore famiglia, sono dei voucher a Vittorio Veneto e nell'ambito abbiamo avuto 111 beneficiari per un totale di 58.000 euro. Poi c'è il tema della povertà educativa, anche qui uno stanziamento medio di 85-90.000 euro all'anno. Ho i dati di giugno, eravamo a 40.000, quindi l'anno prima 90.000, quindi vuol dire che il trend la previsione che avevamo fatto era corretta. E poi ci sono le attività, chiaro che la disabilità, la salute mentale non sono di competenza del Comune, gli assistenti sociali lavorano in accordo con l'ULSS, però per esempio sulla disabilità abbiamo avuto come Comune abbiamo fatto una convenzione con il coordinamento della Sinistra Piave la scorsa estate che dura 3 anni mi pare, chiedo alla dirigente, mi pare che sia per i prossimi 3 anni e da questo è scaturito ad esempio quel bellissimo progetto di cui forse avete letto anche questi giorni sul giornale di lavoro insieme di due tipologie di fragili. Da una parte ci sono gli ospiti di terra fertile, quindi una disabilità su cui loro lavorano normalmente, e dall'altra ci sono i fragili dei centri sollievo per la prevenzione dell'Alzheimer, per la cura dell'Alzheimer. Quindi un progetto decisamente innovativo nella sua costituzione e questo è uno dei progetti che entrano appunto in questa nuova progettualità sottoscritta con il coordinamento della Sinistra Piave. Non dimentichiamo il tema, sempre a livello di lavoro insieme ad altri, il tema sulla casa, che è un tema di cui abbiamo discusso molto spesso e sappiamo bene che è senza dubbio forse il tema più scottante in questo periodo. Sul tema casa anch'io ho partecipato ormai da 1 anno a una serie di incontri con tutte le associazioni che sul territorio di Vittorio Veneto si occupano specificatamente di prevenzione, di aiuto, di sostegno a chi cerca abitazioni. Ci sarà un convegno di presentazione di tutti i lavori, ci siamo anche formati con dei corsi
appositi in questi mesi, ci sarà la presentazione a gennaio, un convegno da cui poi scaturisce una azione concreta che è quella messa in campo grazie alla Fondazione di Comunità, che ha proposto, inizialmente era solo per il nostro territorio, ma poi è stato ampliato il progetto a tutta la provincia di Treviso, coinvolgendo nella progettazione di questo progetto anche il centro studi di Marca Treviso, la possibilità di avere un fondo di garanzia per le persone, per i lavoratori che vogliano accedere ad un affitto. Il fondo di garanzia, ci sono due tipologie: da una parte garantisce colui che cerca casa e che ha uno stipendio, ma magari il padrone di casa non si fida, diciamo, delle sue capacità finanziarie, dall'altra puoi anche sostenere la persona che mette in affitto l'appartamento e garantire quindi che l'affitto venga pagato regolarmente. Quindi cerchiamo di lavorare in questo senso. Poi con l'ambito, sapete che se vi ricordate, già dall'anno prossimo sono previste tutte quei progetti anche legati a uno stabile che verrà realizzato nel comune di Conegliano relativamente alla pronta accoglienza di persone che rimangono per strada sostanzialmente. Poi c'è tutto il tema, con le scuole abbiamo finalmente dato il via ieri a EduParks, quel progetto di cui vi avevo anticipato, abbiamo avuto i fondi regionali, verranno spesi tutti nel 24, quindi anche lì è un lavoro di prevenzione della fragilità con alcuni bambini, con alcune classi individuate dai vari istituti comprensivi. Vittorio Veneto è il capofila di questo progetto che riguarda i comuni che hanno degli spazi pubblici, dei parchi, quindi dal Livelet con il parco archeologico, noi è il Papadopoli, Sarmede con tutto il discorso della mostra internazionale dell'illustrazione e così via. Ovviamente viene confermato Educhiamoci anche per l'anno prossimo. E poi abbiamo parecchi progetti con le scuole superiori, sempre, ecco, questo è interessante, con le scuole superiori ci sono molte convenzioni, comune, scuola e poi o aziende o associazioni per inserire i ragazzi, per esempio nel sociale, in tutti questi progetti, anche quello sulla salute mentale, per esempio, che adesso è stato i fondi dell'ULSS sono stati vinti da un bando da Insieme si può, quindi partono tutta una serie di attività che vedono coinvolti gli studenti in attività non solo per conoscere le associazioni e le fragilità, se parliamo di sociale, ma anche per coinvolgerli sia in attività di volontariato che in attività e anche per capire quali sono i possibili sbocchi professionali legati agli indirizzi delle varie scuole. Poi c'è il tema del CAV, di cui magari poi possiamo, senza entrare adesso nel merito, possiamo approfondire perché è un tema piuttosto caldo in questi giorni, ma insomma su cui stiamo collaborando, abbiamo presentato le nostre istanze alla nostra regione, la regione si sta interfacciando poi con il Ministero per capire come risolvere il problema di questa nuova normativa, poi se volete possiamo anche entrare nel dettaglio. Quindi l'idea nostra è quella di mantenere ovviamente a livello sociale di scuola, di mantenere l'equilibrio. E qui c'è il grosso lavoro degli assistenti sociali, perché fino a quando non emergono i problemi vuol dire che si sta lavorando bene con tutte le varie fragilità. Sapete che i nostri assistenti sociali lavorano con gli anziani, con i minori, con la famiglia, sempre in modo coordinato, coordinandosi con l'ambito, inserendo i nostri progetti nel piano di zona. Per esempio è molto, e lo dico anche con un certo orgoglio, il progetto SHARE che avevamo presentato un paio d'anni fa in regione, che all'inizio non era stato finanziato, è stato ora finanziato. Abbiamo avuto ieri il kick-off, il primo incontro con tutti i partner, ed è finalizzato proprio all'inserimento degli anziani di tutta la zona di Ceneda, perché il luogo fisico da dove parte sono le due palazzine di Via Cosmo, dove abbiamo sia la palazzina del Comune che quella del Cesana, insieme a Carita, San Vincenzo, alla Tenda TV, ovviamente al Cesana, alla Medietà, al Piazzoni, cominciamo a lavorare a gennaio
su un progetto di coinvolgimento degli anziani, sia con antenne sul territorio per segnalare difficoltà, eccetera, sia per un accompagnamento personale, ma anche con attività di socializzazione. Sapete che sotto le 2 palazzine c'è una grande stanza ora vuota per la socializzazione appunto di queste persone, e anche con attività di cura, di sicurezza. In questo la Confartigianato, la parte degli anziani a Confartigianato ci sta dando una grande mano e ce la darà, e quindi un vero e proprio partenariato. Questo progetto viene inserito nei piani di zona del 24, perché c'è la possibilità nei nuovi piani di zona di aggiornarci di anno in anno, e quindi diviene un vero e proprio progetto pilota che parte dal nostro comune, ma che verrà poi, speriamo, veicolato anche in altre zone. E concludo ricordando quello che sta succedendo con l'ULSS, sempre a livello di piani di zona degli anziani, dove ci sono queste nuove attività che stanno per iniziare, quello che viene chiamato il ricovero sollievo per le famiglie degli anziani, i caregiver. C'è grande attenzione oggi ai caregiver, ci sono vari fondi che li aiutano, e proprio per dar sollievo a chi aiuta, a chi supporta, si occupa degli anziani per determinati periodi dell'anno, in modo da poter anche avere un po' di riposo, diciamo, di sollievo. E anche tutto il tema di cui forse aveva parlato anche il dottor Benazzi, della telemedicina, con gli interventi mirati a mantenere gli anziani a casa senza spostarli. E questa è una politica su cui stiamo lavorando tutti insieme come enti che si occupano a vario titolo di anziani. E per finire ovviamente ci sono i giovani, sui quali, come vedete, stiamo lavorando sia con moltissime attività all'interno del centro Criciù, ma internamente lavoriamo sempre con i ragazzi, ma diciamo che si parte con quelli più a rischio, però più fragili, ma sono contornati da ragazzi che semplicemente vengono lì a trascorrere il loro tempo libero, potenziando anche e valorizzando le proprie capacità. E poi usciamo anche con gli operatori di strada per cercare di individuare quei gruppetti dove vediamo cominciare ad esserci qualche problema di socializzazione. Ecco, questo a grandi linee. Grazie, Assessore. Assessore Antiga, prego. Grazie Presidente. In merito ai referati, quello che mi sta più a cuore per la verità è la polizia locale, perché ci siamo impegnati ormai troppo tempo fa su un progetto di videosorveglianza che credo sia arrivato al dunque. È partito con un progetto preliminare con un'azienda che stava vedendo solo l'installazione di telecamere rilevamento targhe, poi vista Covid, visto altre cose, non andavano avanti i progetti, quindi abbiamo in corsa cambiato quello che poteva essere il nostro interlocutore, e con quello nuovo che da pochi mesi che stiamo lavorando siamo arrivati a un progetto un po' più allargato, interessante rispetto all'inizio, perché ci sono messe attorno al tavolo delle competenze diverse, e quindi potremo avere non solo le telecamere per le targhe, che secondo noi sono fondamentali per capire se nel territorio si muovono auto che non sono assicurate, che oggi è il pericolo incombente. Mi raccontano la Postrada che regolarmente fanno sequestri di auto che non sono assicurate, e ovviamente un incidente con un'auto che non è assicurata, i problemi possono essere tanti e devastanti. Abbiamo unito anche telecamere di contesto di ultima generazione che possono fare 360 nei vari luoghi, e abbiamo messo anche nel progetto 360 gradi. A 360 sì, e abbiamo messo anche nel progetto tutta la nuova sala operativa. Venerdì avremo l'ultimo incontro, dopodiché si confezionerà il progetto e vi verrà presentato ovviamente prima di andare
in appalto. Si è fermato anche la progettazione per un fermo che abbiamo avuto all'interno. Il nostro comandante per diversi mesi non è stato partecipe, lo sentivamo per telefono, però per telefono non è la stessa cosa, e quindi abbiamo preferito sospendere un periodo. Adesso sta tornando, è tornato, e quindi ha preso per mano la cosa, e quindi abbiamo già fatto un incontro. Il secondo dovrebbe essere venerdì, dopodiché dovrebbe essere definitivo la cosa. Ovvio che quando parlo col comandante mi dice sempre: dammi personale, siamo sotto 4 unità, una arriverà, 3 arriveranno. Soffriamo anche l'esodo di vigili che sono attratti dal friulano, perché lì ovviamente hanno compensi un po' diversi dai nostri, e quindi magari si sentono più portati verso quella regione. Per quel che riguarda invece patrimonio, abbiamo fatto il nuovo regolamento, si è insediata la nuova PO al posto dell'architetto Scalè, che tutti conoscete, la Canil, si è resa conto di quale e quanto patrimonio abbiamo. Abbiamo calendarizzato ovviamente degli interventi da fare, non è facile farli tutti perché sono tanti, ma per esempio dicevo alla consigliera Bagliana, siamo arrivati alle finestre del Cosmo per fortuna, e lì poi andremo avanti a cancellare più che possiamo. Per quel che riguarda i democratici, per fortuna il problema delle carte d'identità si è risolto, stiamo lavorando e sembra che la cosa in questo momento sia ridimensionata. Grazie. Grazie, Assessore Antiga. Prego, Sindaco. A volo d'uccello cerchiamo di abbreviare i tempi. Urbanistica, il tema principale che andiamo gestendo è quello del PAT, siete perfettamente a conoscenza del punto in cui siamo arrivati, confidiamo di arrivare alla conclusione di questa storia lunga, fin troppo lunga. Altri interventi che abbiamo fatto con i nostri uffici sono stati anche altri interventi anche abbastanza fondanti. Ultimo esempio, ne abbiamo parlato prima, quella ricognizione generale sulla zona industriale per le destinazioni urbanistiche precise delle varie aree, che i miei uffici mi dicono che in 30 anni non era mai stato fatto prima, ci siamo arrivati adesso, è una cosa, un dato utile sul quale ne facciamo conto. Un altro capitolo che sto trattando è quello del turismo, anche qua abbiamo lavorato, stiamo lavorando sui fondamentali, è di pochi giorni fa la firma di una convenzione, di un progetto, di una coprogettazione che abbiamo fatto con la nostra Proloco per la gestione dell'ufficio IAT. Avevamo deciso all'unisono con Eliano, Valdobbiadene e Vittorio Veneto di arrivare attraverso la coprogettazione a rinnovare un pochettino e potenziare l'attività di appoggio al nostro mondo turistico. Ci siamo arrivati per primi, e con l'anno nuovo ci sarà questa nuova operatività. Abbiamo lavorato abbastanza invece sui altri fondamentali, scusate, su altri fondamentali come per esempio l'OGD. È stato un lavoro non di poco conto. Fondazione Marca Treviso ha cambiato presidente, la Fondazione Marca Treviso ha cambiato direttore. Praticamente andremo a dismettere tutto quel corollario di attività di agenzia e di specifici campi di intervento tipo golf, tipo matrimoni, tipo convention, tipo film commission, Treviso Film Commission, eccetera. Sono state scatole che speriamo che a qualcuno servano, ma noi lo dismettiamo. Sorgerà un solo soggetto pubblico che senza tante complicazioni tratterà i temi fondamentali del turismo della nostra provincia. Andremo in cerca, stiamo completando lo statuto nuovo, andremo in cerca di un direttore
di quelli giovani, particolarmente preparati sull'argomento, in modo da concentrarsi sui temi importanti. Visto i flussi che stanno aumentando, bisogna prepararci a flussi ancora maggiori con tecnologie, con attenzioni più attuali. Cosa dire, l'edilizia privata, abbiamo abbreviato i tempi di risposta alle richieste dei cittadini, abbiamo fatto il regolamento edilizio nuovo, sull'informatizzazione abbiamo partecipato a numerosi bandi del PNRR e abbiamo ricevuto quasi 700.000 euro di finanziamenti, ne abbiamo speso circa più di 200.000 nel realizzare rinnovi in termini di legge dei nostri siti, delle modalità di recovery dei dati in cloud, aggiornato l'anagrafe, abbiamo fatto 7 interventi di 7 tipologie diverse di interventi, abbiamo ancora in cassa circa $500.000 che non ci verrà tolto, ma rimarranno sempre a disposizione per ulteriori interventi che sono abbastanza complessi perché incidono molto sull'intera amministrazione e sull'intera cittadinanza. Circa la gestione dell'energia, allora abbiamo fruito del PNRR con 130.000 euro all'anno che fino a tutt'oggi abbiamo destinati a miglioramenti dell'illuminazione pubblica, ma nel 2024, quello del 2024, andremo a spenderli totalmente per il rinnovo del parco caldaie, che sappiamo anche quello è vetusto. Siamo alle battute finali per il project financing sul rinnovo completo del nostro parco di illuminazione pubblica. Fra poco, terminate le ultime verifiche, andremo a bando. Abbiamo già il progetto definitivo di come intervenire. Abbiamo rinnovato il contratto di fornitura calore che era scaduto, il precedente, migliorandolo ampiamente perché abbiamo tolto la clausola dei costi fissi che tanto malamente è inciso sulle nostre associazioni, adesso ciascuno paga in base all'effettivo consumo. Poi cosa dire ancora? Ah sì, ci siamo informati a sufficienza sulle potenzialità delle comunità energetiche, aspettiamo solo di avere a disposizione quell'ampia area che è rappresentata, sarà rappresentata dalla copertura finalmente definitiva di Forcal per realizzare almeno un paio di grosse comunità energetiche. Abbiamo già in mente a chi destinare quell'energia come soci consumatori. Basta, non lo so. Grazie Sindaco. Vice Sindaco, prego. Grazie. Rapidamente 4 spunti sulle cose che come referati cercheremo di comunque insieme di portare avanti. Il primo è l'agricoltura, ecco. C'è in programma con i 15 comuni di OCG lo sviluppo di un patto per il territorio. Quindi come coniugare, se è possibile coniugare la sostenibilità ambientale a quella economica, non dimenticando quella sociale. Quindi è un lavoro che i 15 comuni inizieranno a fare, andremo a fare, un grande tema che porterà ad avere più dialogo tra le persone, tra la gente e vedere appunto se far viaggiare nello stesso binario questo territorio da un punto di vista dell'agricoltura è un territorio che ci invidiano senz'altro in tutta Italia, con delle problematiche che appunto adesso
i sindaci dei 15 comuni di ADOCG stanno cercando di sistemare e di prendere per mano tutti insieme, tutti quanti insieme, con tutti i cittadini insieme. Ecco. Come attività produttive siamo distretto del commercio, c'è da avviare nei primi mesi le operazioni per il distretto del commercio, tutte le attività. Sport, beh, la città come sport, qui chi più ne ha più ne metta, lì tutti, tante manifestazioni, le associazioni sono veramente, lavorano tanto, lavorano in armonia. Da qui a fine aprile, primi di maggio, abbiamo 4 grosse manifestazioni che richiameranno un paio di migliaia di persone in città, il crossing area Fender, poi abbiamo il nuovo trail creato da poco che sono le 5 Creste, poi c'è la maratonina della Vittoria e quest'anno torna anche il Madruk. In bilancio trovate una cifra prevista per un bando fatto per queste manifestazioni o per altre che adesso magari non conosco. Come poi il dottor Sari vi dirà, abbiamo un problema nel bilancio chiaro di spesa corrente e quindi la scelta anche, vedete, li avete visti se avete letto il bilancio, dei tagli in spesa corrente, specialmente per quel che riguarda i contributi. Non è un problema, lo dico alla prossima amministrazione, perché come assessore al bilancio con l'ufficio cosa abbiamo in mente di fare, di lavorare con delle entrate che prevediamo, con le alienazioni, una l'avete magari votata prima, cerchiamo di chiudere dei mutui già esistenti che hanno tassi ancora di interesse elevato, liberando poi spesa corrente che la prossima amministrazione poi deciderà come investire per le manifestazioni dall'estate all'autunno e al prossimo inverno. Alcune manifestazioni da qui a maggio sono senz'altro il carnevale, senz'altro c'è la mostra dei fiori organizzata da Proloco ad aprile. Queste avevamo previste delle opportunità in bilancio, per le altre stiamo appunto fermi, però già l'idea di come reperire poi i fondi ve l'ho detta. E per quel che riguarda impianti sportivi, grosso tema, convenzioni, pista atletica che è in scadenza, stadio Barison che è in scadenza, due grandi temi, 2 convenzioni da fare, impostare prima di andare via. È stata rinnovata, penso arrivi in giunta a breve, invece la convenzione per il progetto naturalmente Vittorio Veneto, che anche questo non riguarda il prossimo bilancio, però insomma andiamo a chiuderla entro fine anno. E c'è il tema delle piscine, avete visto nel piano opere pubbliche l'intenzione di intervenire con quel progetto che è datato, però adesso andiamo a fare, e ha spiegato il dottor Sani in che maniera. Poi c'è un tema che abbiamo quasi 9 ettari di terreno a San Giacomo, in cui c'è su un bellissimo progetto di riqualificazione dell'aerocampo. Sarebbe interessante comunque che non stesse chiuso, che i cancelli non stiano chiusi finché non iniziamo, che magari qualche società sportiva possa riuscire a entrare a praticare dello sport prima che poi inizino i lavori, e anche questo è un altro tema da prendere per mano. E per quel che riguarda il palazzetto, adesso andiamo a intervenire con un po' di lavori, per ridere sostituiamo i nostri canestri di 50 anni saranno sostituiti, e quindi un pezzo di storia di Vittorio Veneto, e abbiamo anche trovato ci stiamo confrontando per la palestra Bortoluzzi per quell'annoso problema del telo. Abbiamo trovato una ditta croata che aveva fatto il lavoro, adesso vediamo come di sistemare almeno queste piccole cose, però piccole ma utili per chi pratica lo sport in queste strutture. Grazie. Assessore Fasan. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, cercherò di essere conciso perché per esplicitare il mio assessorato, il mio referato, ci vorrebbe un consiglio comunale perché lavori pubblici, ambiente e un sacco di cose. Però
cercherò di condensare. Come già esaurientemente spiegato il sindaco, mi ho preso un po' di appunti, l'ufficio tecnico in reale difficoltà, come credo che siano in difficoltà tutti gli uffici tecnici di tutti i comuni e province del territorio, almeno da notizie e dialoghi con i miei assessori di riferimento, il problema sono gli uffici tecnici. Dal 2019 al 2023 siamo passati da 29 unità lavorative, tecnici operai, a 19. Questo mentre il piano opere pubbliche è salito. Dal 2022 avevamo 8 milioni di euro di piano triennale, nel 2023 sono arrivati a 15, nel 2024 siamo a 10 milioni e 24 mila euro. Milioni, sì, chiedo scusa, sì. Per fare un paragone e avere un'idea di quello che sta succedendo, nel 2017, subito dopo la chiusura del patto di stabilità, il piano opere pubbliche era di 1.880.000 euro e nel 2018 1.333.000 euro. Questo vuol dire che l'ufficio tecnico fa già fatica a portare avanti l'ordinario, mentre sono arrivati i vari bonus e PNRR. Credo che il nostro piano opere pubbliche e le relative risorse acquisite sarà un viatico fondamentale per la prossima amministrazione. Ora credo che sia il tempo di portare fieno in cascina in previsione del futuro inverno di finanziamenti. Al momento abbiamo 14 progetti finanziati sopra i 150.000 e innumerevoli sotto i 150.000. Il dottor Sarri ha fatto l'elenco di tutti i progetti finanziati. Io non credo che sia necessario stare a rileggerli. Se lo volete ne discutiamo dopo. Però io credo che mancando 5 mesi alla fine dell'amministrazione, i lavori che sicuramente partiranno, che finiranno essendo già partiti, sono i prossimi a brevissimo. La scuola Paravicini, per il quale è stata avviata la procedura di affidamento lavori e di seguito il bando. Questo sarà entro fine anno. Stiamo ultimando l'asilo di via San Fermo a San Giacomo, dove i lavori sono finiti e stanno ultimando le tinteggiature. Stanno partendo a San Giacomo i lavori finanziati PEBA. A Serravalle sono a buon punto i lavori presso Palazzo Piazzoni, che dovrebbero essere consegnati entro il 2024. In questo momento sono in corso i lavori finanziati PNRR di rigenerazione urbana, 1,5 milioni della Valle Pisina e 3,5 milioni per la caserma Gotti. A gennaio partiranno i lavori di via Roma e a febbraio via dei Martiri. L'illuminazione via Cavour dovrebbe partire dopo i primi di gennaio. Partiranno entro la primavera i lavori di manutenzione per le fontane di Vittorio Veneto, le asfaltature, le frane UNESCO, la cava di Forcal. Questi quelli che sicuramente partiranno. E poi c'è tutta la serie dei lavori che dovranno essere a bando e finanziati, sono finanziati, dovranno essere assegnati i lavori. Parlando di ambiente, Forcal, la cava di Forcal partirà sicuramente perché è stata finanziata PNRR, abbiamo già fatto un primo intervento di 300.000 euro. Secondo le prescrizioni della provincia partiranno i lavori definitivi. Il Carnielli dipende, parlando di ambiente, dipende dai proprietari della proprietà se si decide a partire. Trasporti, questi sono tutti i miei referati, noi ci affidiamo a MOM che sta facendo un piano di riorganizzazione e di cambiamento di tutti i
fino al 2032 verranno cambiati tutti gli autobus, questo per la qualità dell'aria. Poi aspetto vostre domande. Grazie. Assessore Giuliana. Sì, allora per quanto riguarda la parte della cultura, io mi concentrerei per velocizzare il mio intervento su alcuni punti fondamentali che potete trovare anche nel bilancio. Uno riguarda le spese di valorizzazione per il Palazzo Todesco. Ecco, per quanto riguarda il Palazzo Todesco, nel momento in cui finirà la mostra, che sta avendo anche un buon riscontro di pubblico, ne faremo un'altra, sempre fotografica, di un fotoreporter che nasce come fotografo di guerra, ma che poi unisce a questo aspetto di fotogiornalismo anche una componente artistica, ed è Fabio Bucciarelli, le cui fotografie si trovano in tutti i musei e le gallerie di tutto il mondo e sono acquisite da fondazioni e collezioni private. Lavora Bucciarelli con moltissime testate internazionali. Per quanto riguarda le testate invece nazionali, per il Corriere della Sera, la Repubblica, e poi lavora per la Croce Rossa Internazionale, le principali ONG. Beh, insomma, avete capito che si tratta di un fotografo che va a toccare, e quindi rimaniamo in linea con quella che è la tipologia delle mostre che abbiamo inaugurato a Palazzo Todesco, va a toccare tutti quei temi sensibili di carattere socio-antropologico, culturale in senso più ampio, geopolitico. Questo per quanto riguarda Palazzo Todesco. Poi e sarà da marzo a maggio. Un altro appuntamento rilevante per la cultura della nostra città nel 24 è la 57esima edizione del concorso corale, che si terrà a Vittorio Veneto il 24, 25 e 26 maggio. È un concorso quest'anno, il prossimo anno, un concorso particolarmente significativo e importante, che ci vede impegnati a più ampio raggio, perché si tratta di ricordare con questo concorso il centenario della nascita del maestro Efrem Casagrande, che nacque appunto a Vittorio Veneto nel 24. E Efrem Casagrande, lo ricordo a tutti, fu il fondatore, il direttore artistico per molti anni di quello che è a tutt'oggi il più importante e prestigioso concorso corale nazionale, appunto il nostro concorso Trofei Città di Vittorio Veneto. Questo maestro è stato, e molti a Vittorio Veneto lo ricordano, una figura poliedrica, accattivante, vulcanico, sicuramente una persona di grande cultura, e proprio per questo abbiamo pensato anche di dedicare a lui una mostra che si terrà partendo da aprile fino alla fine del concorso corale all'interno della Galleria Vittorio Emanuele II di Villa Croz, che raccoglierà cimeli e fotografie, quindi racconterà la storia di questo maestro, ma anche in particolare la storia del nostro concorso. Queste sono le due cose più importanti che riguarderanno nel semestre, primo semestre 24, la cultura Vittorio Veneto. Dico comunque che continuano tutte quante le attività collegate in biblioteca al servizio bibliotecario del Vittoriese. Trovate appunto un capitolo del bilancio che rappresenta quello che è il nostro contributo al servizio. Continuano comunque anche le attività sempre collegate alla biblioteca, in particolare mi riferisco a quella rassegna che sta avendo successo dal libro al film in collaborazione con il Cinema Verdi.
E poi per il Museo della Battaglia stiamo lavorando in linea con quelle che sono le attività fissate dagli step di avanzamento del PNRR, che ci porterà ad avere un museo sicuramente all'avanguardia a livello nazionale anche per l'abbattimento delle barriere sensoriali. Nel Museo della Battaglia stiamo lavorando ad un convegno che, in linea anche con la mostra che ci sarà a Palazzo Todesco, andrà a riflettere proprio sul tema della come raccontare la guerra. Per quanto riguarda la città della musica, Vittorio Veneto continuerà nel 24 con la sua partecipazione al Festival internazionale, scusate la voce, della musica del Veneto, e siamo in tanti evidentemente, e anche ospiteremo qui il concerto dei licei musicali del Veneto. Grazie. Io ho finito. Bene. Abbiamo finito la carrellata degli assessori, adesso se vogliamo iniziare con gli interventi. Consigliere De Antoni. Sì, diciamo, io intervengo sul DUP appunto sottolineando che anche quest'anno, proprio nelle premesse del documento, il sindaco scrive che con questo documento l'ente pone le principali basi della programmazione e detta all'inizio di ogni esercizio le linee strategiche della propria azione di governo. In questo contesto, continua sempre il sindaco, a nome dell'amministrazione, si procede ad individuare sia i programmi da realizzare che i reali obiettivi da cogliere. Il tutto avendo sempre presente le reali esigenze dei cittadini, ma anche il volume limitato delle risorse disponibili. Sul discorso delle risorse finanziarie disponibili che sono limitate, mi permetto, alla luce di tutte le cose che sono state dette, che questo poi non è così vero, anche perché se fossero così limitate non ci sarebbero in cassa 11 milioni di euro alla fine del 2022. Parlando in commissione si presume che qualcosa questa cassa aumenterà anche nel 2023 e anche nel DUP, quando si fa la previsione di cassa sulle entrate prevedibili e sulle uscite prevedibili, c'è ancora sempre una differenza a favore della cassa delle entrate, della parte delle entrate. Quindi anche nel 2024 questo problema della mancata capacità di spendere le risorse a disposizione da parte dell'amministrazione non viene ancora toccato. Quindi cioè, a me sembra, leggendo il DUP, non sentendo quello che avete detto questa sera, ma leggendo il DUP mi pare di capire che l'amministrazione non ha nessuna attenzione a quello che è questo documento definito così importante. Lasciamo stare i tempi di presentazione, no? Perché vabbè, dovevano essere presentato a luglio, è stato presentato il documento al 29 di settembre, l'aggiornamento doveva essere presentato per il 15 di novembre, lo dice anche il Collegio dei Revisori, è stato presentato in questi giorni. Ma per dire quanto diciamo, sono dispiaciuto che non ci sia questa attenzione al DUP, penso a un argomento che è all'ordine del giorno, ma che ho cercato di ritrovare all'interno del documento e mi sembra impossibile che non ci sia, cioè un obiettivo che indichi l'impegno dell'amministrazione a promuovere la nuova gestione del teatro da ponte
del Teatro da Ponte, sì, come si è letto sul giornale. Non c'è una parola nel documento che ci avete presentato di 286 pagine, non ha importanza se il sindaco non mi ascolta, ma non c'è una parola in 286 pagine che dica qual è l'indirizzo che si vuole dare all'attività del Teatro da Ponte per, una volta che adesso è nostro, per effettivamente utilizzarlo al meglio. Non c'è una parola in questo documento che lei scrive, è il documento più importante che definisce le linee strategiche dell'anno. Allora, da quello che ho sentito questa sera, io ho apprezzato moltissimo quello che hanno detto questa sera gli assessori. Non hanno detto tutto quello che pensavo, perché bastava che si limitassero alle cose che devono essere fatte. Le cose che sono state fatte di solito si rendicontano in sede di conto consuntivo, ma va benissimo, perché io personalmente sono davvero contento di tutte le cose che ho appreso stasera, che però non trovo in questo documento di 280 pagine. Allora, una cosa è il documento e una cosa sono diciamo, le presentazioni che è stata fatta. Comunque, vi ringrazio comunque per quello che è stato detto. Dico che non c'è molta attenzione al DUP perché, ad esempio, a pagina 70, ma non ho ancora andare a vedere, quando si parla delle linee generali di indirizzo alle società partecipate, Vittorio Veneto Servizi e Istituto Cesana, si ripetono esattamente gli indirizzi dell'anno scorso, sia per l'uno che per l'altro, mettendo delle cose che già sono state fatte. Quindi non è stato neanche letto quello che c'era scritto in questo documento. Ad esempio, per la Vittorio Veneto Servizi si dice: l'obiettivo è quello di presentare un piano di fattibilità per la nuova farmacia di San Giacomo. L'abbiamo già fatto, è già stato esaminato questo tema a lungo, l'abbiamo discusso. Si ripete anche nel 2024, sto povero amministratore deve preoccuparsi di fare un altro piano. No, è già stato fatto. Le spese, la consegna dei farmaci a domicilio, un mio pallino di 4 anni, l'abbiamo rimesso anche stavolta, quando l'amministratore, quando viene qua, ci dice che è già stato fatto. Ma perché l'abbiamo lasciato? Cioè è un segno, scusate, di non considerare questo documento, che dovrebbe essere così importante, di considerarlo invece nella sua importanza. Mi permetterei di aggiungere, per quanto riguarda gli obiettivi che sono quelli dell'anno scorso del Cesare Melanotti, la possibilità di presentarci un documento, magari prima diciamo dopo 3 mesi dalla fine della chiusura dell'anno, quindi 2023, un documento che ci possa dare una serie di informazioni su tutta una serie di parametri che possono farci capire come lavora la casa di riposo, no? Quindi mi riferisco, non so, ai posti letto che sono attivi, mi riferisco ad esempio all'indice di copertura di questi posti, mi riferisco agli eventuali tempi di attesa, c'è una lista di attesa, che tempi di attesa ci sono, quali sono i livelli di assistenza sanitaria, viene gestita direttamente, viene gestita dall'azienda sanitaria, possiamo chiedere all'azienda sanitaria di essere ancora più forte, più presente per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, ci sono i medici che definiscono la gestione sanitaria della struttura, ci sono solo i medici di base, sono impegnati effettivamente come dovrebbero, quant'è il personale presente rispetto alla pianta organica, quali sono le convenzioni che vengono fatte per supplire a queste carenze della pianta organica, eccetera, eccetera, eccetera. Parlo del Cesana. Un'altra cosa che mi è dispiaciuta molto che non ci fosse nel documento sempre della Vittorio Veneto Servizi è l'applicazione della delibera che la Giunta ha preso alla fine di settembre, dove ha indicato 2 attività, no, da fare con un contratto di servizi con la Vittorio Veneto Servizi. La gestione di un servizio di trasporto di persone bisognose a supporto dei servizi sociali del Comune, mettendo a disposizione un operatore e un mezzo dedicato, e la fornitura di piccoli servizi infermieristici, sempre di supporto con i servizi sociali, mettendo a disposizione un infermiere professionale, un operatore e un mezzo dedicato. Questa cosa se ne è parlato, no?
Sì, ma se ne è parlato di questa cosa in quella famosa riunione del 6 novembre, dove non sembrava che aveste già definito questa cosa, perché ce l'avete presentata come una possibilità, assieme a tante altre possibilità che la fantasia dei consulenti e dell'amministratore hanno portato quella sera, no? Però la cosa era già stata fatta, ci avete detto dobbiamo tenere la riunione segreta perché non vogliamo, non lei, l'amministratore, ma l'amministratore è il nostro braccio, no? È il nostro braccio operativo. Ha detto che teniamo riservata la riunione perché non vorremmo che i competitors, diceva lui, cioè le altre farmacie di Vittorio Veneto, venissero a conoscenza di questi dati. Questa diciamo, previsione di attività alla Vittorio Veneto non sono riportate. Per quanto riguarda il personale, che è emerso qui anche da parte di tutti gli assessori la carenza di personale, io ne parlo nel bilancio perché, come ho capito bene, credo, il piano delle assunzioni di personale non è più competenza del Consiglio, ma è competenza solo della Giunta. Non si chiama più piano assunzioni, ma si chiama piano operativo, quella cosa lì che c'è scritta. Passo al punto ultimo che voglio trattare, è quello del piano triennale delle opere pubbliche, perché è inserito nell'ambito del DUP. Allora, io guardo il piano 2024 e guardo il piano 2021. Allora, trovo nel piano 2024 un importo di 350.000 per l'adeguamento impiantistico del polo museale di Serravalle. Erano 350 milioni, oggi sono, scusate, 350.000 euro, adesso sono 570.000. Non è stato fatto quasi niente. Al punto 2 trovo la CRISPI, la sistemazione della scuola CRISPI, scuola elementare CRISPI. Nel 2021 c'erano 470.000, oggi sono 575.000. I lavori sono sempre quelli, ma diciamo, le spese aumentano. Al punto 3 trovo il sottopasso di Via Callarga, ma lì ne abbiamo già parlato. Qui potrei dire che tutte quelle risorse che erano presenti in quel piano hanno diminuito il loro valore, secondo me, di 300-400 mila euro in 4 anni. Continuo sul punto relativo alle piscine comunali. Nel 2021 era previsto un intervento di 940.000 euro, ora sono 1.370.000. Solo la ciclovia dell'amicizia, che nel 2021 era prevista per un intervento di 500.000, oggi diminuisce a 470.000. L'unico caso, diciamo, in cui l'amicizia porta a queste riduzioni di spesa. Poi, la cosa bella, no, assessore Fasan, che lei finalmente ha capito l'importanza della sistemazione delle strade, no? Lascio stare che l'investimento per il 2023 per la sistemazione delle strade è stato appena approvato con una delibera di giunta di pochi giorni fa e non verrà sicuramente appaltato nel corso del 2023 perché siamo proprio sotto le vacanze. Ma è bello che lei mette, per far capire quanto è importante la sistemazione delle strade, mette un intervento di 1 milione di euro per sistemare le strade, però nel 2026. Ma allora fino adesso che cosa ha fatto? Se lei si è reso conto di quanto sono importanti queste strade e non le ha mai sistemate. Io poi in questo piano non ho trovato nulla sull'aerocampo, nulla su via Rizzera, nulla sulla biblioteca, nulla sulla sistemazione di piazza Giovanni Paolo I, tutti interventi su cui abbiamo investito dei soldi per progetti di fattibilità, progetti di massima, progetti quasi definitivi che non si chiamano più così, ma voglio dire, vuol dire che li abbiamo fatti, è bene che li abbiamo fatti, perché poi se verranno fuori altri finanziamenti avremo i progetti pronti, però nella realtà non sono neanche considerati come inseribili nel piano triennale delle opere pubbliche. La mia conclusione è tanti progetti, poche realizzazioni. Un fondo cassa, come dicevo, di 11 milioni di euro, che è aumentato del 1000% rispetto al piano, al fondo cassa del 2020. Il 1000%, 11 milioni rispetto a 1 milione. Cioè, effettivamente, un problema di organizzazione degli uffici, di cui parleremo dopo, se mi permettete, è necessario. Cioè, abbiamo messo in campo una serie importantissima di realizzazioni, di iniziative,
sono arrivati tanti soldi, quindi non può continuare a scrivere il signor Sindaco che bisogna tenere conto delle limitate risorse. Guai se ce ne fossero state ancora di più, perché saremmo indietro per i prossimi 10 anni per realizzare queste cose. Quindi c'è sicuramente bisogno di rimpolpare gli uffici, e l'avete detto tutti, ci sarebbe la possibilità di farlo, ma adesso c'è il vincolo economico, perché negli anni passati non c'era, assessore, solo il vincolo economico, no? C'era il problema anche dei numeri. Quest'anno finalmente non c'è più questo e problemi di bilancio, evidentemente, ma di cui parliamo dopo forse, problemi di bilancio ci impediscono di poter portare a casa un numero di persone che sono assolutamente necessarie. E quindi, secondo me, tenuto conto che nel 2025 i problemi di bilancio dovrebbero essere superati grazie al fatto che i derivati non saranno più da pagare annualmente come stiamo facendo, come faremo per l'ultima volta nel 2024, io credo che uno sforzo più importante di riduzione delle spese, quelle che non sono obbligatorie, e un investimento maggiore nel capitolo del personale sarebbe assolutamente necessario. Ma ne parlerò dopo. E quindi concludo facendo presente nuovamente che è vero che gli importi sono aumentati da 1 milione nel 2018, gli importi del piano triennale da 1 milione alla cifra di adesso, che ha detto prima che non ricordo, ma sono aumentati perché sono sempre quelli. Ogni volta sono aumentati, gliel'ho appena detto, una volta sono aumentati ogni anno, ma non sono stati realizzati. Esempio è il sottopasso, esempio tutti quelli che gli ho fatto, assessore. Allora, io riconosco che gli uffici sono sottodimensionati, che stanno lavorando tantissimo, che hanno lavorato bene, mi meraviglio qualche volta di quante cose riescono a fare in pochi che sono. Però bisogna che gli assessori facciano un atto di coscienza, rinuncino a una serie di interventi e per il 2024 approfittino del fatto che le risorse, ci sarebbe la possibilità di investire molte più risorse, 6-7 assunzioni almeno, lasciando stare quello che dice l'assessore per quanto riguarda i 2 che potrebbero rientrare, che non è un obbligo, lo fa per prudenza, non è un obbligo tenere i soldi da parte, rientrano e si vedrà come fare. Comunque bene questa prudenza, però ci sarebbe la possibilità di assumere 6-7 persone e non lo facciamo. I problemi si leggono qui dai numeri che ho letto adesso. Grazie consigliere. Allora mi corre l'obbligo di precisare, visto prendo spunto da quanto detto nel suo intervento, parlando del Cesana, potevo farlo anche nelle comunicazioni, ma recupero adesso, che in una prima versione dell'ordine del giorno era stato inserito il punto, cioè l'invito al presidente del Cesana, l'avvocato Maso. Ho ritenuto, vista i punti dell'ordine del giorno e anche i tempi doppi, di posticipare ad proprio il primo Consiglio Comunale del 2024. Inviterò, anzi l'ho già invitato e aveva dato la disponibilità, l'avvocato Maso per parlare di tutte le richieste, le problematiche che lei ha evidenziato, ma soprattutto anche del progetto che nel 2024 verrà di ampliamento, insomma, verrà effettuato al Cesana. Ecco. Qualche prenotazione? Nessuno che vuole intervenire con il sottofondo di Michael Bublé? Prego, consigliere Tonon. Grazie Presidente. Mi sono preso alcuni appunti durante le esposizioni, in qualche caso molto articolate, in altri casi più sintetiche degli assessori, e concordo con quanto, col giudizio che è stato dato da chi mi ha appena preceduto, che alcune delle cose dette si vengono a sapere perché vengono dette, non perché si vedano, ma questo non significa che sia solo disattenzione, perché ovviamente l'attività del Comune è così articolata che non tutte le iniziative, i progetti del Comune vengono, come dire, alla ribalta
dell'opinione pubblica o anche semplicemente di quelli che si informano. Alcune di queste iniziative sono davvero lodevoli, perché fra l'altro lo sappiamo che a parte i fuochi d'artificio sono le attività cosiddette giornaliere, quotidiane, che sono quelle ordinarie ma non poco importanti, che costituiscono la struttura del comune e in questo senso anche dell'intera città. Alcuni appunti rispetto a quello che è stato detto. Allora, i dipendenti nel 2019, non 2020, erano 142 comunque, quindi lei, assessore, ha fatto il paragone con il 2020, nel 2019 erano 142 e solo nel 2010, e quindi uno meno di adesso, e solo nel 2019 c'è stata la possibilità di tornare poi al 100% delle assunzioni, perché prima le assunzioni, ricordiamo tutti, che erano bloccate, non era possibile proprio assumere dei dipendenti qualora ci fossero state delle quiescenze o delle dimissioni. Piuttosto, confesso che mi ha un po' sorpreso, anche se da quanto ho colto da altri colleghi, ex colleghi, amministratori, succede in parecchi comuni, e quindi la cosa è abbastanza singolare dal mio punto di vista, che ci sono alcune persone che fanno il concorso, vengono assunte, rimangono un po' e poi se ne vanno. Ripeto, non solo a Vittorio, accade in parecchi comuni, e la cosa è, come dire, rispetto al trend che c'era una volta, abbastanza sorprendente. Evidentemente c'è anche una lettura, non credo solo economica, probabilmente anche sociologica di questo fenomeno, che se da un lato come dire, è più corrispondente a quel senso di mobilità che in altri paesi è più accentuato che in Italia, diciamo da noi forse è meno, siamo meno abituati, ecco, diciamo così. Per quanto riguarda, e questo riguarda sia le attività di carattere privato, in particolare, visto che parliamo del comune, anche negli enti pubblici, questo comporta, diciamo, delle difficoltà, perché a fronte di, detto per fare un esempio, è come se si avesse in officina un apprendista, dopo che ha imparato va via. Caspita, gli avevano insegnato, magari era anche bravo, però ha scelto altri lidi. E questo ovviamente dispiace, perché capisco che con la mole di lavoro, penso soprattutto al PNRR, quindi alla possibilità, il sindaco l'ha anche illustrato, ecco, quella per esempio non si vede, ma è molto importante, quella dell'implementazione da un punto di vista informatico, lo metto fra virgolette, ma anche dei lavori pubblici, che servirebbe personale, e ahimè di fatto è quello che c'era 5 anni fa, per cui capisco che poi, come ha sottolineato il collega De Antonis, troviamo lavori che erano previsti nel 21 e sono gli stessi ancora nel 24, ma per come dire, ovvia non incapacità, impossibilità di dar corso a tutti i lavori. Buona cosa quella i due progetti che mi sono appuntato per quanto riguarda le fragilità. Probabilmente le due fragilità è una novità, forse per questa ULSS, in altre parti d'Italia sono anni che vengono portate avanti, così come quella della garanzia dell'affitto. A Milano è cosa ordinaria ormai, per fortuna speriamo lo diventi anche da noi. Rilevo che, adesso io non so se, perché qualsiasi cosa accada si tende a dare colpa al Covid, perché il progetto di videosorveglianza non è andato avanti, assessore. Non so francamente se sia colpa del Covid, cioè, poretta, il Covid sì, ha fatto danni, ma che abbia bloccato lui il progetto di videosorveglianza mi pare un po' grossa, ecco. Diciamo che considero che rientra in quella fantasia come quella che ha avuto prima, per cui bisogna trovare un motivo. Sono 400 rotti 1.000 euro fermi, anche quelli come altri, bisogna farlo, è utile, serve, però è dal 2020 che sono là fermi. Va bene.
speriamo che si smuovono adesso, visto che come ha detto l'assessore siamo in dirittura d'arrivo. Quello che mi preoccupa, perché ho l'impressione che non sia... allora, reset. Ci sono tanti progetti che condivido. Ho l'impressione che però non si tenga presente un elemento cardine, forse perché non emerge almeno nelle letture che ho fatto, e cioè se vogliamo avere del futuro dobbiamo avere una popolazione che si rinnova. Noi siamo arrivati a 27.078 abitanti all'1/1/2023. È finito l'anno, adesso io non so, speriamo sia qualcosa di più, ma temo che sia qualcuno di meno. Cioè, il trend, come dire, riguarda tutte le amministrazioni, anche quella che ho avuto l'onore di presiedere, è un trend, come dire, in discesa più o meno accentuata, in alcuni anni non era così, però insomma abbiamo sentito, almeno ho sentito notizia al GR Veneto che proprio stamattina alle 7:18 che la Regione Veneto ha un leggerissimo aumento dovuto esclusivamente ai flussi migratori e basta, perché invece il saldo nascite e morti sarebbe assolutamente negativo. L'Italia per la prima volta mi pare sia scesa sotto i 59 milioni. Ecco, senza nuova vita, il futuro possiamo, non dico cancellarlo, ma sicuramente si presenta in maniera meno rosea. Ecco, ho l'impressione che non si tenga conto, mi riferisco ovviamente e soprattutto a quelle che possono essere le occasioni che non sono state colte per quanto riguarda progetti, come dire, di sostegno, non tanto e non solo, perché non è che riguardi proprio precipuamente il comune alla natalità, ma in generale, diciamo, all'accoglienza e alla possibilità di fare in modo che le famiglie giovani, più o meno giovani, insomma, quelle che hanno la possibilità di insediarsi in città abbiano alcuni servizi che sono necessari per poter fare in modo che la famiglia non abbia degli scompensi quando ci sono delle nascite. Ecco, io ho questa impressione. Un ultimo punto, me l'ho segnato da un'altra parte, scusate un attimo. Ah sì, spero che, è già stato sottolineato, spero che effettivamente qualcuno l'abbia letto il DUP, perché si accorgerà che talvolta non è neanche un copia e incolla, è un copia e basta, nel senso che è esattamente alcune parti quello che c'era l'altro anno e 2 anni fa, con alcune cose effettivamente già fatte, non ricordo se l'aveva citato anche il collega, Vittorio Veneto Servizi SRL, studio di fattibilità del nuovo punto vendita di San Giacomo, ma l'abbiamo già approvato qua, cioè è già passato in consiglio, quindi no, il DUP non si può dire adesso faremo uno studio di fattibilità. Punto, mi fermo qua, penso che basti, grazie. Grazie. Consigliere Denardi. Grazie Presidente. Parlo pochissimo perché vi risparmio questa voce. All'assessore Antiga il ragionamento sul progetto sulla videosorveglianza come di imminente completamento è un discorso che sì, l'ho sentito fare anche 6 mesi fa e per non parlare delle volte precedenti. Ricordo che nello scorso mandato l'attuale Presidente del Consiglio Comunale accusò la Giunta Tonon e alcuni dei suoi assessori in particolare di una malattia definita annuncite,
Ora non vorrei che la vicinanza le avesse procurato lo stesso problema. No, no, lo ha detto lei in Consiglio Comunale. Sì, sì. No, no, l'ha detto di noi. Anzi, evito di dire dell'assessore del quale l'ha detto, visto che c'era seduto abbastanza vicino. All'assessore Fasan ricordo che, visto che piange delle carenze degli uffici, che non è vero che tutti gli uffici di tutta Italia e tutti i comuni di tutta Italia sono in una situazione drammatica per quanto riguarda i lavori pubblici. Basta andare 15 km più in qua, in un posto che si chiama Conegliano, e guardare a un'opera pubblica che si chiama Ponte di San Martino, 700.000 euro i lavori, che è una giunta insediata un pochino dopo di voi, a fine 2021, tra l'altro con una serie di problemi evidenti precedenti, nel senso che viene da una gestione commissariale, Conegliano prima non è la continuità di una giunta precedente, è riuscita a inaugurare quest'anno. Non è che sono proprio messi tutti quanti così. Al sindaco chiederei un piccolo chiarimento su un ragionamento che ha fatto prima in termini di turismo. Ho sentito dire, se non ho capito male, che c'è l'intenzione da parte della fondazione di Marca Treviso di smettere la Film Commission o qualcosa del genere, non ho capito bene la cosa. Ricordo che la Film Commission negli ultimi anni in tutte le zone dove lavora bene è un asset strategico fondamentale. Basti ricordare che la serie TV italiana più vista del 2023 su Netflix, Lydia Poet, la storia della prima donna avvocato d'Italia, è stata finanziata e girata a Torino grazie ai finanziamenti della Film Commission Torino-Piemonte, e è sicuramente un'operazione di promozione del capoluogo piemontese straordinaria. Sì, no, io ho solo chiesto un chiarimento alla luce del fatto che ritengo che la possibilità di inserirsi, la possibilità di partecipare alle decisioni su quali saranno le produzioni sostenute e dove queste verranno girate è un asset dal punto di vista turistico straordinario. Non a caso Torino negli ultimi anni sta diventando uno dei poli turistici più importanti d'Italia, a livello di Milano, che però ha numeri di presenze determinati, soprattutto presenze non turistiche ma di tipo professionale. Ricordo che anche quest'anno andate a presentare un DUP che prevede come introiti dalla tassa di soggiorno, imposta di soggiorno, nessuna variazione nella previsione successiva, quindi nessuna previsione di aumento, che vuol dire pensare che neanche un bed and breakfast nuovo verrà aperto, che neanche un agriturismo con camere verrà aperto nei prossimi 3 anni o aumenterà il numero delle camere. È una previsione che mi lascia un po' perplesso, perché è un segnale di sfiducia nei confronti dell'investimento dei privati in questo settore, che a fronte di ragionamenti di crescita e di sviluppo del mercato turistico, insomma, appunto, lascia un po' dei punti di domanda. Grazie. Altri interventi? Prego, consigliere De Bastiani. Grazie. Siamo all'ennesimo e ultimo DUP di previsione e io ho questa sensazione, è già stata accennata prima ma voglio risottolinearla, quando si parla del DUP e prendo in mano questo documento mi sembra di entrare in un film che si intitola Ricomincio da capo, dove il protagonista si svegliava il mattino
e si accorgeva che era nel stesso giorno del giorno prima. E si svolge una serie di episodi. Il giorno prima era il giorno della marmotta, dove in questo paese si festeggiava il risveglio la primavera col risveglio della marmotta, e succedevano una serie di fatti. Alla sera andava a dormire, si risvegliava la mattina e si ritrovava nello stesso giorno. Ecco, secondo me io è la stessa impressione che ho col DUP. Ogni volta lo prendiamo in mano, lo riguardiamo e fondamentalmente è quello dell'anno prima, insomma. E questo, insomma, dipenderà anche da questo nuovo strumento che è stato inventato non tanti anni fa. Però, insomma, mi sembra che, diciamo così, demoralizza anche un po', insomma, toglie un po' di entusiasmo, penso a tutti quanti. Volevo chiedere una cosa che mi ha colpito delle relazioni condotte dagli assessori, quella dell'assessore Antiga, che parlava appunto di questo piano di videosorveglianza di cui se ne parla da molto tempo. Non ho capito come funziona, perché lui ci ha spiegato che aveva individuato, non so se ha usato questo termine, c'era una ditta con la quale vi siete messi a lavorare per creare un progetto. Dopodiché si è interrotto questo rapporto con questa ditta e ne avete trovata un'altra con il quale, così mi sembra di aver capito, con il quale avete ripreso in mano il progetto e state rifacendo il progetto. Un progetto che dovrà andare in appalto, perché non sarà la ditta. Ma allora io quello che non capisco è, cioè, intanto non mi stupirei che la ditta con la quale avete progettato e studiato il progetto vincesse anche il progetto, perché insomma ovviamente uno che dà una mano ha degli strumenti per mettere così in evidenza le sue peculiarità. Non riesco a capire questo modo di operare, insomma, no? Perché in base a cosa? In base a chi? Chi ha deciso di collaborare con quella ditta? Questa è una prassi che non riesco a capire come funzioni. L'altra cosa che mi ha colpito è che, però è da lungo tempo che si ripete, è che sembra che il Covid sia accaduto solo per il comune di Vittorio Veneto. Insomma, ogni volta che c'è il Covid, abbiamo perso 2 anni per il Covid, è colpa del Covid. Ma e tutti gli altri in giro per il paese, per l'Italia e per il mondo, voglio dire, mi sembra che sono andati avanti. Cioè, io conosco, ci sono anche qua imprenditori, commercianti, professionisti. Ci siamo fermati quel mese, 2 mesi, ci sono state delle sofferenze, delle cadute, ma insomma nessuno si è fermato e non sento ancora adesso qualcuno che mi dice sai, sono indietro con i lavori per colpa del Covid. Insomma, mettiamoci anche, mi sembra che venga usato più come scusa che come reale giustificazione. All'inizio del DUP il sindaco sottolinea che questa è l'occasione per fare il punto sulla strada già percorsa e riaffermare allo stesso tempo la validità dei contenuti programmatici. Se ci fermiamo in questa prima parte, in queste prime pagine, e andiamo a vedere i punti programmatici, visto che tra l'altro siamo anche in tempi di bilanci, di bilanci complessivi, cioè sta volgendo al termine questa tornata amministrativa. E sarebbe lungo e
è dispendioso e è impossibile analizzare tutto quanti. Apro la pagina lavori pubblici, urbanistica e programmazione territoriale e parto col primo punto dove c'è la realizzazione della rotonda della Bretellina che è stata fatta e dopo vado avanti e mi sono segnato no, no, sì, no, 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 ni, no, 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 sì, no, insomma mi sembra che sono più i no che i sì e poi le perle sarebbero tante da sottolineare oppure c'è anche fare una domanda, per esempio nel punto programmatico era cercare di cogliere tutte le opportunità date da Cortina 2026, lo trasformo in una domanda, è stata accolta qualche opportunità? Ormai Cortina 2026 non è più tanto distante. Poi cos'altro? Sono tantissimi. Studio per una nuova viabilità di Ceneda. Aspetta. Rivisitazione, riprendere il colloquio col demanio militare, non mi sembra che sia andato. Variante 51 Sega via Virgilio, vabbè, là penso che addio cosa. Realizzazione ciclovie di interesse europeo, vie dell'amicizia, anche là. Ecco, ci sono tutte queste cose qua. Dopo leggo 2 giorni fa che l'amministrazione Miatto adesso sta pensando di realizzare un mega parcheggio di 500 posti in Valle Pisina. Novità assoluta, l'ho cercata sul DUP, non ho trovato niente, non so se il sindaco ha idea di cosa sono 500 posti macchina, sono il doppio del parcheggio dell'ospedale di Costa, non so dove li mettete e soprattutto a cosa servono, però insomma dopo ci sono questi sprazzi e queste sorprese che ogni tanto vengono fuori. Anche il capitolo sul turismo è molto interessante, dove si parla per esempio di rendere operativa la Commissione Turismo. Domanda, esiste? Stranamente non ne sento mai parlare, probabilmente lavorerà defilata. E gestire al meglio la coda di interesse sul Vittorio Veneto generata dal centenario appena concluso. La coda ormai si fa lunga e non mi sembra che sia stata gestita per niente. Stimolare convenzioni con tour operator internazionali e compagnie aeree, non so quali compagnie aeree ancora, con quali compagnie aeree abbiamo stretto e soprattutto completare il piano campeggi pensato 8 anni fa con le 2 aree camper ancora da realizzare, una a zona sud e una in prossimità della stazione e soprattutto aprire quella già realizzata a nord, che è quella su al lago. Lasciamo perdere altri punti e per il momento mi fermo qui. Grazie. Grazie. Consigliere Balliana. Sì, grazie. Allora, vado nell'ordine in cui hanno relazionato gli assessori, che ringrazio per la relazione che hanno fatto, e parto dalla questione del personale. Allora, sì, come diceva il consigliere Tonon, è vero che in quasi tutti i comuni c'è questo cambio repentino di personale che ogni volta che viene assunto, dopo poco tempo decide di magari o avvicinarsi a casa o di scegliere altre amministrazioni o altri enti. Però penso non sarà una cosa facile, bisognerà studiare e non so come dei sistemi per in qualche modo tenere collegati il personale assunto rispetto all'ente, al comune, no? Quindi naturalmente io non ho ricette, quindi assolutamente lungi da me da dare consigli, però voglio dire
sarà magari da verificare se effettivamente questo personale si sente, dico io, effettivamente coinvolto nei vari progetti, nelle varie iniziative che l'amministrazione comunale intende portare avanti, e penso che il fatto di magari coinvolgere anche il personale in questi termini possa qualcomeno legare un po' di più il personale al comune nel quale è stato assunto. La dico così, non so se può avere sviluppo questo mio pensiero. Per quanto riguarda il discorso dei vigili urbani della Polizia Municipale, io l'ho ribadito più volte, il fatto che noi abbiamo la convenzione con il comune di Tarzo e con il comune di Revine fa sì che già siamo sotto organico, più i nostri vigili urbani devono sempre seguire i comuni limitrofi, fare interventi anche quando ci sono manifestazioni sportive e quant'altro. Io sinceramente, l'ho ribadito più volte, questa convenzione la trovo un po' vincolante per noi, nel senso che il territorio del comune di Vittorio Veneto è molto vasto e quindi sobbarcarci, tra virgolette, altri comuni con numeri bassi, con numeri non sufficienti di agenti di polizia locale, diventa veramente un peso proprio anche, immagino, per il lavoro che devono fare questi agenti di polizia, i turni, queste cose qua. Questa è una considerazione che la rifaccio e penso che sia giusta. Per quanto riguarda il discorso del sociale in generale, allora, apprezzabile tutto il lavoro per quanto riguarda i progetti, sia in relazione con l'ULSS che in relazione con l'ambito territoriale di cui fanno parte parecchi comuni. Quello che Assessore lei ha riportato giustamente anche in termini di cifre, sono cifre complessive di ambito, no? Quindi abbiamo, almeno io ho difficoltà a interpretare quanti soldi poi vengono calati direttamente sul comune di Vittorio Veneto, almeno in percentuali rispetto a tutto l'ambito, magari non questa sera ma più avanti, per capire effettivamente la portata poi dei progetti sul territorio. Stessa cosa dicasi per i numeri effettivi delle persone che accedono ai servizi in generale rispetto a quello che lei ha detto, le famiglie fragili, il tavolo minori, lo sportello famiglia. Sarebbe interessante, io non ci sono mai riuscita e questa è anche colpa mia perché posso anche chiedere agli uffici e magari proverò a farmi un quadro completo, capire in quanti numeri, quante persone stiamo parlando rispetto a tutti i vari alle varie problematiche che ci sono, no? E questo ci darebbe un po' un quadro completo sulla situazione debole che ha il nostro comune, no? Sulle fragilità, però se noi parliamo solo di soldi, tra virgolette, non riusciamo a concettualizzare, non riusciamo a capire effettivamente quanto bisogno c'è di questi interventi. Immagino che siano richieste sempre in aumento, visto anche l'aspetto soprattutto economico, visto appunto adesso l'inflazione galoppante, il fatto che gli stipendi sono fermi al palo, non sono aumentati in Italia rispetto al resto d'Europa, sono fermi da più di 20 anni, quindi veramente l'aspetto economico penso in questo momento sia importante e vada a indebolire parecchio le famiglie che immagino facciano richieste in qualche modo di contributi o altre forme di aiuto. Anche qua sarebbe da avere un quadro un po' più completo in modo, ripeto, da vedere la reale situazione del comune e magari confrontandolo anche con altri comuni, avere dei paragoni, ecco. E poi un'altra cosa che volevo sollevare era la questione delle nuove emergenze sociali, mi verrebbe da dire, no? Cioè, che lei giustamente ha in qualche modo evidenziato, no? Per esempio, l'aspetto della povertà educativa, tutti questi aspetti anche della disabilità,
però mi sembra di poter vedere anche in città, ma anche non solo nella città di Vittorio Veneto, ma in generale in tutte le città, queste nuove forme di disagio sociale che a fatica riusciamo a intercettare veramente, cioè, anche perché o queste persone non vengono, non hanno la voglia di sistemarsi, di mettersi alla pari, di cercare aiuto, e però mi chiedo se alla stessa misura anche gli enti o l'ambito o qualcun altro riesca ad applicare nuove forme di relazione con queste persone che vediamo anche insomma in ambito nostro locale, a livello sociale, ci sono delle situazioni di gruppi, di ragazzi, di giovani, insomma, che dal mio punto di vista insomma, andrebbero intercettati. Ecco. Un classico esempio, vorrei spingermi un po' su un caso specifico, ogni volta viene chiamato in causa il caso ad esempio del parchetto giù vicino al Lidl. Secondo me là ci sono, al di là dell'aspetto della sicurezza, però ci sono veramente delle situazioni limite a livello sociale. Chiedo appunto se sono stati fatti eventualmente dei passi rispetto a intercettare. Avevamo parlato di operatori di strada o quantomeno di nuove figure per provare a intercettare queste situazioni, che ripeto non sono solo nel comune di Vittorio Veneto, ma ormai stanno un po', sono generalizzate in tutte le altre città. Altra cosa è la questione del tema della casa, che mi sembra sia stato affrontato. Io ribadisco che bisognerà implementare e potenziare questo discorso sul tema della casa, l'ho detto più volte, perché la casa sarà un problema per adesso ma anche per il futuro. Voglio dire, un po' mi ripeto, sotto l'aspetto economico la gente è in grossa difficoltà, le giovani coppie non riescono a trovare appartamenti a un affitto dignitoso o quantomeno che riescono a pagare, quindi anche per le giovani coppie diventa veramente un problema insediarsi e costruire una nuova famiglia, giusto perché se non hanno l'elemento base della casa. Quindi qua naturalmente non spetta al Comune di Vittorio Veneto applicare delle politiche sociali così importanti, però è giusto che anche l'amministrazione si faccia carico rispetto a queste istanze nei giusti luoghi dove si discute di questo, del tema della casa e quindi di alloggi popolari, pubblici o convenzionati. Per quanto riguarda l'aspetto della polizia locale, l'ho inteso, vabbè, l'aveva trattato anche l'assessore Antiga, comunque adesso sì, ho detto quello che intendevo sottolineare. Per quanto riguarda, torno un attimo sulla videosorveglianza, io mi ricordo che era stato fatto anche un delegato alla stazione appaltante di San Pierese era un altro comune, comunque vabbè, in provincia di Padova, e magari non ho capito bene appunto anche questo meccanismo di questa stazione appaltante, come sia andata a finire. Per quanto riguarda la questione dell'urbanistica, appunto il PAT come avrà ulteriori sviluppi appunto in aula quando saranno portate le osservazioni, magari ne discuteremo rispetto a quello. Riguardo al discorso dell'energia, quando ho parlato di comunità energetiche, sindaco, lei ha detto beh, sapremo, abbiamo già idea a chi sarà dedicata, tra virgolette, il discorso dell'energia elettrica, ma appunto come socio consumatore immagino, quindi sappiamo che le comunità energetiche nascono proprio per la funzione che chi ha più necessità da un punto di vista economico, quindi in emergenza, tra virgolette, cioè sono rivolti a queste famiglie, a queste persone, quindi immagino sia quella la vostra idea. Per quanto volevo chiedere invece rispetto al famoso progetto di Aria Vasta, come sta proseguendo
il progetto di area vasta con Conegliano, c'erano degli obiettivi da raggiungere e non mi ricordo più i termini di questi obiettivi. Mi sembra che uno fosse anche la questione della mobilità sul discorso dei pulmini, adesso non mi ricordo bene, comunque magari ci illustrate anche a che punto state con questo progetto dell'area vasta. E poi per quanto riguarda il discorso di attività produttiva e commerciale, volevo chiedere all'assessore Posocco, si era parlato che al sabato pomeriggio i parcheggi pubblici in centro dove sono a pagamento fossero liberi, resi liberi. Chiedo a che punto siamo, perché a me sembra che a tutt'oggi sì, vabbè, ma a tutt'oggi no, ok, perché appunto non sono. Una cosa vorrei evidenziare in questi ultimi minuti, Sindaco, per quanto riguarda il discorso del sito dei finanziamenti PNRR rispetto alla digitalizzazione. Allora, ho visto insomma, che è stato riformulato tutta la questione del sito, però il sito del comune, quello che riguarda il pubblico praticamente, dal mio punto di vista, lo so che è generalizzato perché in tutti i comuni c'è quel modello, però sinceramente proprio è veramente brutto, cioè non si riesce a interagire e questo andrà detto, non lo so a chi, cioè vabbè, andrà sottolineato perché non è di facile intuizione il sito, è laborioso e non si riesce a procedere, ti rimanda indietro della pagina, cioè veramente. Quindi anche questi fondi spesi così, vabbè, da un punto di vista non sono proprio funzionali al massimo. Vabbè, io continuerò il mio intervento rispetto agli altri assessorati, e soprattutto ai lavori pubblici, nel secondo giro. Grazie. Grazie. Ci sono altri interventi? Se non ci sono interventi, faccia pure il secondo giro, che poi chiudiamo. Se no vado avanti, allora o prenotate o vado avanti. Molto bene. Consigliere Denardi. No, non mi sto prenotando, è che io ho chiesto un chiarimento al sindaco, se magari mi risponde. Allora, il sindaco vuole rispondere subito? Sì, prego. Mi spiego meglio allora. Fra le azioni fondanti che stiamo portando avanti in campo turistico c'è anche stato questo rinnovamento della governance che sta al di sopra di noi, dove siamo rappresentanti, lei lo sa. C'era un'organizzazione di destinazione turistica, l'OGD, il quale aveva OGD, e che aveva come braccio tecnico Fondazione Marca Treviso, la quale aveva una sua governance storica, diciamo così, che era dotata di agenzia, quindi si muoveva anche dal punto di vista commerciale. Probabilmente gran parte dei comuni non era soddisfatto di questo aspetto, magari lei lo conosce. E si era strutturata anche con voci specifiche da gestire, bike, gravel, la convegnistica, i matrimoni, col wedding, che avevano un'organizzazione di questi matrimoni, l'organizzazione di... Sì. E fra le varie voci c'era anche una Treviso Film Commission. Allora, nessuno vuole mettere becco sulla capacità di queste scatole annesse a Fondazione nel loro operare. La Film Commission ha la sua validità, c'è un po' in tutta Italia adesso la corsa, no? Abbiamo la Veneto Film Commission, abbiamo Treviso che si è dotata della sua.
quindi Vittorio i fa correre quando chi arriva. Sì, è un po' una cosa particolare nostra questa qua. E allora nella riorganizzazione praticamente, le dicevo prima, stiamo già producendo uno statuto nuovo per la Fondazione Marca Treviso, la quale dismetterà l'OGD come tale e assumerà, diventerà come per le Dolomiti DMO, è una destinazione, ok? E nel fare questo si rinnova, bene, la presidenza è già stata rinnovata in base allo statuto anche la sua funzionalità, d'accordo con la Camera di Commercio, così si assumerà del personale nuovo particolarmente preparato in campo della commercializzazione turistica, e allora si potranno affrontare i temi tipo linee aeree, come ricordava prima De Bastiani, cose che i comuni non possono fare ma possono incidere nel cercare di ottenere delle linee aeree che deviano con tanta facilità in Spagna, e qua da noi per esempio questo non avviene o avviene con più difficoltà. E queste scatole di cui parlavo prima, se erano funzionali, se erano effettivamente utili, lo continueranno ad essere, ma non come gravame da amministrare da parte di fondazione, ma avranno vita propria, oppure potranno essere assorbiti da altri soggetti, i quali, trovandosi un organismo che già funziona, che già frutta, potranno averlo, sgravando quindi fondazione da ammenicoli e tenendo invece i temi importanti, fondanti un turismo più numeroso, più efficientemente richiamato qua da noi, cioè tecnicamente un qualcosa di più agile e rispondente alle necessità attuali. Non so se sono riuscito a spiegare. La cosa, siamo in un interregno nel quale abbiamo appunto rinnovato la dirigenza, la presidenza praticamente, stiamo adesso finendo di produrre uno statuto per dotarci dopo di un direttore e partire con questo nuovo sistema più agile quantomeno e pubblico e finalizzato all'efficienza e a essere adeguato a questi tempi qua. Noi come Comune, per esempio, avevamo ottenuto nell'ultimo scorcio della vecchia dirigenza di fondazione di avere dei corsi professionalizzanti per l'extraalberghiero, perché come voi sapete bene a Vittorio Veneto, ma in molti altri comuni, è l'extraalberghiero la maggior parte dei letti disponibili, ne abbiamo più di 80 qua a Vittorio Veneto, ma sono piccole realtà, magari molto spesso non professionalmente condotte, per cui è stato fatto una prima serie di incontri, sono andato alla prima serata di presentazione, c'era un sacco di gente che andava a curiosare perché si tenevano lezioni brevi di 2 ore per una decina di volte sulla normativa, sull'organizzazione, sulla politica di prezzi, sulle metodiche per liberarsi progressivamente dai costi del booking.com, no? In modo tale da arrangiarsi sempre di più, perché è utile ma è anche costoso quel sistema, sulla gestione dei costi per esempio della biancheria da rinnovare, sui servizi ancillari, praticamente un corso professionalizzante al quale ho visto che praticamente di Vittorio Veneto non aveva partecipato poi alla fin fine nessuno, perché sono andato a vedere e l'abbiamo riproposto una seconda volta e non è stato possibile tenerlo perché non c'erano iscrizioni. Quindi sul nostro tessuto, che sta godendo anche di questo turismo che comincia a frizzare, comincia a crescere, bisognerà trovare un sistema, perché manca anche la catena di comando e controllo.
nel senso che la Commissione Turismo che avevo organizzato, che avevo creato ancora a suo tempo, era composta dalle varie tipologie di operatori turistici, bed and breakfast, agriturismi, case e vacanze, no? Un pochettino tutte queste varie tipologie, però i messaggi poi non transitano alla totalità dei nostri operatori, per cui bisognerà partire con altri presupposti e lo faremo appunto lavorando sui fondamentali. Non so se sono riuscito a... Prenotazioni? Prego, consigliere Antonio. Brevissimo, dunque. Mi aspetto una risposta sulla mancanza nel documento di programmazione di una proposta per la gestione del teatro. Mi aspetto la risposta. Chiedo al sindaco come assessore al turismo di ricordarsi di quella proposta che è emersa quando abbiamo discusso su una variazione di bilancio in cui era riportata un importo di 50.000 euro circa per la sistemazione dei locali dello yacht. Le raccomando, se possibile, di verificare l'opportunità che la sede dello yacht venga portata all'interno del quadrilatero, perché si è visto anche che in questa fase natalizia c'era un po' di più movimento perché qualcuno ha aperto bravi quei locali per i ragazzi, eccetera. Quindi c'è la possibilità che questo benedetto quadrilatero possa ritrovare vita, no? Ed è il centro, proprio del centro del centro, no? Quindi su questo le ricordo quanto avevamo detto in quella riunione di consiglio in cui si parlava di questo, e solo diciamo, un ultimo invece appello all'assessore Caldart sul fatto che, a sensazione diciamo mia, ma che anche lei comunque ha sottolineato, il problema della politica abitativa sta diventando un problema drammatico, cioè, forse non si percepisce stando qua, leggendo i giornali, però effettivamente anche per conoscenze diciamo, personali questo diventa un problema grossissimo, soprattutto per i cittadini che non sono nati in Italia, ma comunque effettivamente è un grosso problema, quindi un impegno quando sarà magari del prossimo anno, cioè un'indicazione, un approfondimento su questo tema sarebbe quanto mai gradito, perché so che state facendo delle cose, non compaiono nel DUP e questo mi dispiace, però lei le ha dette e quindi penso che ce le potrà chiarire insomma in cosa consistono. Grazie. Vai. Rispondo al volo. IAT, un'ipotesi era quella di acquistare qua sotto, avevamo anche altre idee qua per rivitalizzare un pochettino, lei le conoscerà. Il nostro IAT è il terzo IAT della zona UNESCO che è stato fatto oggetto di visita da parte della Regione, la quale finanzia l'immagine coordinata degli IAT UNESCO. Quindi siamo in attesa che arrivi un architetto dopo questa prima indagine, prima visita, che porti tutti gli elementi per rendere il nostro IAT che abbiamo qua al centro coordinato con gli altri due, Valdobbiadene e Conegliano. Piuttosto è nostra intenzione di portare un punto, un infopoint nostro a Serravalle, l'abbiamo provato per 2 anni con soddisfazione e quindi lo IAT rimarrà dov'è con la nuova immagine e apriremo invece un infopoint a Serravalle dove arriva anche il percorso dell'UNESCO e quindi ci struttureremo così. Ah, per il teatro? Mi ha chiesto anche. È la stessa cosa.
Ci stiamo già lavorando, è nostro da 24 ore, è ancora caldo, bollente, no? Abbiamo dovuto e pensato che avrà una gestione di tipo economico. Qui abbiamo anche il nostro dirigente, la dottoressa Paola Costalunga, che già sta lavorando su testi possibili per poter metterlo a bando a condizioni che decideremo nella stesura del bando. Cioè, sì, è d'accordo, però stiamo lavorando, no? Però il DUP vorrebbe che se l'amministrazione ha in testa qualche cosa la esplicitasse in questo documento. Se no è una cosa che è fatta sempre lì al chiuso e poi quando venite qua ci dite due cose e noi non la proviamo e si va avanti. No, ma però per quello dico che l'amministrazione non dà la dovuta importanza al DUP. E questo diciamo non è tanto corretto, diciamola così, per non dire peggio, perché sotto Natale non si può essere cattivi. Però sullo IAT si era parlato in quella riunione del Consiglio e anche sembrava che l'assessore al bilancio non fosse contrario, si era parlato dell'opportunità di trasferire quell'ufficio al quadrilatero, all'interno del quadrilatero, prendendo in affitto intanto uno dei locali che sono vuoti da tanto tempo. Era un buon modo per far passare la gente da quella parte, per favorire anche l'apertura di nuovi negozi. Cioè, cosa ci costa pensare di trasportarlo lì? È vicino alla stazione, quindi i biglietti si possono continuare a vendere, è un posto più visibile rispetto a quello dove è adesso. Non riesco a capire perché non si voglia almeno approfondire con gli architetti della regione o della provincia o chi volete, però approfondite questo tema. Abbiamo sempre sorvolato sul problema del commercio, no? Anche il vice sindaco ha appena accennato. Scusate, Anche quello è un problema grossissimo. Allora proviamo a tentare di risolverlo in questo modo. Andiamo avanti, botta risposta fino a domani mattina. Prego Sindaco una battuta e dopo andiamo avanti con gli interventi, perché sennò dobbiamo tornare domani sera. Cioè, io a mezzanotte chiudo. L'idea che lei ha di rivitalizzare con lo IAT, noi ce l'abbiamo ben più strutturata e con ben altre cose, però è corretta, voglio dire, è corretta, però non attraverso lo IAT, ok? Beh, il DUP è molto difficile, tradurre il mondo è così veloce che il DUP è così lento che è davvero difficile tenerlo aggiornato. Bene. Teatro da Ponte, pagina 190 del DUP, piano biennale fornitura beni e servizi. Sì, la dottoressa Costalonga ci fa giustamente notare che nel piano triennale delle forniture di beni e servizi è prevista la gara per la concessione del servizio, della concessione di gestione del Teatro Comunale da Ponte. Interventi? Allora chiudo. Tutte pagine 180. Consigliere. Quante pagine 180 in io? Perché non sono numerate in ordine quelle dei programmi. No. Allora andiamo alla dichiarazione di voto. In risposta dico sempre Grazie. Ma cosa serve i numeri e pagine se tu dico bene? Forza. Sì, forza. grazie. Aspetta, stavo a parlare con l'assessore. Sì, va bene. Silenzio cortesemente in aula, altrimenti il consigliere non Sì. inizia. No, volevo, siccome
devo relazionarmi con l'assessore Posocco, che prima ha parlato di agricoltura e di un patto per il territorio, quant'altro, dove si possa mettere assieme i cittadini, assieme alle attività agricole, insomma alle aziende agricole, un patto di sostenibilità ambientale, responsabile e sociale. Volevo chiederle in questo patto, che lei sappia, verrà anche presa in considerazione la questione dei fitofarmaci, tutta la questione che sta insomma preoccupando il territorio rispetto sia all'uso di fitofarmaci o particolari. Quindi chiedo, è una domanda che faccio, magari potrebbe essere l'occasione per rivedere abbiamo un piano rurale, no? Sì, però per fare delle modifiche rispetto alla tutela di certe aree sensibili che attualmente non ci sono, oppure sono limitate, ecco. Quindi magari questa potrebbe essere l'occasione per aprire un dibattito ampio rispetto a questa tematica, che secondo il mio punto di vista è parecchio sentita da parte dei cittadini, soprattutto nelle aree dove sono insediati i terreni di coltivazione dei vigneti, insomma, ecco. Per quanto riguarda lo sport, Assessore, volevo solo fargli una precisazione. Questa è una necessità che io ho intercettato, perché noi parliamo sempre di manifestazioni, di grandi eventi, o insomma tutto va bene per lo sport, però non parliamo mai dei soggetti, cioè delle persone che poi praticano l'attività sportiva, in particolar modo dei bambini, degli adolescenti. E secondo me dovremmo considerare anche l'attività sportiva sotto un'ottica diversa. Vuoi perché alcuni bambini, alcuni adolescenti non riescono ad accedere alle associazioni sportive per determinati motivi, soprattutto anche per questioni economiche, che non riescono a pagare le rette. E qui è vero che molte società si fanno carico, no? Perché ne abbiamo dimostrazione, cioè si prende, cioè, piuttosto che un ragazzo non ti venga, insomma si fanno dei salti mortali in società, si cerca di coprire insomma quello che è l'importo. Però dal mio punto di vista sarebbe interessante anche provare a sviluppare magari qualche finanziamento o qualche borsa sportiva, tra virgolette, ma proprio per chi ha bisogno, proprio per chi effettivamente, o andare a ricercare quelle persone, quei ragazzi che hanno necessità di farlo. So che si fa già con i servizi sociali, però dal mio punto di vista andrebbe ampliato questo discorso qua. E poi per quanto riguarda il discorso dei progetti, delle opere pubbliche, prima diceva l'assessore Fasano, abbiamo 14 progetti finanziati sopra i 150.000 e citava l'asilo, la scuola materna di via San Fermo, che però è di 3 anni fa l'inizio, come no? Cioè, vabbè, sono 3 anni che tutto l'iter della scuola materna di San Fermo lo so a memoria. Ho fatto 5-6 interrogazioni da quando lei ha sollevato la questione della sismicità, della tenuta sismica della scuola, ok, del miglioramento sismico. Saranno passati più di 3 anni. Guardi, andiamo a rivedere le carte, ma sono sicura di questo. Quindi noi stiamo facendo lavori di più stanziati, finanziati da più di 3 anni fa. Stessa cosa per quanto riguarda il PEBA, questi benedetti 200.000 euro, anche qua, forse era il primo documento che che abbiamo studiato, che abbiamo visionato qua in Consiglio Comunale, approvato, e è 2019, quindi stiamo parlando praticamente di ormai 5 anni fa, 4 anni fa. Quindi anche questo è un progetto e lei lo dà per buono adesso, vabbè. Altra cosa che volevo dirle, lei parla ad esempio delle fontane, quindi le fontane, ma io non ho trovato, poi andremo a vedere le opere pubbliche di quest'anno, io non l'ho viste nelle programmazioni, la sistemazione delle fontane, sì, e quali fontane e con quale modalità, le chiedo. E poi un'altra considerazione che volevo fare, che lei ha scaricato sui proprietari, la questione dell'ex Carnielli.
che io proprio sinceramente non la metterei proprio giù, proprio così come l'ha messa lei. Cioè, la funzione che aveva l'amministrazione pubblica era quella di coordinare un tavolo di confronto tra i proprietari affinché quell'ambito potesse trovare una soluzione. Innanzitutto siamo fermi con la bonifica e vabbè, e questo logico non possiamo pretenderla, però dal mio punto di vista, l'ho detto più volte, l'amministrazione ha mancato rispetto alla capacità di coordinare un tavolo per far partire l'ambito della ex Carnielli e delle altre società di area che hanno le proprietà in quell'area. Quindi la funzione di coordinamento, di coordinatore, qua è il discorso dell'edilizia privata e anche urbanistica, secondo me è mancato in questa cosa qua. Ultimo, qua faccio un appunto all'assessore Uliana, ma lo faccio in modo anche positivo, nel senso che mi sta bene parlare di cultura in senso delle iniziative che si fanno, van bene, però chiediamoci anche i luoghi dove noi possiamo accedere alla cultura, cioè il fatto che la nostra biblioteca, e qua è un punto che purtroppo nessuna amministrazione, anche precedente, non voglio adesso scaricare la colpa prettamente su questa amministrazione, però effettivamente in 20 anni, in 25 anni, nessuno si è mai messo in testa di trovare una soluzione per l'accessibilità delle persone con disabilità motorie a una biblioteca comunale. Stiamo parlando di una biblioteca comunale. È veramente, cioè, prendiamoci dentro tutti, non sto adesso, però io non so in quale città ci siamo in queste condizioni, quindi vabbè, ormai io non so se siete ancora nelle condizioni di fare qualcosa, però da qui io penso che le prossime amministrazioni, qualunque sia poi l'amministrazione che andrà a governare per i prossimi 5 anni, bisogna che un ragionamento lo faccia per risolvere questa situazione. Grazie. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Dichiarazione di voto. Consigliere De Antoni, prego. Io comunico il mio voto contrario all'approvazione di questo documento, in quanto il documento che ci avete presentato non svolge il ruolo per il quale è stato pensato, e che sarebbe quello, come è scritto qua, sarebbe quello di dare un quadro significativo delle scelte che l'amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato dal documento stesso. Non c'è niente di tutto questo, per cui il mio voto è contrario. Grazie. Altra dichiarazione di voto? Non ci sì, consigliere De Bastiani. Anche noi ne dichiariamo la nostra dichiarazione di voto contrario. Mi dispiace di non aver ricevuto dall'assessore Antiga la spiegazione di come funziona questo strano meccanismo di appalto o progettazione del sistema di videosorveglianza. Voto contrario. Grazie. Finite le dichiarazioni di voto, passiamo in votazione. Un attimo. Qua. Ok. Votate. Allora la delibera è approvata con favorevoli 9, contrari 5, astenuti 0. Cioè, 9, 5, 0. Votiamo per la immediata eseguibilità.
Consigliere Scottà, manca il suo voto. La delibera è immediatamente eseguibile con favorevoli 9, contrari 5, astenuti 0. Bene, passiamo al prossimo punto. Quindi il bilancio è approvato. Passiamo al prossimo punto. Scusate, il DUP è approvato. Passiamo al prossimo punto dell'ordine del giorno, approvazione del bilancio di previsione 2024-2026. Lascio la parola al vice sindaco. Dottor Sarri, prego. Vediamo se funzionano. Perfetto. Allora, cerco di essere il più breve possibile, anche perché insomma l'argomento è stato visto già in commissione. Allora, faccio una premessa di carattere generale per quanto riguarda lo schema di bilancio di provvigione in oggetto di approvazione. Allora, è un argomento che avevamo già anche forse accennato lo scorso Consiglio, che l'anno 2024 è un anno piuttosto difficile per quanto riguarda la spesa corrente. Era il concetto di rigidità delle spese che avevamo affrontato forse nel Consiglio precedente. Allora, l'anno 2024 soffre sostanzialmente di 3 criticità fondamentali, che sono la riduzione di trasferimenti, l'aumento della spesa per mutui e finanziamenti, anche perché il mutuo del Teatro da Ponte, ancorché per la sua quota capitale, entra in ammortamento. Dopodiché, ricordo, è una partita che vale 100.000 euro. In epoca Covid sono stati differiti, che non equivale a rinegoziazione, i mutui MEF, e quindi adesso è necessario ripagarli. Questo è l'ultimo anno, insomma, delle rate differite. Altro aspetto importante, sempre per quanto riguarda la spesa corrente, è la politica legata alla lotta all'evasione fiscale locale, perché se da un lato è stato dato un impulso a questa attività, dall'altro lato si registra una modesta attività di riscossione, per cui i crediti vengono svalutati e come tale l'accantonamento del fondo svalutazione crediti sale, e quindi questo, diciamo, erode risorse correnti. Detto ciò, questa è la prima slide che evidenzia le previsioni definitive ad oggi delle entrate. Tenete presente che qui dentro abbiamo comunque anche tutta la previsione applicata. Vedete che il titolo primo, bene o male, è in linea. Nel 2025-2026 c'è una flessione, perché l'abbiamo spiegato in commissione. L'attività ci aspettiamo che comunque l'attività accertativa, anche perché stiamo accertando una doppia annualità, vada bene o male a regime, e quindi ci aspettiamo di scendere per quanto riguarda le previsioni di attività accertative. Grosso problema, come vedete, sono i trasferimenti correnti. Non c'è tutta questa differenza così elevata, come vedete, ma anche perché qui dentro c'è ancora i trasferimenti legati al PNRR digitale, ma comunque, l'abbiamo detto in commissione, la stima che abbiamo è di circa 310.000 euro in meno per quanto riguarda i trasferimenti correnti. Le entrate tributarie anche qui sono in leggero calo, non così elevato, perché qui dentro abbiamo l'entrata una tantum derivante dalla sentenza derivati, la chiamiamo così, la sentenza di primo grado, e abbiamo anche l'IVA abbiamo detto del sistema di neutralizzazione, che vale circa $500.000 di euro, legata al Teatro da Ponte. Quindi è per questo che qui abbiamo una cifra piuttosto importante.
Nel titolo quarto, le entrate in conto capitale, qui abbiamo tutti i contributi di trasferimenti, nel 2024 sono minori, ma comunque ne andremo a riparlare quando faremo il riaccertamento ordinario dei residui, perché sicuramente entrate in conto capitale di spese che non si sono realizzate verranno ribaltate tramite il meccanismo della rimputazione entrata-spesa nelle entrate successive. Mutui. Allora, come vedete abbiamo registrato nel 2023 il 1,5 milioni del mutuo del Teatro da Ponte, nel 2024 abbiamo la novità del teatro con la formula che abbiamo detto per le piscine comunali. Tralasciamo un attimo le anticipazioni di tesoreria perché non ne avremo bisogno neanche per le partite di giro, che tanto sono partite di entrata spesa. Per quanto riguarda le spese correnti, allora, i fattori maggiormente critici abbiamo detto che sono sostanzialmente l'aumento del fondo crediti dubbi, che quest'anno vede uno stanziamento di circa 1 milione di euro rispetto al finanziamento dell'anno precedente. Abbiamo sicuramente mutui in più, abbiamo questa quota del titolo quarto di 1,98 milioni, vedete che scende negli anni successivi, comunque risale nel 2026 perché entrerà in ammortamento il nuovo mutuo. Non siamo proprio allineati perfettamente perché l'abbiamo detto in commissione, abbiamo fatto degli aggiustamenti legati al leasing costruendo che il Comune ha in essere per regolarizzare la contabilizzazione. E quindi l'anno 2024 è l'anno un po' più in sofferenza. Come abbiamo risolto questo tipo di sofferenza sulla parte corrente? Siamo andati sicuramente non si poteva toccare la spesa di personale, gli interessi sui mutui, il rimborso dei prestiti e tutte quelle entrate legate sostanzialmente, a tutte quelle spese legate sostanzialmente a contratti già stipulati. Quindi siamo andati a incidere in forma abbastanza trasversale, facendo una revisione piuttosto oculata, in tutte quelle spese che non sono, fra virgolette, ricorrenti, intendendosi per tali quelle spese che anche se si ripetono, non si ripetono di anno in anno, avevano uno stanziamento o comunque erano state impegnate. Abbiamo guardato l'impegnato 2023 nella sostanza e quindi l'impegnato 2023 bene o male è stato mantenuto. Aumenti superiori li abbiamo tagliati, fatti salvi per i contributi discrezionali che quelli di fatto hanno subito una riduzione piuttosto importante. Andiamo avanti, titolo primo dell'entrata, molto velocemente. L'addizionale, come vedete, sale, ma possiamo permetterci questa previsione perché intanto siamo ampiamente nel rispetto dei principi contabili e degli simulatori fatti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Inoltre gli incassi dell'acconto dell'addizionale 2023 sono perfettamente in linea con la previsione che abbiamo iscritto. L'IMU invece l'abbiamo leggermente abbassata sulla base anche del dato storico e quindi anche degli incassi che si stanno verificando il saldo in questi giorni, tra l'altro. Imposta di soggiorno, l'avete accennato prima, non ci sono i presupposti, guardando il dato storico, a meno che non ci sia un intervento importante di impulso sull'attività ricettiva, ma il dato storico assesta la spesa a 50.000 euro. Questo è l'andamento delle entrate tributarie. Le entrate extratributarie, le vediamo, sono sostanzialmente in linea e per quanto riguarda le entrate extratributarie vediamo che la stragrande maggioranza del titolo terzo la fa la gestione dei beni, quindi dobbiamo sicuramente prestare alta attenzione alla gestione dei nostri beni, quindi gestione di fitti attivi, concessioni, canoni e quant'altro. Sul titolo quarto dell'entrata, naturalmente, rispetto al 2023 non c'è questa fetta grossa dei contributi agli investimenti, che generalmente sono i contributi legati al PNRR, ma comunque, ripeto, ne riparleremo con riaccertamento di residui perché opere non realizzate verranno ribaltate negli esercizi successivi. Un occhio agli equilibri.
quindi con le nostre entrate correnti, questa è una slide anche che abbiamo riproposto lo scorso anno, con queste nostre belle entrate correnti finanziamo tutte le nostre spese correnti e questa fettina della quota capitale di rimborso e prestiti. Abbiamo un piccolo avanzo di 60.000 euro che finanzieremo parte capitale, però la parte capitale ci dà una mano pari a 204.000 euro, che è quel famoso 10% che deve essere per forza destinato al rimborso di prestiti perché sono i proventi delle alienazioni, e questo lo prevede la legge. Per quanto riguarda gli equilibri in parte capitale, la stragrande maggioranza la fa il titolo quarto, insieme ai mutui che finanziano tutte le spese di investimento, fatto salvo quegli aggiustamenti di entrate capitali e spese capitali, entrate correnti, pardon, entrate di conto capitale che abbiamo visto dopo. Quindi questo è abbastanza chiaro. Cosa ne facciamo della spesa corrente? Sicuramente diventa importante ormai i fondi e gli accantonamenti che dicevo prima, che raggiungono quote importanti, 2.800.000 euro. I servizi istituzionali hanno sempre la loro rilevanza per 5 milioni, sicuramente anche comunque questa fettina qui, che sono i diritti sociali, politiche sociali della famiglia, risultano piuttosto importanti, insieme anche all'istruzione e al diritto allo studio, che è questa parte qua, che è questa, forse questa un po' più, ecco. Però quello che mi preme far notare è che i fondi e accantonamenti si stanno sempre più allargando per quell'effetto della mancata riscossione e quindi del fondo svalutazione crediti, che vediamo che inizia a prendere una bella fetta della spesa corrente. Le spese per investimento spendiamo più che altro su trasporti, il diritto alla mobilità e sulle politiche giovanili, attività culturali, quindi questa è una fetta di dove andiamo ad investire la spesa in conto capitale su quale missione. Valorizzazione di attività culturali, diritto allo studio e così via. Bene, io sono stato molto veloce e quindi la concludo così e rimango a disposizione per eventuali domande. Grazie dottor Sarri. Penso che ci sia l'intervento del revisore, il dottor Genovese, prego. Lo vado io? Eccolo qua. Allora faccio così. Sì. Bene. Così. Allora io mi fermo qua con lei. Buonasera. Sì. Buonasera, il dirigente dottor Sarri ha compiutamente illustrato il bilancio, io così mi limito a dire che appunto è un bilancio in equilibrio, un equilibrio di parte corrente che appunto è stato ottenuto andando a tagliare e a ridurre alcune spese discrezionali, quindi un bilancio molto tirato perché appunto c'è una componente rigida molto elevata, ha evidenziato anche questa criticità della difficoltà a riscuotere le entrate, in particolare da anche accertamento dell'attività di controllo delle dichiarazioni. E questo chiaramente immobilizza delle risorse che per tenere in equilibrio il bilancio e per principi di prudenza appunto non possono essere impegnate. Ecco, è in equilibrio anche la parte in conto capitale, una spesa in conto capitale importante di oltre 10 milioni di euro. E è previsto appunto anche un mutuo da 1,3 milioni. Il Comune va detto che ha un livello complessivo di indebitamento molto, molto basso e infine quindi fermo restando che il bilancio è in equilibrio e quindi il parere dei revisori è favorevole, ecco, vorrei così evidenziare il tema del fondo cassa che, come è stato evidenziato, è aumentato notevolmente in questi anni.
Allora, i fondi in cassa sono un po' l'indicatore, la spia della lentezza e della farraginosità delle procedure di spesa, in particolare per la spesa in conto capitale. Considerate che su un'opera che supera, diciamo, un'opera da 1 milione di euro, di una complessità media, passano circa 18-24 mesi dal momento in cui io accerto il contributo al momento in cui riesco a pagare le relative spese, perché l'iter prevede che devo dare un incarico per sviluppare il progetto definitivo. Una volta che ho il progetto definitivo devo acquisire tutti i vari pareri, autorizzazioni, iter perché diventi un esecutivo. Devo fare la gara per appaltare i lavori e poi comincio a pagare i lavori per stati d'avanzamento con il saldo, il collaudo alla fine. Quindi questa è una situazione un po' generalizzata, che si dice la difficoltà di mettere a terra il PNRR o a mettere a terra la spesa per le opere pubbliche. Quindi la spia di questa così farraginosità delle procedure ordinarie la troviamo appunto nell'entità dei fondi cassa, tanto è vero che qualcuno diceva con la legislazione ordinaria pensare di spendere i miliardi del PNRR entro il 2026, cioè o si adottano delle procedure speciali tipo Ponte di Genova, che l'hanno fatto molto velocemente, altrimenti con la normativa amministrativa ordinaria, ecco, è una cosa assolutamente velleitaria. Allora, questo è, diciamo, un dato di fatto a livello generale. C'è poi anche un problema, che anche questo è un po' comune a tutti gli enti pubblici, oltre che la complessità delle procedure amministrative, ecco, il tema del personale, che appunto fino a qualche anno fa gli enti pubblici hanno perso praticamente un esercito di dipendenti, perché si andava a sostituire uno ogni 5 che andavano in pensione, e quindi con organici, con poco personale. Poi adesso si può, fortunatamente ci sono comunque dei vincoli assunzionali, si può rispetto al passato sostituire uno a uno, però c'è anche poi il problema, come in tutti i settori, che lo stesso impiego pubblico oggi non è più tanto appetibile e la difficoltà a trovare anche personale, un elevato turnover, infatti anche l'area tecnica ha perso anche delle risorse che magari hanno trovato delle occasioni di lavoro in altri enti, quindi queste concause, ecco, portano di fatto a questa situazione. Ecco, quindi, io quindi come intervento mi limito a questo, sono a disposizione per eventuali domande. Grazie, dottor Genovese. Apriamo la discussione. Consigliere De Antoni, prego. Sì, volevo intervenire prima, diciamo, sull'intervento del dottor Genovese, che non ha riportato, diciamo, alcune osservazioni, raccomandazioni e suggerimenti che sono contenute nella relazione del collegio. E le riporto alcune perché sono raccomandazioni che per 5 anni il collegio fa e per 5 anni non è mai stato ascoltato, e quindi sono contento perché mal comune, mezzo gaudium, nel senso che anch'io è da 4 anni e mezzo che continuo a dire alcune cose, ma purtroppo l'amministrazione non mi ascolta. Riporto alcune delle osservazioni che il collegio ha fatto. L'organo di revisione raccomanda all'amministrazione di proseguire nelle azioni intraprese, ma non ne hanno intraprese, nel campo delle politiche e della programmazione sovracomunale in area vasta, con la partecipazione ad organismi sovracomunali e per l'adozione di forme di gestione associata dei servizi su scala sovracomunale, idonee ad assicurare risparmi nei costi di produzione ed erogazione dei servizi e o la possibilità di attivare nuovi servizi. Per quanto riguarda i servizi esternalizzati e organismi partecipati,
l'organo di revisione raccomanda di monitorare attentamente in modo sistematico le gestioni dei servizi esternalizzati e degli organismi partecipati e il puntuale rispetto delle relative convenzioni di servizio. Qui ricordo che è anche uno dei nostri organismi partecipati. Noi qui in Consiglio abbiamo approvato le modifiche allo Statuto ancora il 21 dicembre 2022, quindi ricorre domani l'anniversario di un anno da quando abbiamo approvato le modifiche allo Statuto, e lo Statuto non è ancora stato registrato. Allora qualcuno dovrebbe, parlo della Vittorio Veneto Servizi, dottore. Inoltre, è un'altra cosa interessante, che anche su questa abbiamo più volte discusso in Consiglio, l'organo di revisione raccomanda di comunicare efficacemente ai cittadini i contenuti significativi del bilancio annuale, di attivare strumenti di rendicontazione sociale che diano evidenza del rapporto tra le risorse impiegate e i bisogni sociali soddisfatti e strumenti per rilevare la qualità dei servizi pubblici percepiti dai cittadini utenti. Questo lo scrive il collegio e lo condivido pienamente, purtroppo dalla indicazione poi l'amministrazione non traduce queste raccomandazioni in fatti concreti. Per quanto riguarda il bilancio, tratto qui l'argomento del personale, perché appunto ho capito dalla lettura del documento unico di programmazione che secondo la normativa la spesa per il personale non può superare il corrispondente aggregato anno che per il nostro comune è pari a 5.496.176 euro, come ha già ricordato l'assessore. Questo valore costituisce la dotazione organica del comune di Vittorio Veneto. Quindi in pratica la dotazione organica, che eravamo abituati a dire 5, 7, 12, 24, 2 dirigenti eccetera, adesso è 5.496.000. Quando vado a vedere il bilancio, dico finalmente non abbiamo più vincoli di, come ha detto lei prima, sostituire quelli che vanno via. Si può fare questo, si possono anche assumere altre persone, ma qui viene fuori il vincolo di bilancio, cioè le maggiori spese che ci sono o le minori entrate che ci sono nel bilancio corrente del nostro comune. Ma io credo che siccome questi problemi sono concentrati nel 2024, come ci ha spiegato molto bene il dottor Sari anche nella riunione di commissione, siccome queste problematiche si riferiscono al 2024, nel 2025, grazie al fatto che non pagheremo più i derivati, questi problemi si risolveranno. E allora quello che io chiedo all'amministrazione e anche all'assessore Caldarte, chiedo di battere i pugni sul tavolo quando discutete di queste cose e fare in modo che altri ordini di spese, che altri capitoli di spesa vengano ridotti, anche azzerati se serve, e di fare un vero investimento sul personale, perché questa sera tutti gli assessori hanno lamentato, il sindaco anche sul giornale l'altro ieri, hanno lamentato la carenza di personale che ci impedisce di... È vero che sono le procedure burocratiche lunghe, ma c'è anche il fatto che il personale è diminuito rispetto in certi uffici in cui effettivamente ora anche col PNRR ci sarebbe grande bisogno. La diminuzione, cioè la diminuzione della dotazione organica, quindi dell'importo che si potrebbe spendere per il personale è del 9%, cioè rispetto ai 5.496.000 euro circa di possibile spesa per il personale, noi ci autolimitiamo riducendo l'importo del 9%. Secondo me questa è una cosa negativa e su cui si deve riflettere, su cui bisogna cambiare qualche cosa. Anche perché mi sembra una soluzione che non sia assolutamente saggia. Io frequento un po' gli uffici perché vengo a chiedere informazioni, chiedo carte, eccetera. A me sembra di percepire, assessore Caldarte, una situazione di difficoltà del personale, anche qualche volta di malcontento, perché forse non per causa dell'amministrazione, ma perché il carico di lavoro è effettivamente rilevante e non riescono a fare con attenzione, a portare a termine con attenzione le cose che dovrebbero essere fatte. Il fatto che anche molti dipendenti storici, dirigenti, posizioni organizzative
e anche altre funzioni importanti. Alcuni dipendenti storici se ne siano andati, io penso che lei abbia calcolato nel numero delle persone che sono assunte e quelle che sono andate via, anche gli ultimi 3 che vanno via dopodomani, no? Il 31 dicembre. Sicuramente ci saranno, ma vanno via altre 3 persone che comunque erano persone che lavoravano qui da tempo, che avevano anche incarichi importanti. Allora è vero che c'è il turnover, è vero che ci sono tutte queste graduatorie in un comune e nell'altro, ma probabilmente un maggiore sforzo che lei ha in qualche modo delineato di migliorare quello che è il clima interno, anche prevedendo un aumento degli importi per le retribuzioni di risultato, è un metodo, no? Ma anche cercando di unire queste persone. Io noto che c'è un po' di disaffezione nei confronti dell'amministrazione. Non credo che sia un problema di stipendi, forse sarà anche questo, però insomma credo che soprattutto manchi questo modo di fare squadra, di farli lavorare con soddisfazione, perché se una persona lavora con soddisfazione, parlo per esperienza personale, perché ho trascorso tutta la mia vita lavorativa nell'ambito pubblico, se uno lavora con soddisfazione fa anche decine di chilometri con la macchina pur di restare in un ambiente diciamo, che dia soddisfazione e che dia loro, diciamo, in cui uno lavora lavora bene. Allora chiedo, non so se si può fare un ordine del giorno o quello che volete, però chiedo che venga rivista la posta di bilancio per il personale. È una questione, è un investimento, non è una, bisogna fare in modo che si possa aumentare questo importo di 5 milioni 100 mila, portarlo almeno a 4 milioni 300 mila, 4 milioni 400 mila. Potrebbero essere assunte 7-8 persone, anche accantonando i soldi se dovessero rientrare quei 2 dipendenti di cui parlava prima. Tenete conto, signor Sindaco, anche lei, di trovare una modalità, perché ci sono anche, ne abbiamo parlato l'altra sera in commissione, no? Vabbè, tra gli importi che sono stati messi tra le entrate, no? C'è il riparto degli utili della Vittorio Veneto Servizi. In altre occasioni è stato chiesto uno sforzo maggiore da parte alla Vittorio Veneto Servizi. Chiediamolo anche questo, è l'ultimo anno, il prossimo anno possono anche nel 2025 possono anche non darci una quota di utili, anticipino un po' tanto hanno anche una grossa riserva, come abbiamo visto dal bilancio, anticipino un po' di quei soldi che ci daranno nel 2025 e nel 2024 e almeno favoriamo con 100-200 mila euro la possibilità di assumere un po' di personale. È davvero una cosa non accettabile questa accettazione da parte dell'assessore al personale di questa forte riduzione. No, perché lei è capace di farsi sentire, assessore, e quindi batta il pugno perché ridurre del 9% la possibilità di finanziamento del personale è assolutamente come darsi la zappa sui piedi, in sostanza. Ecco, non so se devo dire ancora una cosa che avevo scritto, scusate. L'avevo scritta. Ok, ho finito. Chiedo, si può fare un ordine del giorno? Leggo sempre che nei comuni fanno degli ordini del giorno. Esatto, ma troviamo il modo di venire incontro a questa situazione. Grazie. Altra prenotazione, consigliere Tonon, prego. Grazie. L'altro giorno è stata approvata, dopo una nottata, mi pare, di consiglio, il bilancio della Regione Veneto. E il giorno dopo ho visto trionfante un articolo un titolo di un giornale, Zaia, non metteremo le mani nelle tasche dei veneti. E parlava dell'addizionale IRPEF. Adesso io non so se poi sappia quello che succede nei comuni, perché ovviamente essendo impegnato in cose molto più importanti forse non lo sa, perché forse si metterebbe a ridere anche lui delle proprie affermazioni. Non metteremo le tasche perché tanto le mettono i sindaci e le amministrazioni leghiste. Sì, stride un po', diciamo, questo
questa prosopopea annuncite, si chiama, Presidente, da un lato e la realtà dall'altro. Come risulta un po' strano, ma questa è un'osservazione che faccio invece al dottor Genovese, questa definizione che condivido, fra l'altro, di bilancio ingessato. Per quanto riguarda ovviamente la spesa meglio, scusi, lei ha parlato di spesa corrente ingessata. Si dice ogni volta che l'indebitamento, e viene riportato anche nelle tabelle, la capacità di indebitamento del Comune sarebbe ancora elevatissima. Sappiamo benissimo però che qualora si dovessero, vabbè, uno è già in previsione quello 1,3 milioni rotti per le piscine, ma qualora si dovessero accendere altri mutui, cosa che tecnicamente e da un punto di vista di bilancio il Comune può fare, automaticamente si ingesserebbe ulteriormente il bilancio per quanto riguarda la spesa corrente parte interessi. Allora, trovo la cosa un po' singolare, cioè mi piacerebbe più che altro capire a cosa è dovuta questa consonanza, anzi dissonanza, di due dati che formalmente sono entrambi assolutamente corretti da un punto di vista del bilancio, però stridono uno con l'altro. Per quanto riguarda il fondo cassa, lo ha spiegato molto bene il Presidente del Collegio dei Revisori, che è dovuto per buona parte alla lentezza delle procedure. Se poi a questa ci mettiamo quanto è stato sottolineato, cioè la carenza effettiva di personale, soprattutto per quanto riguarda gli uffici tecnici, è chiaro che poi ci troviamo milioni e milioni e milioni di euro di fondo cassa. Nonostante tutta la buona volontà dell'assessore, è velleitario pensare che si possano fare milioni di opere quando le stesse si trascinano da 3-4 anni. Ripeto, non è colpa dell'assessore, è la situazione, però prendiamo atto pacatamente di quella che è la situazione. La soluzione è stata anche sollecitata, il vice sindaco adesso ha detto aspettiamo la risposta prima di fare questo ordine del giorno perché forse c'è qualche idea brillante che noi non abbiamo colto, speriamo effettivamente che ci sia. Un'altra osservazione la faccio per quanto riguarda pagina 34 della relazione dei revisori del conto, dottor Genovese, controllo, dichiarazioni, recupero e evasione, in cui si riportano i dati per quanto riguarda il recupero del non pagato, diciamo così, dell'IMU. Poi si parla anche di Tari, ma mi fermo all'IMU. Il dottor Sarri aveva spiegato che proprio per cercare di, diciamo, per un'azione equa intanto, e poi per cercare di accelerare ovviamente gli incassi da parte del Comune, sarebbero state emesse chiamiamole in modo che tutti capiscano, le sollecitazioni al pagamento per un biennio anziché per un anno. Operazione assolutamente corretta e meritoria, solo che in Commissione ha riconosciuto molto chiaramente, anche perché i dati parlano, il recupero è di gran lunga inferiore rispetto, non dico alle aspettative, ma a quanto inserito in bilancio. E siccome presumo che quello che si scrive sia quello che correttamente si presume, siamo lontani dal recuperare quello che a bilancio si spera di recuperare. Se non ricordo male siamo grosso modo a un 10-20% del preventivato. La domanda è: cosa intende fare l'amministrazione per non trovarsi tutti gli anni, perché anche poi il prossimo anno dovrebbe esserci un biennio di recupero in modo da avvicinarsi sempre di più, e dico giustamente, a un recupero immediato di quanto non viene pagato, ma soprattutto cosa intende fare non solo per velocizzare questo rientro, ma perché questo rientro sia effettivamente attuato.
E poi l'ultima sottolineatura riguarda la riduzione delle entrate e, fra virgolette, l'aumento delle uscite per quanto riguarda la spesa corrente, visto che quest'anno il governo centrale ha chiamato gli enti locali a contribuire all'equilibrio, diciamo così, della finanza, e quindi diversamente dagli anni precedenti, quest'anno i comuni devono sborsare, andare incontro alle esigenze del governo centrale. Fosse stato un'amministrazione di colore diverso, centrali intendo, sarebbero piovuti fuochi e fulmini. Vedo che invece la cosa non sollecita più di tanto, per cui se il governo centrale chiede, diamo, perché insomma, qual è il problema? Mi pare siano 200 milioni a livello nazionale che gli enti locali, scusate, devono erogare al governo centrale per l'equilibrio delle finanze statali. Mi aspettavo così qualche sottolineatura maggiore, invece vedo che va tutto bene. Grazie. Grazie. Altre prenotazioni? Sì, non ci sono prenotazioni, quindi prego, dottor Genovese, se vuole rispondere subito. Un attimo la parola, Paolo. Grazie. Faccio solo una premessa, una valutazione politica, poi la parte tecnica la lascio loro. Il vantaggio di essere consigliere è che si può guardare una parte del tutto. Chiaramente quando amministri devi guardare il tutto. Quindi da assessore al personale chiaramente mi sarebbe facile battere il pugno, però considerando che c'è un problema anche di spesa complessiva che poi va ad incidere sui vari equilibri, ovviamente se noi dovessimo, come dice lei, tagliare altre spese, ma se guarda bene il bilancio di spese superflue sinceramente non ne vedo. Sono state tagliate spese anche nell'ambito sociale che speriamo di poter rimpinguare in corso d'anno. È difficile capire dove tagliare i 200.000 euro che lei propone di mettere a disposizione della spesa del personale. Lei da consigliere ha tutto il diritto, ma l'avrebbe dovuto fare prima, di fare una proposta di emendamento. A quel punto l'emendamento al bilancio, se non erro, come ricordo da assessore al bilancio, presenta una variazione, cioè alla fine il totale non deve cambiare, una variazione e dice ok, aggiungiamo 200.000 euro di spesa sul personale, però devi anche dire dove lo vuoi tagliare, quindi chiaramente ha un'implicazione anche di responsabilità diversa. Questo glielo dico come valutazione politica, poi tecnicamente lascio al dottor Sarri e al dottor Genovese. Consigliere Da Re, prego. No, ho sentito l'intervento del collega Tonò e giustamente dove critica Zaia perché non ha messo l'addizionale IRPEF regionale. Non è contento del governo, come non lo siamo noi, che toglie... No, hai detto così e quindi lasciami che ti risponda. Insomma, mi pare che se non ha messo l'addizionale IRPEF forse è un bene per tutti noi, quantomeno per i singoli cittadini del Veneto. Che il governo abbia chiesto ai comuni è vero e non siamo certamente contenti, ma ci ricordiamo che in un recente passato magari le cose sono state fatte con governi di destra, di sinistra, di centro e quant'altro, quindi è chiaro che si va sempre dove ci sono i soldi, perché nelle amministrazioni del sud sicuramente non porteranno via niente perché ci sono comuni in default e quindi là sicuramente non è un problema se il governo taglia. Chiaramente non hanno problemi della Corte dei Conti, assumono fuori norma e fuori regola, questo purtroppo fa parte delle due Italie che ci sono, ci saranno sempre,
se vogliamo prendiamo l'esempio di Roma Capitale, dal Giubileo a Roma Capitale e quant'altro, ogni tanto, ovvero ogni anno, si va a rimpiazzare il debito fuori bilancio. Quindi poi qualcuno vuole fare un ordine del giorno oppure mettere magari degli emendamenti al bilancio, ma mi pare non si possano fare, perché il bilancio ormai è fatto, c'è anche la revisione, ci sono anche il collegio di revisori che danno il parere favorevole che poi viene inviato e votato, quindi poi sicuramente è giusto criticare, però in questi termini si governa anche il comune e risanando anche quelle che sono le finanze del comune, che certamente ci sono stati dei debiti fatti e pagati come li hanno fatti prima, come li abbiamo fatto noi e come faranno anche quelli dopo di noi. Consigliere Tonon. Grazie per fatto personale, visto che mi sono state attribuite affermazioni che io non ho mai fatto. Io non ho mai detto che mi sono lamentato perché Zaia, no, ho detto, non ha messo l'IRPEF, ho detto, mi fa sorridere che Zaia esca sui giornali dicendo noi non mettiamo le mani nelle tasche dei veneti. Sì, mi fa sorridere, ho detto se fosse qui chissà cosa si troverebbe a votare. Se fosse consigliere comunale a Vittorio, dice a Venezia non metto le mani nelle tasche dei veneti e qua le metto nelle tasche invece dei vittoriesi. Ho detto semplicemente mi fa sorridere, non è per nulla quello che ha detto lei, collega, assolutamente. Però evidentemente, ripeto, va tutto bene. No, è vero che c'è, ma lo dico ovviamente per assurdo, perché non c'entra assolutamente niente. C'è una frase evangelica che dice non sappi a destra quel che fa la tua sinistra, mi pare che qua sia più o meno uguale. Quello che fa una Lega non lo sa l'altra. Siamo tutti di destra, non siamo destra e sinistra. Noi siamo di destra, Zaia e anche chi sta a Roma in questo momento. Primo. E secondo, non ho capito bene e non ho capito male. Ho detto che l'IRPEF regionale non è stata applicata e credo che questo sia un onore e un merito forse dell'amministrazione Zaia. Poi del resto tutto criticabile, convinto come lei. Altre prenotazioni? Altrimenti andiamo velocemente con la risposta, prego. Sì, allora do velocemente risposta. Allora, per quanto riguarda Vittorio Veneto Servizi, visto che è stata tirata in ballo, io ho qualche riserva sullo statuto che verrà approvato, anche perché dovrà essere sicuramente rivisto alla luce della soppressione di ANAC dell'iscrizione delle società in house nell'elenco ANAC. Ma al di là di quello vi ricordo sempre che questo Consiglio ha approvato un referto con controllo analogo abbastanza articolato con prescrizioni, quindi la cartina tornasole sarà sicuramente il controllo analogo 2023 che questo Consiglio sarà chiamato a deliberare e lì sicuramente andremo a verificare le prescrizioni. E per quanto riguarda l'attività accertativa, allora questo Comune stiamo facendo tutto il possibile per riscuotere quello che accertiamo, nel senso che abbiamo un agente per la riscossione esterno che parte che si occupa appunto di tutte le fasi della riscossione, dal pignoramento fino al pignoramento immobiliare. L'unica alta manovra che cercherò di proporre all'amministrazione è quello che deriva da una recente introduzione normativa che prevede che in caso di rilascio, autorizzazioni, concessioni, permessi e quant'altro,
siano rilasciabili dal Comune previa verifica dell'avvenuto pagamento dei tributi. Ecco, questo però questo presuppone una modifica regolamentare, quindi è una proposta che faremo per il futuro, che è l'unica leva che rimane per accelerare l'attività accertativa. Per quanto riguarda la spesa di personale, ricordiamo che sì, questo è uno dei vincoli, ce ne sono anche altri. Non abbiamo più il vincolo delle assunzioni legato alle cessazioni, è vero, c'è anche un altro vincolo però che è legato alla sostenibilità finanziaria per nuove assunzioni, e poi c'è sempre il vincolo di bilancio visto in commissione, che l'abbiamo detto, è quello che è, e ci tengo a precisare che se andate in uno degli allegati al bilancio, negli indicatori di bilancio, negli indicatori analitici di bilancio, c'è l'indice della spesa di personale sulla spesa corrente e vedete che questo indice è piuttosto elevato. In passato valori simili a quelli di Vittorio Veneto era un indice di cattiva gestione, nel senso che voleva dire che il comune di Vittorio Veneto non poteva permettersi una spesa di personale così elevata. Ecco. Tuttora il parametro è piuttosto elevato, non siamo al parametro di deficitarietà perché la tabella è negativa, però comunque occorre anche rilevare che la spesa di personale è piuttosto elevata. Elevata a cosa? Elevata sulla base delle entrate correnti, della spesa corrente al netto del fondo pluriennale vincolato. Scusate, del fondo crediti dubbi, per quello che insisto nel dire che è necessario procedere quanto prima alla riduzione del fondo svalutazione crediti. Basta, ho risposto. Grazie. Grazie. Bene, a questo punto passiamo in dichiarazione di voto. Consigliere Bagliana, prego. No, io devo ancora fare il primo intervento comunque, allora, giusto per precisare. Allora, partirei dall'osservazione, dalla dichiarazione che ha fatto dottor Genovese e sulla questione, sulla difficoltà poi di applicazione dei finanziamenti, degli investimenti rispetto alla realizzazione poi delle opere. Allora sì, concordo insomma che c'è tutto l'aspetto burocratico che pesa, e abbiamo stimato appunto questi 18-24 mesi, però dal mio punto di vista io invece ho la sensazione che effettivamente, questo lo dico a livello politico, fin dall'inizio le idee non erano molto ben chiare su quali obiettivi portare avanti rispetto agli investimenti o agli obiettivi da realizzare in termini di gestione città e in termini anche di sviluppo e di dove puntare. Cioè, quindi io la vedo, sì, c'è tutto il discorso, c'è stato il Covid, c'è stato tutta una serie di problematiche. Ricordiamo che ci sono i fondi PNRR che hanno dato una mano, quindi voglio dire c'è stato il Covid, ma anche ci sono stati questi fondi, quindi voglio dire non sono una cosa da poco, insomma, questi fondi stanziati a livello europeo mi sembrano abbastanza importanti hanno dato la possibilità di affrontare alcune questioni molto importanti a livello territoriale e su altri iter. Quindi, appunto, ripeto, oltre alla questione della parte burocratica, a me sembra che sia mancata proprio una visione completa degli obiettivi precisi. Un esempio su tutti è la questione, per esempio, della piscina comunale, cioè arriviamo a fine mandato con l'obiettivo appunto di sistemarla. Quando invece c'era l'occasione, c'era la possibilità di farlo fin dall'inizio. Queste sono scelte naturalmente che ogni amministrazione ha la possibilità di fare e si sviluppa in questo senso. Altra considerazione che voglio fare: questa amministrazione
non ha deciso di investire su Ceneda, oppure ha deciso di investire solo facendo dei progetti di massima, voglio dire, non progetti esecutivi su quelle che potevano essere opere importanti per il quartiere di Ceneda. Quindi ecco, volevo solo far precisare questa questione, che è un po' una questione politica rispetto alla questione contabile in sé. Un fattore determinante in questi anni c'è stato per esempio il famoso degrado della città, cioè almeno abbiamo visto che l'aspetto della città è quantomeno problematico, soprattutto per quel che riguardava la gestione delle strade, dei marciapiedi e non da ultimo anche per quanto riguarda le aree verdi. Quindi adesso c'è un recupero, se devo essere sincera, c'è un leggero recupero, non per quanto riguarda le strade ma per le aree verdi, però voglio dire in 4 anni è mancata questa visione anche di capacità di tenere la città, dal mio punto di vista, in ordine e come dovrebbe essere tenuta una città. L'assessore mi ha anticipato, l'assessore Caldart, volevo chiedere rispetto ai tagli sul sociale, quindi questi 320.000 euro, 310.000 euro, sono tagli specifici o generalizzati? Perché mi ricordavo che c'erano i tagli per quanto riguarda il contributo degli affitti, no? Mi sembra. Adesso chiedo se c'è questo taglio a livello nazionale rispetto ai comuni, e quindi lei ha detto ci saranno dei tagli a livello sul sociale che noi cercheremo di sovvenzionare, quindi la domanda mia, abbiamo tagliato anche attualmente sulla spesa del sociale o no? E volevo chiedere al dottor Sarri, quando lei parla di gestione dei beni, di avere accuratezza e stare attenti alla questione di gestione dei beni per quanto riguarda appunto il risparmio poi della spesa corrente, se mi può dare degli esempi rispetto a questo. Grazie. Consigliere De Antoni, prego. Sì, nel mio secondo intervento. Al dottor Sarri voglio dire che io ho detto solo che Vittorio Veneto e Servizi potrebbe contribuire in modo importante con un'assegnazione di utili straordinarie alla copertura delle spese correnti per il personale. Ho detto questo. Ho detto anche, cioè, il resto sono le raccomandazioni che il Collegio dei Revisori ha fatto per quanto riguarda le partecipate. Io non sono entrato nel merito di queste osservazioni perché credo che il lavoro che è stato fatto per quanto riguarda il controllo analogo sulla Vittorio Veneto Servizi, anche con la modifica dello statuto, siano molto importanti e siano comunque tutti attribuibili all'attività che gli uffici hanno fatto. Quello che ho rilevato, che mi sembra appunto una cosa strana, è appunto che tra 12 minuti è giusto un anno da quando abbiamo approvato le modifiche allo statuto, e questo statuto, mi avete detto in commissione, non è ancora stato registrato. Questo per quanto riguarda, diciamo, le controosservazioni del dottor Sarri. Io insisto su questa questione delle spese per il personale. Lei dice, assessore Caldart, che è facile per uno che fa della minoranza e che non ha la visione complessiva di quello di tutto il comune, è facile fare critiche o proporre delle cose che poi sono difficili da realizzare. Ho la presunzione di dire che ho cercato di leggere molto bene tutti i documenti che ci sono stati dati e anche ne abbiamo parlato in commissione, perché in commissione abbiamo fatto un'analisi ancora più approfondita di quella che è stata fatta stasera su tutte le voci che determinano questa carenza di risorse per quanto riguarda le spese correnti. Se potessi fare delle proposte o un emendamento che non posso più fare, direi che, ad esempio, i 60.000 euro che ci è stato detto prima, 60.000 euro di spese correnti che vanno a finanziare interventi in conto capitale, potrebbero essere benissimo non utilizzati e essere utilizzati per spese correnti.
Ci sono 60.000 euro, poi il dottor Sari ha detto che è come una partita di giro, perché poi ci ritornano come interventi, come percentuale sulle opere pubbliche, un passaggio che non ricordo bene, ma ha detto che questo succede. Allora io dico, ci sono quei 60.000 euro che potrebbero essere non messi per spese correnti, si può chiedere alla Vittorio Veneto Servizi un maggiore impegno con questa distribuzione di risorse straordinarie. Prima o poi verrà approvato anche il conto consuntivo si potrà usare una parte delle quote disponibili per finanziare spese correnti non ripetitive. Mi è stato detto anche questo. Allora, detto questo, dopo al termine della discussione io vorrei presentare un ordine del giorno, sento che lo fanno in tutti i consigli comunali, in cui voglio chiedere alla Giunta, non avendo fatto un emendamento, ma onestamente fare un emendamento sul bilancio senza avere sotto mano la disponibilità degli uffici è abbastanza complicato, non ho fatto un emendamento, ma un ordine del giorno in cui chiedere alla Giunta, alla prima variazione di bilancio possibile o all'approvazione del conto consuntivo, di modificare l'importo stanziato per le spese del personale, credo che sia una cosa corretta, giusta. Io lo sento come un obbligo morale nel confronto della struttura che, come ho detto, secondo me sta lavorando in condizioni pesanti e anche con scarsa, come dire, con scarso entusiasmo. Grazie. Passiamo in votazione. Consigliere no, prego. Sì, avevo chiesto una valutazione per quanto riguarda la struttura del nostro bilancio, trattandosi appunto di indebitamento basso e contestualmente spesa corrente ingessata. Non ho avuto una risposta esplicita come avevo chiesto, ma mi pare di intuire dalle risposte del dottor Sarri che di fatto quello che manca sono le entrate. Nel senso che se io ho la spesa vincolata di fatto per buona parte e non ho grossi margini di taglio, se non tagliando servizi, vuol dire che ho poche entrate relative ovviamente alla parte di spesa corrente, quindi non entrate per investimenti di capitale. Il suggerimento che aveva dato il collega De Antoni, considerata anche la cassa di cui dispone la Vittorio Veneto Servizi, è tutto fuorché strampalata. Anzi, è molto opportuna secondo me, nel senso che la Vittorio Veneto Servizi con la cassa che si ritrova a gestire non ha problemi di anticipare, lo metto fra virgolette il termine, anticipare una parte degli utili o comunque erogare una parte degli utili messi a riserva, per cui anche tecnicamente mi correggano gli esperti in materia se si può fare o no, mi pare proprio di sì, quindi dividendi già messi a riserva e quindi possono essere tranquillamente erogati all'azionista, al socio, chiedo scusa, non azionista, al socio, cioè al Comune di Vittorio Veneto. In questo modo non si peserebbe ulteriormente sul bilancio perché resterebbe in assoluto equilibrio e il quantum, cioè quanto si incassa, potrebbe effettivamente essere messo a disposizione per personale, cosa di cui fin dall'esposizione del DUP tutti si sono, lo dico in senso buono, gli assessori lamentati, nel senso che è cosa notoria, diciamo così, che c'è carenza di personale. Se però quando c'è l'opportunità di un incremento pur modesto, pur contenuto, come dire, ci si ritrae, forse non si fa veramente un buon servizio alla città e soprattutto, io dico, un buon servizio alla struttura in modo che possa operare in maniera molto più tranquilla da un lato e soprattutto coerente con quelle che sono le
le missioni cosiddette date dall'amministrazione e si vedono nel DUP. È chiaro che non possono essere rispettate se non ci sono le risorse umane soprattutto per poterle portare a termine. Grazie. Prego, dottor Sarri o dottor Genovese. Allora, rispondo al consigliere Bagliana per primo, che me l'ero segnato. Per gestione dei beni intendiamo tutti quei proventi che l'ente incassa derivante proprio dalla gestione dei suoi beni. Intendo fitti attivi, concessioni e quant'altro. Ci sono entrate rilevanti, derivanti soprattutto dalla concessione degli immobili, ma si va palesemente dalla concessione dei canoni delle antenne, ma anche dagli affitti di tutti gli immobili, ecco questo, e dalle concessioni vere e proprie. Insomma, qua si raccomanda appunto una gestione oculata, ecco, sì, di questa gestione, perché appunto soprattutto gestire il calendario di pagamenti, insomma, il termine di questo era il senso. E sì, consigliere Tonò, nel senso che l'ho detto, lo ripeto, facciamo oltre 1,5 milioni di avvisi di accertamento, ne svalutiamo tanti, e quindi è logico che mi manca l'entrata per chiudere, perché io posso iscrivere in entrata il mio bel avviso di accertamento, il mio bel 1,6 milioni, ma se dopo non lo riscuoto, di là ho il mio bel accantonamento che mi blocca tutta la spesa corrente, che di fatto mi alza la spesa l'indice della spesa di personale, perché di fatto devo tener conto della spesa, fa parte della spesa corrente a tutti gli effetti, quindi mi aumenta l'indice della spesa di personale e quindi mi peggiora la mia capacità e così via. Quindi sicuramente è una leva su cui bisogna insistere e condivido, insomma. Grazie. Dottor Genovese, prego. Allora, in riferimento così ad alcuni richiami alle osservazioni del Collegio dei Revisori, premesso che alcune osservazioni corrispondono, diciamo, a criteri di buona amministrazione, quindi sono ricorrenti, monitorare le entrate, gli equilibri, gli accertamenti, eccetera. Così ad esempio anche quello di proseguire nella programmazione sovracomunale di area vasta. Ecco, allora così prendo occasione dall'intervento del consigliere De Antoni per evidenziare due importantissime operazioni di area vasta, cioè la SISUS con l'area urbana coneglianese vittoriese, che adesso veramente dovrebbe essere questione di giorni o di settimane. Qui arriveranno per i 13 comuni circa 14 milioni di euro di fondi europei con linee di investimento molto importanti, e questo è veramente l'inizio di una strategia d'area sulle principali problematiche di sviluppo urbano, trasporto pubblico locale, verde pubblico, piste ciclabili, edilizia sociale, emergenza abitativa, via dicendo. L'altra grande operazione di area vasta è la costituzione, per adesso con convenzione, ma è addirittura d'arrivo a gennaio, dovrebbero approvare la legge regionale sugli ambiti sociali, quindi avremo il nostro ambito sociale, 28 comuni, che si costituirà nella forma o di consorzio o di azienda speciale consortile, dove appunto i 28 comuni gestiranno direttamente tutta la partita dei piani di zona, dei fondi del sociale, che prima veniva gestita dall'ULSS e che ha portato anche per gli investimenti importanti
fondi del PNRR. Quindi queste sono due operazioni di area vasta veramente molto importanti che segneranno anche un grande cambiamento, ecco, nelle politiche in questo settore dello sviluppo urbano e del sociale. Ecco, poi così quei 60.000 euro messi nella parte che incidono sull'equilibrio di parte corrente sono un po' dovuti al vincolo di legge che una quota dei proventi che derivano dalle sanzioni di violazione codice della strada devono essere destinati a spese appunto inerenti o alla manutenzione o agli investimenti. Ecco, dall'intervento del consigliere Tonon, ecco, sulla rigidità del bilancio. Allora, il bilancio di parte corrente è sempre, come dire, un gioco a somma zero, per cui a meno che non si decida di mettere le mani in tasca ai cittadini o di aumentare le tariffe, se voglio aumentare la spesa su un capitolo devo per forza ridurlo da un'altra parte. E quindi ecco che ad esempio l'assunzione di mutui mi dà, io ho la possibilità come parametri, però una volta assunto il mutuo mi genera spesa corrente per la quota interessi, per il rimborso. Operazioni come può essere quella di un anticipo dividendi o di una distribuzione di riserve di una società, diciamo, porterebbe sul bilancio dell'ente un'entrata una tantum, che quindi non è che mi consentirebbe di assumere personale che poi mi possa rimanere a valere negli anni. Ecco, così un'ultima annotazione anche sull'intervento della consigliera Bagliana, ecco, in riferimento, così evidenziava la non linearità o chiarezza di certi obiettivi. Ecco, io qui voglio portare come elemento di valutazione perché ne sono veramente convinto. Cioè, mentre in altri stati come la Francia, come la Spagna, il PNRR è stato costruito dal basso, partendo dai territori, come dicessero, non so, alla sinistra Piave, il vostro plafond di risorse sono queste, decidete quelle 2 o 3 settori dove spendere. In Italia invece è stato calato dall'alto tramite i ministeri, per cui quello che arriva in periferia è veramente molto casuale. Ci sono linee di finanziamento, vedi, non so, ad esempio asili nido, che ci sono disponibilità di fondi, altre spese, non so, le piste ciclabili oppure il dissesto idrogeologico, che è difficilissimo avere dei fondi. Sono a volte un po' i paradossi dell'Europa. Oggi se tu vuoi fondi europei per fare le pale eoliche o per catturare la CO2, li trovi molto facilmente. Se vuoi trovare i fondi per, non so, pulire i canali per evitare, come è successo in Emilia Romagna, che poi abbiamo i problemi con l'alluvione, lì non riesci praticamente a trovarne. Ecco, quindi quello che magari con l'occhio esterno può sembrare, perché magari non abbiamo puntato su certe opere, perché ci siamo trovati, purtroppo discende anche da un sistema amministrativo che è molto legato a quello che arriva come bandi dall'alto. Ecco, io un'ultima annotazione, ecco, sul bilancio che anche per me è un po' un pallino, diciamo un bilancio sociale, un bilancio che spieghi in parole semplici anche a chi non è un tecnico, anche al cittadino, i contenuti essenziali. Ecco, so che gli uffici ci stanno lavorando e quindi penso che insomma produrranno anche a breve, no, un esempio, ecco, di sintesi del bilancio più leggibile. Grazie. Ringrazio il dottor Genovese. Sì, ma può presentarlo anche più avanti. Cioè, l'ordine del giorno ha il primo consiglio utile. Sì, lo presenti, ma voglio dire, verrà inserito se non ha... Ne modifica le modalità di presentazione e di trattazione si applica l'articolo 22. Cioè,
lo presenti e lo faremo il prossimo... No, non si discute stasera, a meno che no. Segretario, provi a dare un occhio. L'ordine del giorno è la presentazione... cosa? No. Allora, è messa per la modalità di presentazione e trattazione si applica l'articolo 22 delle mozioni. La mozione deve essere presentata dal Presidente del Consiglio che inserisce l'ordine del giorno alla prima seduta utile. La mozione si conclude per la prima seduta utile. Lo presenti pure e lo mettiamo nella prossima seduta utile. No. No, la prima seduta utile. No, non è è la prossima seduta utile. Lo presenti e lo mettiamo qua e lo... No. Lo porti qua e lo scriviamo per la prossima seduta utile. Bon, andiamo avanti con la votazione perché altrimenti perdiamo tempo utile. Guardi, quando sarà lei al mio posto deciderà lei. Andiamo avanti. Passiamo in votazione. Dichiarazione di voto, forza, dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto, prego. Non occorre comunque bestemmiare per dire la propria non convinzione sulle cose che uno dice. Allora, il mio voto è contrario perché in questo Consiglio non mi è stato possibile presentare un ordine del giorno, come previsto dall'articolo 25 del regolamento, in cui volevo chiedere alla Giunta di trovare le modalità per riuscire a rimpinguare il fondo per le spese del personale che è stato decurtato in maniera notevole da questo bilancio, e per fare questo suggerivo che si potesse usare una distribuzione straordinaria di utili messi a riserva dalla Vittorio Veneto Servizi, che può essere fatto anche se è una cosa una tantum per il 2024, nel 2025 non ci saranno più le spese per i derivati e quindi il bilancio non sarà così pesante come è quest'anno. Bene, andiamo avanti. Altre dichiarazioni di voto? Bene, passiamo in votazione. Un attimo, che si è bloccato anche il sistema. No, forza, avanti. Eccolo qua. Votazione, prego. Sindaco, votazione, sindaco, Tony. Ha votato ma non fa niente. Perfetto. Allora, la delibera del bilancio è approvata con favorevoli 10, contrari 5, astenuti 0. Votiamo ora la immediata eseguibilità. Allora, la delibera è immediatamente eseguibile con favorevoli 10, contrari 5, astenuti 0. Bene, visto che abbiamo raggiunto la mezzanotte, ci vediamo domani sera. Buonanotte. Questo si inventa...
Cortesemente passate il badge sulle basi. Perché 6:30. Avevamo previsto un piccolo rinfresco con panettone, faremo domani sera.